o in alcuni ambiti più sensibili venivano toccati, beh, insomma, non è cambiato tantissimo poi nelle leggi, nelle gestioni dei luoghi, nelle culture. Oggi c'è la oggettiva possibilità che il cambiamento di cui spesso si è parlato, di priorità diverse di cui spesso si è parlato, poi diventino, in effetti si trasformano in ricadute importanti sui luoghi che devono essere appunto curati. Però per fare questo serve anche un punto di vista diverso, servono strumenti diversi, serve una cultura diversa. Servono delle importanti azioni comuni fra le istituzioni, tra tutti coloro che dalle sovrintendenze alle istituzioni territoriali e all'università si occupano di un territorio. E questo credo che lo stiamo cercando di fare in questi anni. Un po' più complicato anche per noi, è invece lavorare su una cultura differente. Uso un termine che è abbastanza vago, ma in questo termine intendo strumentazioni, punti di vista, consapevolezze, cioè qualche cosa che deve portare chiunque abbia a che vedere anche professionalmente, come nel vostro caso, con dei luoghi, ad occuparsene in modo consapevole. E cosa vuol dire in modo consapevole? Beh, vuol dire per esempio considerare che una serie di punti di vista, diciamo così, particolari o particolaristici che negli anni, forse anche nei decenni passati, hanno improntato gli interventi sui territori e che riguardavano i grandi campi, l'agricoltura, oppure l'industria, o il turismo, eccetera, eccetera, e che sono stati spesso gestiti in modo autonomo, come se fossero problemi differenti, beh, oggi hanno bisogno invece di verifiche e attenzioni di tipo diverso, e che in qualche misura, anzi in forte misura, sono intrecciate. Capite bene che nel momento in cui molte delle culture di appartenenza, io faccio l'architetto, hanno una costruzione propria, diventa importante a un certo punto, una costruzione culturale propria, un'attitudine propria, diventa invece importante rinnovare i punti di vista, anche i propri, anche quelli a cui siamo più affezionati. Vuol dire che, in poche parole, un atteggiamento fertile, importante nei confronti dei paesaggi, dei territori, ma anche delle città, deve partire da punti di vista diversi. Deve partire dal punto di vista, uso un termine che avete sentito parlare e dire tante volte, insomma, l'interdisciplinarietà, ma punti di vista differenti che si intreccino, perché i problemi non sono problemi unici. I problemi hanno ricadute differenti. Il tema del turismo di cui parliamo ha ricadute in ambiti differenti. Non ultimo le modalità attraverso le quali quella pressione di cui parlava Matilda modifica paesaggi, modifica territori, paesaggi fisici, che devono essere letti, devono essere compresi, e le cui azioni, le azioni anche delle meglio intenzionate salvaguardie che abbiamo messo in campo, devono essere verificate, perché non siamo così sicuri che sempre i risultati siano positivi. Da questo punto di vista, chi, come in gran parte noi ci occupiamo di attenzione agli aspetti fisici e materiali dei luoghi, deve avere appunto la consapevolezza che questa cultura differente, queste strumentazioni differenti vengano rinnovate, debbano venire costantemente rinnovate. L'università incomincia a occuparsi diciamo così, ormai per statuto, della cosiddetta terza missione, della possibilità e della necessità che la formazione sia una formazione continua, che non finisca nel biennio, nel triennio, neanche nei master, ma possa avanzare. E credo che questo sia ormai un imperativo importante per tutti noi che abbiamo a che fare, perché c'è una fortissima, parlavamo prima, permeabilità tra chi si occupa sta in sovrintendenza, ma è formato nell'università, oppure lavora in regione e così via. E questo punto di vista è un punto di vista che dobbiamo costruire assieme attraverso, come questo programma poi cerca di fare, attraverso conoscenze specifiche che vengono confrontate, che verranno discusse e così via. Due questioni per terminare. Una è che dobbiamo sempre considerare che in un paesaggio come quello italiano, che è un paesaggio molto particolare, ed è un paesaggio molto particolare anche per quello che può insegnare e che ha insegnato nel corso dei secoli ad altri luoghi, la parte visibile delle cose non è sempre la parte più importante. Quantomeno la parte visibile delle cose, la parte visibile delle città, delle architetture, degli stessi paesaggi, si accompagna sempre a una parte, diciamo così, invisibile, che è fatto di storia, cultura, un certo tipo di geografie che si sono nel tempo sovrapposte e così via. Una importante viaggiatrice inglese tra l'Ottocento e il Novecento, Edith Wharton, diceva, parlando del paesaggio italiano, che la
cosa più importante e specifica del paesaggio italiano è il rapporto fra il primo piano e il secondo piano. Lei parlava dei paesaggi pittorici, ma anche dei paesaggi reali. Cioè, diceva, le vicende che vengono rappresentate in un quadro in primo piano, le vicende dei santi, eccetera, in Italia, nella cultura pittorica italiana, hanno sempre un rapporto importante con ciò che c'è nello sfondo, che è il paesaggio vero, ma così anche nel paesaggio reale. E queste relazioni tra la vita, i consumi, le abitudini, ciò che si produce, ciò che si consuma, si mangia, eccetera, eccetera, questa somma di relazioni è ciò che è più importante nel nostro paesaggio. Ciò anche che esprime una forma di welfare, diciamo così, che è un welfare speciale, che non può essere quantificato solo in tabelle, in statistiche, ma riguarda molto banalmente lo star bene o lo star male in luoghi ben disegnati, ben accuditi o mal disegnati e mal accuditi, che è una questione molto banale, molto semplice, ma che ognuno di noi però percepisce nel momento in cui sta meglio in un luogo, in una città e così via. Ultima questione è che, come tutti potete immaginare, occuparsi di questo, turismo, paesaggio, eccetera, in una città, da una città come Venezia, anche da una scuola come la nostra che ha una certa tradizione in questo, ma insomma al di là di questo, in una città come Venezia ha un valore particolare, perché Venezia rispetto a questo, con tutti i problemi, con tutte le questioni, è anche il luogo dove al massimo livello si manifestano alcune cose, il turismo per esempio. Ma questo manifestarsi non ha impedito che nel corso del tempo si mantenesse anche in qualche modo e si conservasse particolari e specifiche relazioni che, tra le altre cose, fra i pochi luoghi al mondo, in Italia ce ne sono diversi per fortuna, si manifestano. C'è quello di un legame ancora vero, fertile, importante, per esempio, tra un paesaggio che è presente e una città, tale per cui è difficile distinguere che cosa sia paesaggio e cosa città, tanto sono intrinsecamente legati questi due mondi. Quindi occuparsi di questa questione da Venezia, dei temi del turismo, dei temi legati ai temi del paesaggio, così ha una specialissima particolarità. E credo che occuparsene qui per costruire qui una competenza riguardi anche il fatto che le competenze che possono essere maturate qui, con l'esempio di questa città, con i luoghi e con gli apporti che poi i relatori porteranno, costruisce anche una competenza che in questo momento anche particolare delle vicende dei paesaggi mondiali, è una competenza non solo locale, è una competenza importante, può essere una competenza importante a livelli diversi, perché di alcune questioni si parla in modo differente nei luoghi che hanno una storia, una tradizione, che non in luoghi che invece in questo momento hanno magari solo percezione di problemi, ma non una grande attitudine ad affrontarli. Quindi buon lavoro e grazie per il lavoro che fate. Dopo la parola all'architetto Santina Sista, che è il direttore della pianificazione presso la Regione Veneto. Grazie e buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il rettore perché ha riassunto quello che è l'obiettivo del lavoro che fa l'osservatorio regionale, che come qualcuno di voi magari saprà è in attività da ormai 10 anni. E l'attività dell'osservatorio regionale coordina poi e, come dire, sostiene le varie attività dei 12-13 oggi osservatori locali che noi abbiamo nell'architetto. È un lavoro che facciamo costantemente e quotidianamente, grazie anche alla collaborazione e, come oggi è la dimostrazione, delle nostre quattro università venete e con naturalmente anche la presenza del segretariato regionale del MIC, ex MIPAC, ora Ministero dei Beni Culturali. Quindi è una struttura estremamente, come dire, di alta professionalità e di alta conoscenza che cerca con questo lavoro, diciamo, ogni anno e ogni mese, di tradurre quali possono essere quegli elementi di cultura e di passaggio di cultura, come diceva appunto il rettore Riferenga, che ringrazio dell'ospitalità oggi per questo corso, questi elementi che dobbiamo in qualche maniera cercare di trasmettere, perché il paesaggio è qualcosa di effettivamente difficilmente tangibile ma estremamente
delegato. Ringrazio oggi particolarmente la professoressa Zagareo e Filippo Magni, che naturalmente ci supportano come IUAP e che in particolare si occupano di definire e di programmare questi corsi di aggiornamento per professionisti tecnici delle pubbliche amministrazioni. Ognuna delle 4 università del Veneto ha un compito all'interno dell'osservatorio regionale e per questo come dire, c'è un fil rouge, c'è una unione anche di intenti che coordiniamo in maniera tale che vuoi con voi professionisti o tecnici, vuoi con la parte delle scuole, vuoi con la parte anche, qualche volta riusciamo, qualche volta meno, delle parte politica, cerchiamo di, come dire, portare questa cultura costante di sensibilità verso il paesaggio. Diceva prima appunto che noi abbiamo una parte visibile e una parte non visibile. Voi in realtà come professionisti e come tecnici delle amministrazioni locali avete una, come dire, un compito anche molto delicato e molto importante, una grande responsabilità. Chi agisce nel territorio, vuoi come architetto, vuoi come pianificatore, ha la responsabilità di dare appunto questi punti visibili e non visibili, queste sensazioni positive che possiamo in qualche maniera appunto percepire anche attraverso una visione come quella del turista. Quindi è fondamentale che si lavori nel territorio, perché oltretutto quando si incide nel territorio e si fa e si producono oggetti architettonici o si pianifica, si lascia sempre un segno, che non è, oddio mi sono sbagliato, è brutto, lo buttiamo via e lo rifacciamo. Diventa una cosa anche che ha un valore nel tempo. Ecco che avere la cultura di che cosa è la sensibilità unita, di che cosa è paesaggio e di anche, come dire, supportare il nostro paesaggio veneto, che è estremamente è straordinario ma estremamente delicato, estremamente, come dire, peculiare per alcune parti, è necessario sempre avere l'attenzione anche per quello che succede in ogni parte del nostro territorio. Oggi questo corso ha voluto, ma è un po' l'indirizzo che abbiamo come osservatorio regionale e come diciamo comitato tecnico, abbiamo voluto quest'anno provare a fare un passo più in là, cioè cominciare a anche come dire, provare a fare delle attività che un po' sono anche sperimentali. Quello di aver inserito anche il tema del turismo in realtà potrebbe sembrare per alcuni aspetti poco compatibile con invece tutta l'attività di progettazione e di pianificazione, ma invece appunto mi permetto ancora di citare le parole del rettore, è una conseguenza di quello che appunto anche il nostro utente esterno, il nostro turista, ma chiunque di noi viaggi nel nostro territorio regionale può percepire in maniera positiva o negativa. L'attività dell'osservatorio, giusto perché insomma sappiate anche che non è fine a un aspetto appunto di aggiornamento con tecnici e professionisti, entra anche nelle scuole. Quest'anno c'è una sperimentazione, ci sono delle attività all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, l'anno scorso era quella di primo grado, con una certa successo, come vedo anche oggi con grande piacere, e ringrazio veramente i professori perché sono riusciti a, come dire, a instillare questa curiosità di partecipare a questi corsi, e quindi il numero ne dà anche testimonianza, il numero di iscritti ne dà testimonianza. Abbiamo anche poi come attività dell'osservatorio anche quello di, come dire, coordinare poi alla fine, fare un riassunto dell'attività annuale attraverso anche degli incontri. L'anno scorso ve n'è stato uno proprio al ventennale anche
convenzioni sull'osservatorio, sul paesaggio, estremamente interessante, per cui abbiamo avuto dei relatori anche di grande spessore. Quindi è, diciamo, un fiore all'occhiello non solo della Regione Veneto, mi permetto di dire, ma della Regione Veneto in quanto istituzione, ma della Regione Veneto nel complesso, proprio come università, come enti di altra natura che non solo quello regionale. È un fiore all'occhiello che stiamo veramente supportando e, come dire, sul quale lavoriamo con estrema serietà e con grande soddisfazione. Per cui io non mi dilungo oltre, vi auguro buon lavoro, grazie ancora dell'ospitale, della disponibilità e della, come dire, della professionalità che effettivamente potrete rilevare all'interno durante questi giorni di corso. Io mi auguro che insomma possiamo anche poi per il futuro continuare attraverso nuove sperimentazioni e direi che vi lascio altro per voi. Grazie. Grazie. Come sapete, come ha sottolineato l'architetto SIST, questo corso nasce con il sostegno di 4 categorie. Abbiamo l'ordine degli agronomi e forestali, l'ordine degli architetti e pianificatori, l'ordine degli ingegneri e dei geometri laureati, oltre alla componente dei tecnici della pubblica amministrazione. Quindi nell'aprire il corso abbiamo voluto anche dare uno spazio al saluto dei rappresentanti di questi ordini professionali e a questo punto io darei la parola alla dottoressa Emanuela Zangorlini dell'ordine degli agronomi e forestali. Buongiorno a tutti. Sono in rappresentanza della Federazione degli Ordinatori degli Agronomi Forestali del Veneto, per cui porto i saluti di tutta la federazione, che è parte di tutte le istituzioni, che appunto prima in scadenza naturale. Noi siamo in questo momento tutti gli ordini in scadenza elettorale con il rinnovo delle cariche istituzionali e dei consigli. Siamo in un momento di passaggio. Come figura professionale abbiamo cercato di essere presenti in questo gruppo di lavoro dell'osservatorio del paesaggio con l'università. Abbiamo sempre collaborato nel comitato tecnico di preparazione. In questi tempi ringraziamo molto la professoressa Montendareo per la collaborazione. Perché pensiamo che la nostra presenza sia come figura professionale molto importante. Mi associo alle parole del rettore che possiamo vedere anche sotto il profilo della nostra professione. Ha parlato di dirette, di lavorare insieme, ha parlato di sostenibilità, ha parlato di visibile e non visibile. Sono tutti temi che ci coinvolgono molto come figura professionale, perché per quanto riguarda la condivisione di tutti gli aspetti che vanno nell'architettonico, c'è sempre poi un discorso di aspetto agronomico, di aspetto paesaggistico che ci coinvolge proprio nell'attività prettamente professionale. Perciò è molto importante che noi come figura riusciamo a lavorare in rete con tutte le altre figure. Mi interessa molto il discorso del visibile e non visibile, perché come ha detto anche l'architetto prima, c'è una parte appunto che si vede e non si vede, ma quello che non si vede è quello che permette poi di poter vedere. Insomma, parlo dal punto di vista della nostra categoria, della nostra professione, il fatto di lavorare da un punto di vista agronomicamente corretto, nelle scelte, se ci riferiamo adesso al tema del paesaggio,
nella ricostruzione di paesaggi, nella ricostruzione di ambienti, eccetera. Io penso che siamo molto presenti nel tema del turismo, perché il turismo è anche, ci sono diverse figure, diversi lati del turismo, non solo il turismo delle città, e anche nel turismo della città c'è l'aspetto del parco, del bosco, di tanti aspetti che ci interessano, c'è il turismo di campagna, il turismo del territorio rurale, dove la nostra opera è molto importante anche nella configurazione del paesaggio, nella realizzazione del paesaggio. Ecco, io ci tengo molto a questo tema, è un tema che mi coinvolge direttamente dal punto di vista professionale. Purtroppo ho deciso di non frequentare il corso, con molto dispiacere, però auguro a tutti buon lavoro, spero di poter magari avere delle interazioni di altro tipo, di poter collaborare. Grazie. Benissimo, allora è un grande piacere vedervi qua davanti, perché siete i fortunati 50 selezionati rispetto alle tantissime richieste, oltre 160 come dicevano, per cui anche questa volta il corso, l'organizzazione, la Regione Veneto, la facoltà UAB, che ha la corteccia cerebrale di tutto il corso, ha fatto il centro. La mia presenza sarà solo istituzionale, perché io voglio rappresentare la Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto, come diceva la collega, anche qua è in fase di avvicendamento istituzionale, perché ci sono state le votazioni per cui siamo in scadenza, alcuni già rinnovati, però la presenza dell'avvio del corso, di un corso importante come questo, con un tema importante, è entusiasmante. Non nascondo l'idea iniziale di partecipare, di iscrivermi, di partecipare a questo corso, e come ho già fatto nel 2017 che si è svolto a Padova, ed è stata veramente un'esperienza che ti segna sia dal punto di vista professionale ma anche nei rapporti con le persone. La Federazione Ordini Architetti del Veneto continuerà ancora questo rapporto sia con l'Università sia con la Regione Veneto, anzi saremo un po' rompiscatole, nel senso che stimoleremo, faremo richieste, presenteremo istanze, non solo nel tema che è importantissimo come questo del paesaggio, ma anche per esempio il settore della parte urbanistica. La Regione Veneto negli ultimi anni ci sta sconvolgendo le menti, i piani e tutte le regole, e noi come professionisti dobbiamo essere sempre all'altezza per affrontare con professionalità tutte le questioni. Altri temi che la Federazione sta portando avanti sono i rapporti con altri enti, perché questa settimana, per esempio, a Rovigo c'è stato un convegno con la sovrintendenza che sta portando avanti dei temi legati ai beni culturali, ai vincoli archeologici, e sempre sulla zona del Veneto. Questo per dire che è un qualcosa, è una materia, è una professione, è un'attività che è in continua evoluzione, in dinamica, e dobbiamo tutti quanti dare il nostro contributo in queste partecipazioni ed essere presenti su tutti i tavoli. Da parte nostra come federazione, come organizzazione professionale, cercheremo sempre di creare collegamenti e creare opportunità, non solo a livello della formazione obbligatoria, i famosi crediti che uno mette lì nel cassetto e poi alla fine fa il conto se ci sono tutti, manca qualcosa, ma è qualcosa che ci deve arricchire professionalmente e fare quel passetto in più che diceva la dirigente, che sarebbe auspicabile farlo assieme, sia per la parte professionale, liberi professionisti addetti al settore, sia per la parte poi delle istituzioni che organizzano queste cose e che hanno il compito di portarci sempre più avanti. Grazie a tutti e buon lavoro. Con il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegnere Giovanni. Tutti, ci sono parte della Federazione del Veneto e il Presidente del sottoscritto, anche perché quindi qui solo una brevissima riflessione. Il tema del vostro
anni non sia stato particolarmente indovinato e particolarmente attuale. Abbiamo la fortuna di avere un territorio nel Veneto estremamente variegato, quindi con problemi anche di rapporti turismo-paesaggio molto diversi. Sono stati già citati, sono problemi delle città d'arte, delle città storiche, dall'altra parte potremmo anche parlare dei territori montani che si stanno spopolando e che forse potrebbero trovare proprio nel turismo un modo per trovare un nuovo vigore. Credo che sia stata anche molto opportuna la scelta di articolare il corso in modi un po' diversi, parlando appunto delle città d'arte, dei problemi delle città d'arte, problemi delle coste, intesi sia come mare che come lago, che spesso sono anche diversi, e poi dei problemi legati, dei problemi anche delle opportunità legate alla natura e alla possibilità di vedere il paesaggio e l'ambiente come un motivo di ripresa per alcuni dei nostri territori. Quindi io non posso che lavorare con lavoro a tutti, non ripetere i ringraziamenti che sono ovviamente scontati, in particolare alla professoressa Leo e al Doria, che oggi non c'è perché la regione sono state le anime di questo corso e buon lavoro a tutti. Grazie. Vorrei trattenere in piedi i relatori del rettore, però a questo punto effettivamente possiamo dare inizio al corso. Come anticipato, il tema del turismo viene affrontato nel corso in tre ambiti, quello urbano, quello rurale e quello costiero. Il modulo a cui diamo inizio oggi si occuperà prevalentemente dell'ambito urbano e, come avete potuto leggere dal programma, ogni giornata è articolata essenzialmente in tre parti. In una prima parte abbiamo un intervento, una relazione che mette a fuoco essenzialmente i problemi, anticipa alcune soluzioni, perché non vogliamo assolutamente lasciare. Nella seconda parte affrontiamo alcune soluzioni attraverso dei casi di studio che poi nel pomeriggio le due ore del pomeriggio saranno dedicate a un'esercitazione che illustreremo appunto a partire dalle 14 sere che siamo ormai. Quindi per la giornata di oggi abbiamo appunto scelto il tema della pressione del turismo sulla città, ma anche del turismo come driver, come fattore di valorizzazione di nuove valori, di cui si sta parlando moltissimo in questi ultimi mesi. E per fare questo abbiamo chiamato qui un gruppo di ricercatori di figure che hanno dato un notevole contributo alle politiche in questa direzione. Il primo relatore che vi presento è il professor Francesco Palumbo, che è attualmente il direttore della Fondazione Sistema Toscana, ancora prima in Toscana turistica, coordinatore del piano strategico del turismo IVAT, coordinatore del MIBAC anche dell'anno del Buon d'Italia, quello che torneremo sul tema dei giovani, e appunto ancora parlando prima del MIBAC, un'esperienza vastissima presso di attivazione di politiche importanti in cui ancora oggi poi abbiamo gli effetti molto positivi. Non perdo altro tempo, quindi do la parola che siamo discutendo. Quanto tempo, quando finisco? Grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere essere qui. Diciamo, la mia figura è più la figura di un pianificatore. Io sono laureato in politica economica e poi da lì mi sono dedicato a una serie di consulenza di attività in Regione Puglia. Sono stato direttore dei beni culturali, delle attività culturali e anche del turismo, oltre al direttore dello studio. E quindi diciamo, la visione che oggi cercherò di portarvi è una visione
che è trasversale, nel senso che il turismo è uno di quei settori che è strettamente connaturato al paesaggio, come è emerso dalle relazioni precedenti, ma anche a tutto il patrimonio culturale che sul paesaggio insiste, al patrimonio naturalistico e a un sistema amplissimo che va dai trasporti ovviamente a una serie di attività economiche. Vi pregherei, per evitare che l'intervento sia eccessivamente pesante, di intervenire e chiedervi di fare delle domande, degli approfondimenti dove ritenete che possa essere utile. Cercheremo di avere alcuni spunti, alcuni dati su che cos'è l'overtourismo. Gli spunti di riflessione sul fenomeno. Un fenomeno che abbiamo affrontato sicuramente forse anche troppo da un punto di vista giornalistico, ma anche tutto un lato di approfondimento scientifico nei corsi universitari e nelle pubblicazioni sulle riviste di settore. Alcuni strumenti, se vediamo se riusciamo ad arrivare, non credo perché avevo preparato una lezione per tutta la giornata, invece poi avevo capito male, è un'ora sola, quindi cercherò di essere veloci, però un unico metodo, secondo me, vale per programmare il turismo, ed è un metodo che è trasversale a tutti gli attori che si occupano di policy territoriali, ed è un metodo che coinvolge le popolazioni coinvolte, che dal turismo sono impattate. Se questi due aspetti non si tengono insieme, non c'è possibilità di fare una programmazione e pianificazione turistica che sortisca impatti veri e modifichi effettivamente diciamo non i flussi, perché vedremo che i flussi non si possono modificare in maniera autocratica dal di fuori, ma che modifichi l'impatto che questi flussi hanno. Ho presente un caso studio, se parlate anche molto dei fattori materiali, uno dei casi studi che abbiamo preparato sicuramente non ci arriviamo, ma è una sorta di coprogrammazione che come Toscana abbiamo fatto insieme alla Regione Piemonte, perché questo sapete premia non soltanto il patrimonio fisico, premia anche molto il patrimonio materiale, e nel patrimonio materiale recentemente è stato inserito anche siti modificati dall'opera dell'uomo e in particolare degli agricoltori. E quindi tutte le langhe, così come la parte del Chianti in Toscana, sono siti protetti dall'UNESCO esattamente perché il paesaggio è stato disegnato nel corso di decenni, centinaia di anni, forse millenni, esattamente dall'opera dell'uomo. Non ci arriveremo a quel caso studio perché è veramente troppo. L'overtourism già negli anni 60 si inizia a discutere di modi in cui il turismo influenza negativamente la destinazione. Non si definisce già overtourism, ma in Spagna, soprattutto con la Costa Brava, nel corso degli anni 80-90 si inizia a parlare di turismo fontaniero. Il turismo in quella parte della Spagna inizia a modificare gli aspetti urbanistici, soprattutto della linea di costa, lungo la costa, con interventi di urbanizzazione importanti, e quindi inizia a nascere la protesta di residenti rispetto a questa crescita sfrenata che poi abbiamo visto, viviamo in tantissime città anche italiane adesso. Skift, che è una rivista di viaggio online, ma che predilige molto l'approfondimento in termini di studi, di analisi e di numeri, e quindi facilmente online potete trovare riferimento. La rivista inizia a capire che il termine ha un valore e quindi lo registra e determina poi il lancio del termine. Nella definizione dell'UNWTO, che è l'associazione che si occupa di turismo a livello internazionale nell'ambito dell'ONU, l'overtourism è definito impatto del turismo su una destinazione o parti di essa che influenza eccessivamente in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e o la qualità dell'esperienza dei visitatori. Definito in questo modo, quindi l'overtourism è molto simile alla, diciamo, alla prima organizzazione strutturale che era data negli anni 60. Alcuni passaggi sono molto importanti. La vita percepita dai cittadini, la qualità delle esperienze, e guardate che quando si dice delle esperienze dice dei visitatori, non dice dei turisti, perché il turista è colui che permane in una località per almeno 24 ore anche per motivi
di lavoro o di viaggio in altre forme. Quindi è quello che deve superare la differenza tra turista e visitatore giornaliero a Venezia è particolarmente evidente nella dinamica. Un po' di numeri, questi sono numeri che ho preso dal piano strategico del turismo del 2018, ma insomma a causa Covid sono ancora numeri molto validi. Tenete presente che la maggior parte sono trend di crescita statistica e che vanno avanti da decenni, cioè questi numeri sono numeri di crescita. Spesso quando parliamo di revenue del turismo e della bilancia turistica, quel dato bilancia turistica più 11% è un dato Banca d'Italia, quindi un dato consolidato e approfondito, sono tassi di crescita annuali che spesso nel settore del turismo vanno avanti da 10-15 anni, quindi è un settore che cresce a una rapidità o cresceva prima del Covid a una rapidità veramente consistente. Gli arrivi in Italia erano più 4,5, le presenze più 3,9, la differenza tra le presenze è chiara. La spesa degli stranieri più 4% per 9 miliardi di euro e anche l'impatto all'epoca sugli aerei, adesso settore completamente sconvolto, ma ancora sulle ferrovie e sulle autostrade, come vedete, sono impatti importanti. Le economie avanzate, notate, hanno una diciamo una percentuale di PIL minore, inferiore a quella delle economie in crescita, ovviamente, il turismo pesa di più, no? E le previsioni internazionali sono previsioni importanti perché vedete viaggiano fra il 3,5 e il 5% con dati statistici UNWTO. Tenete presente che prima del Covid si parlava di un aumento dei flussi turistici provenienti dalla Cina che arrivava a 140 milioni di turisti nel mondo ogni anno. In Europa di 240 milioni ne abbiamo circa 12 milioni e mezzo, in Italia soltanto, tra virgolette, 2 milioni e mezzo. Ma la crescita potenziale di quelle popolazioni e di quella desiderio di fare turismo è una crescita esponenziale. Vedremo come va dopo il Covid, sicuramente niente prima del 2023 dai paesi asiatici, ma dopo quel tasso di crescita riprenderà fisiologicamente, anche perché la predisposizione a viaggiare è una predisposizione soprattutto insita nella popolazione giovanile, che nei paesi asiatici è la popolazione, la fascia di popolazione tra 30 e 40 anni, ma anche tra 25 e 40 anni, che ha più capacità di spesa e che è molto tentata a spendere una percentuale elevata dei risparmi in termini turistici, invece che in altri beni. Ecco che le previsioni all'epoca più rosee parlavano addirittura di arrivare nel 2030 oltre i 450 milioni di turisti provenienti dai paesi asiatici, o che si muovono, non provenienti tutti noi, ma che si muovono nel mondo dei paesi asiatici. La maggior parte dei flussi resta nell'area asiatica, però è chiaro che l'Europa e l'Italia in particolare, per motivi legati alla storia, alla cultura e quindi ancora il passaggio, è un attrattore fisiologico e quindi tornerà a crescere in quel modo. Un po' di dati, tanto poi ho capito che vi verranno distribuite le slide, quindi non entro nel merito, ma le buone notizie, chiamiamolo così, in termini di economia, è che l'impatto è il 3% del PIL a livello globale nel 2017. E vedete che all'epoca si parlava di crescere al 3,5 entro il 2027. La spesa va divisa tra spesa diretta e spesa diretta, e quindi quella diretta è si riferisce alle spese per i settori alberghieri, spesa pubblica per i servizi ai visitatori, sostegno ai musei. I contributi però sono anche indiretti e quindi investono principalmente il settore della ristorazione e il settore dei trasporti. Pensate che basti pensare che non c'è un turista se non c'è un settore dei trasporti. Io sono stato 10 anni direttore della Regione Puglia, come dicevo, la Regione Puglia ha iniziato a cambiare in maniera determinante, non tanto quanto abbiamo investito in promozione, forse qualcuno di voi vede ancora gli effetti di quelle 2 programmazioni comunitarie di investimento in quella direzione, ma quando siamo stati in grado di attrarre i vettori aerei che portavano e hanno attivato voli verso Bari e verso Brindisi. A quel punto i flussi turistici sono cambiati in maniera esponenziale, in maniera incredibile.
E ecco perché il settore dei trasporti è fisiologicamente connesso a quello del turismo, vedremo come ha impatti anche nell'ambito dell'turismo. E poi ci sono gli effetti indotti, perché ogni euro che si guadagna il settore produce un effetto moltiplicatore tipico dei modelli macroeconomici, che poi genera altra spesa e quindi altri impatti. Alcuni punti fermi nella letteratura. Ho cercato di riassumere delle principali considerazioni, quindi prendetele col beneficio del ventaglio, perché è un riassunto mio della lettura di vari testi, perché è molto frammentario il tema dell'economia. Intanto non è un fenomeno recente, abbiamo visto come già dagli anni 60 si iniziava a parlare di questo fenomeno. È certo che le piattaforme di sharing negli ultimi anni cambiano in maniera determinante. E lì il principale hanno gli Stati Uniti il primo destinatario e il primo mercato, ma nell'Europa è il secondo e l'Italia nell'ambito dell'Europa è il primo mercato. Quindi non ve l'ho messo, non ho fatto il tempo, ma c'è un'immagine di come cambia Firenze in maniera determinante. Il centro storico è coinvolto ed è investito da questo tipo di dinamica. L'accesso al turismo non è la stessa cosa del turismo. Abbiamo cercato di capire dopo come l'overtourism impatta in determinati luoghi. Il turismo di massa è la possibilità di tantissime persone, nel momento in cui cresce il PIL del proprio paese e quindi cresce il proprio reddito locale, di accedere a forme di vita. Sono due cose che rendono molto distinte, perché la possibilità di viaggiare, secondo me, è una possibilità prevalentemente culturale, oltre che economica, e bisogna poterla garantire a tutti, perché è determinante e costitutiva di una serie di elementi di scambi culturali che portano benefici non immediatamente, non monetizzabili, ma molto molto consistenti. Non entro nel merito, ma insomma, diciamo, vi inviterei a tenere presente la differenza tra overtourism e turismo di massa. E infine l'impatto dell'overtourism non è esteso a tutte le destinazioni, all'intero complesso di destinazioni, è spesso prevalente in alcune zone più popolari della città ed è determinato spesso in alcuni momenti nel tempo, non è costante in tutto il tempo. Anche questo significa che ci sono aree con attività turistica limitata e i residenti possono ancora percepire l'accesso del turismo in alcune aree. Non è un concetto facilmente oggettivamente misurabile. Non lo è in Italia, soprattutto perché in termini di raccolta dati sul turismo siamo particolarmente è una raccolta che avviene in maniera molto difficile. Ogni struttura ricettiva, sia alberghiera che extraalberghiera, dovrebbe registrare ogni sera, diciamo, l'ospite deve mandare il dato da due parti, una alla regione perché venga trasmesso poi aggregato dalla regione e trasmesso all'Istat, e l'altra alla polizia perché il canale della polizia monitora le presenze di tutti quanti. Ecco, capite come bene come già la divisione del dato che parte dagli uffici della pubblica sicurezza immediatamente e invece per l'Istat viene raccolto tramite gli operatori che mandano i comuni. Prima erano le competenze del province, poi dopo la riforma della provincia diventa la regione le raccolgono. Spesso le raccolgono manualmente, le trascrivono manualmente, non con sistemi informatici, poi le aggregano, poi le trasmettono all'Istat, per sì che noi adesso abbiamo i dati certi dell'anno, che diciamo non è significativo per ora, ci sono sistemi a disposizione di alcune regioni più avanzate che ci dicono oggi chi ha dormito, quando e dove ieri sera. Ecco, il tema dei dati turistici è un tema importante perché quando voi leggete spesso sui giornali alcuni dati dovete sapere che va analizzata molto bene la fonte di quei dati. Spesso sono dati raccolti dalle associazioni di categoria che quindi hanno un determinato target per le strutture ricettive che sono fisiologicamente distorti, spesso sono raccolti anche in modo meno, diciamo, statisticamente rilevante. L'overtourism non è un problema solo del turismo, è causato da un uso eccessivo delle risorse, delle infrastrutture e delle strutture di una destinazione. Quindi coinvolge anche i residenti, i pendolari e i visitatori giornalieri.
le soluzioni tecnologiche o intelligenti non sono da sole di per sé la soluzione del problema. Il problema va risolto in termini di policy. Poi ci si può avvalere di una serie di soluzioni tecnologiche in grado di monitorare in maniera non soltanto dove e quali sono i flussi turistici, ma anche la qualità di questi flussi. Perché è possibile sapere come spendono i turisti e dal tipo di spesa ricavarne anche indicazioni utili per il spostamento nel tempo e in diversi modi. Non esiste quindi una soluzione valida in assoluto, è una soluzione che deve essere trattata nel contesto locale. E quindi, come ha detto benissimo il rettore, per raggiungere questo obiettivo le parti interessate devono essere coinvolte fisiologicamente tutte nell'affrontare e nel pianificare il problema. E quindi non è neanche solo un problema delle città. A Venezia è più evidente, ma pensate che anche nel corso del Covid, quando piccole destinazioni turistiche di paesi, io ho presente il Mugello in Toscana, che è sopra Firenze, a nord-est di Firenze, ed è un altopiano naturalistico dove non c'è molto, all'improvviso, proprio a causa del Covid, nell'estate del 2020 è iniziato a diventare destinazione turistica. Non erano strutturalmente organizzati per raccogliere il turista e quindi in paesini come Parterino del Mugello sono stati all'improvviso invasi da flussi che hanno generato effetti tipici da tourismo senza avere alcuno strumento per affrontare, senza avere nessuna struttura che potesse diciamo in qualche modo gestire questo tipo di problema. Uno dei casi che insieme a Venezia, Firenze e Roma, tra le più spesso citati, è quello del Parco delle Cinque Terre, che addirittura ha dovuto introdurre limiti fisici all'accesso al parco. L'estensione del parco è un'estensione considerevole e notevole, ma hanno dovuto introdurre limiti fisici delle vegetazioni che regolassero i flussi. Quindi capite come non è un problema di dimensione della meta. È una questione complessa, come abbiamo visto. I problemi appunto influenzano destinazioni di ogni tipo, anche quelle emergenti, come vi ho detto, paesi, regioni, città, singoli siti come i parchi, ma anche spiagge piuttosto che singoli musei. La sfida a volte è di tipo temporale, no? Quindi guidata da alti livelli di stagionalità o da visitatori giornalieri, e alcune destinazioni faticano ad assorbire folle di visitatori domestici, e pensate che il tema dell'overtourismo è un tema di gestire tutti. Ci sono siti, luoghi, piccoli paesi, centri storici, che nei periodi estivi non più duplicano, ma decuplicano la popolazione e quindi hanno picchi. Immaginate soltanto sul sistema delle fognature che determinano uno squilibrio. Per il resto del tempo, probabilmente più di 10 mesi l'anno, invece gestiscono un determinato impatto che è molto ma molto minore. E quindi come strutturare tutta la parte di infrastruttura fino a quella fognaria, quella dei trasporti e quella del raccolto sugli 11 mesi o sul mese primo. Capite bene che quando si tratta di costruire un sistema fognario la decisione è veramente complessa e complicata. Sono coinvolti interessi diversi, l'abbiamo visto, qui si è parlato delle indipendenze, degli ordini, della parte di pianificazione da parte dei professori dell'università. In realtà questo è un ambito molto più vasto, perché va dal governo che ha determinate competenze fino agli enti locali, agenzie nazionali, le regioni hanno alla luce della riforma della Costituzione, le regioni hanno l'esclusività in termini di promozione turistica. Lo Stato, attraverso l'ente, che è l'Agenzia Nazionale, ha l'unico compito di promuovere l'Italia all'estero. Il resto della promozione viene fatta direttamente dalle regioni. Capite come già il mondo da coordinare in termini di promozione, di messaggi promozionali, quindi di capacità di attrarre nicchie più o meno grandi di turisti diversi, è veramente complessa in Italia e richiede l'accordo di tanti soggetti. Io ho parlato solo di promozioni, ma in realtà la parte di organizzazione va dalle multinazionali che gestiscono le catene fino alle piccole e piccolissime imprese ricettive fatte da unità familiari.
La diversità di questi obiettivi e interessi fa sì che qualsiasi soluzione si trovi scontenta. E il turismo purtroppo, soprattutto per la parte ricettiva, è un settore che gode di una rendita di posizione. Molti degli alberghi si possono, delle strutture ricettive o delle strutture della ristorazione, si possono permettere di non innovare e di non essere sulla, diciamo, sulla frontiera dello sviluppo, proprio perché godono di una rendita di posizione. Per il semplice fatto di essere in una situazione strategica, ricevono flussi anche se la propria struttura e i servizi che offrono non sono di qualità sufficiente. Quindi capite come la concorrenza spesso è viziata, soprattutto per paesi come l'Italia, dalla capacità che comunque i flussi nazionali e internazionali, quando si parla d'Italia, vedono l'Italia come prima destinazione sognata, anche se noi siamo tra il quinto e il sesto paese visitato, ma in realtà quando c'è una ricerca piuttosto recente, che poi casomai vi metto a disposizione una bibliografia che non ho fatto un tempo fa, ma magari con qualche giorno ve la visto, quando il visitatore inizia a pensare, a sognare l'idea di viaggiare, il primo paese dove pensa di venire è l'Italia. Poi per motivi anche legati al fattore di costo o di trasporto diventiamo quinti o sesti nelle classifiche mondiali. Allora, quindi capite bene come la diversità degli obiettivi e degli interessi è spesso difficile da gestire, soprattutto a livello locale per i sindaci, per esempio. Alcune questioni spinose sono anche legate all'etica, perché sentirete spesso dire un termine che a me non piace, ma chi si occupa di marketing del turismo lo usa, che dobbiamo orientare l'Italia alla crescita a valore, cioè non aumentare la quantità dei turisti, ma aumentare il valore che il turista, quindi la capacità di spesa giornaliera che ha il turista che vogliamo attrarre in Italia. Si tratta di dire vogliamo attrarre turisti più ricchi. Ovviamente questo comporta dei problemi etici. Vogliamo che l'Italia diventi veramente un posto che viene visitato esclusivamente da una fascia di turismo che è alto spendente, o vogliamo che l'Italia per la sua cultura, per le tradizioni, per la storia è in grado di attrarre fasce di turismo, di visitatori che hanno capacità di spesa diversa e offrire ad ogni livello di spesa una qualità adeguata a quello che è in grado di spendere. Ecco, queste sono domande difficili, ve l'ho elencate un po' qui, e non è banale rispondere con risposte chiuse, come si vede spesso sui giornali. È necessario un'ottica molto orientata dalla politica, e quando dico dalla politica dico dal coinvolgimento delle popolazioni. È necessario perché un modello turistico sia effettivamente compenetrato nel territorio e dalla destinazione, che questo modello sia non solo studiato e presentato, ma in qualche modo discusso, emendato ed elaborato con percorsi e processi partecipativi. Questo garantisce una sostenibilità nel tempo e anche una sostenibilità economica e sociale fisiologicamente più solida e più durevole nell'idea di sostituzione di sviluppo sostenibile con sviluppo durevole, che è la versione francese dello sviluppo sostenibile, che comporta alcune diversità anche in termini di teoria economica. Possibili soluzioni. I visitatori vanno regolati nel tempo, e abbiamo detto si soffre spesso di squilibri di visitatori, vanno diffusi tra i siti e anche geograficamente si possono aiutare a distribuire in modo più uniforme tra le aree residenziali sottovisitate, invece di queste sono tutte cose che su Venezia sembrano quasi banali, sul resto delle destinazioni turistiche non è così scontato. Vanno adeguati i prezzi per bilanciare domanda e offerta, il prezzo è uno degli elementi fondamentali. Regolamentare l'offerta ricettiva, cosa che alcune destinazioni hanno fatto, penso soprattutto alle città spagnole, è una possibilità, la regolamentazione. Sapete che le città, soprattutto Barcellona, hanno imposto che le vie diffuse hanno reso Barcellona per fasce concentriche circolari, e hanno imposto che gli Airbnb fossero fuori dalla seconda o dalla terza fascia, quindi a partire dalla quarta.
vita. Certo, si sono potuti permettere questo sistema perché hanno un'organizzazione del sistema dei trasporti urbani molto efficiente. E quindi abitare anche fuori vuol dire raggiungere il centro spesso con un tempo inferiore alla misura, molto inferiore alla misura. A chi è capitato di utilizzare l'aeroporto di Barcellona ha visto che si scende, si sale sugli autobus dotati di wifi e si è immediatamente al centro. Un sistema di trasporto pubblico efficiente è evidente che diciamo, attenua molto gli impatti dei flussi turistici, quindi aiuta molto il governo dei flussi. Limitare l'accesso alle attività, abbiamo detto e abbiamo un po' parlato di che cosa ha fatto e che cosa, un esempio anche quello del Parco delle Cinque Terre. Queste sono le 11 strategie, non ve le leggo tutte, ma insomma che più o meno ricalcano le cose che vi ho detto e sono le 11 strategie promosse dall'UNWTO. Una delle strategie è molto comunicare e ingaggiare i visitatori, perché quando si parla di gestione di flussi, chiunque vi parla di gestione di flussi turistici sta parlando di una cosa che non è possibile, perché i flussi turistici non sono gestiti, non c'è qualcuno che vi orienta, l'unica cosa da fare è organizzare in maniera diversa l'offerta e iniziare a strutturare percorsi che dal centro e dai grandi attrattori e da dove c'è pressione distribuiscano i flussi e forniscano possibilità anche verso altri spazi. L'esempio che vi portavo è il caso studio fra Toscana e Piemonte, un caso studio diciamo simbolico di quanto vi dicevo, perché chi viene da molto lontano, a oltre 10 ore di viaggio, se viene in Piemonte per andare a Milano in Toscana, è evidentemente disponibile a spostarsi anche per 3-4 ore in altri posti, in altre destinazioni. Pensate come, pensiamo al turismo enogastronomico, in particolare a quello legato al vino. Pensiamo a come noi, come paese, non siamo organizzati ad offrire al turismo una visita enogastronomica complessa e articolata che vi permetta di potersi spostare in diverse località d'Italia. Semplicemente non c'è. Noi l'abbiamo sperimentata con Piemonte e nel giro da quando l'abbiamo lanciata in questo accordo con l'Agenzia del Piemonte, 12 agenzie turistiche hanno messo in piedi pacchetti che proponevano l'Anghe e l'area del Chianti come destinazioni di un pacchetto unico di viaggio possibile. Dicevamo, non c'è un'unica soluzione, piuttosto necessita di essere considerato come una strategia complessiva della città, mettere un limite alla proliferazione delle camere, bloccando anche gli accessi alla costruzione di terre e alle licenze, però diciamo queste riflessioni non possono essere attuate se non c'è uno studio degli impatti che generano e se non si capisce bene dove si vuole andare, cioè prenderle come delle soluzioni consolidate a pacchetto determina effetti che non necessariamente producono risultati positivi. Vi volevo dire, rispetto all'idea di come si progetta, non solo singoli interventi, ma piani e programmi, ci sono una serie di contributi del professor Magnani, un territorialista, urbanista, immagino lo conosciate, che racconta proprio benissimo come l'approccio alla pianificazione del territorio deve necessariamente prevedere tutte le figure, deve necessariamente prevedere come il singolo intervento si inserisce nel contesto complessivo degli interventi. E anche un terzo fattore che considera molto è il coinvolgimento delle popolazioni. E quindi si trovano online, le pubblicazioni degli interventi, vi suggerisco di guardarlo perché è simbolico. L'UNESCO, so che ci sono altri interventi, quindi magari qui mi soffermo di meno, ci saranno altre persone che vi parlano dell'UNESCO, ma l'UNESCO, oltre all'elenco dei siti, ha un programma che è dedicato al turismo sostenibile, ha questo tipo di vision che è molto ampia e ha una missione che è appunto facilitare il management e lo sviluppo del turismo, anche coinvolgendo gli stakeholder, insomma le cose che più o meno vi ho detto, è organizzato in alcuni elementi chiave.
non mi soffermo perché sono le cose che, in parte, che vi ho sintetizzato anche sopra, però è bene capire che cosa l'UNESCO propone e ha questi 5 obiettivi. Le stakeholder, ovviamente ha un obiettivo molto legato alla protezione della lista dell'UNESCO. Tenete presente che nelle destinazioni asiatiche, quando si parla di turismo culturale, si parla di UNESCO. Se voi citate un bene UNESCO, un sito iscritto alla lista del patrimonio, state dicendo turismo culturale. Per loro è praticamente un sinonimo, le due cose hanno la stessa rappresentazione, e col fatto che l'Italia è prima, insieme alla Cina, del mondo dei siti UNESCO, ovviamente ci pone in una posizione importante. Ecco perché la gestione dei nostri siti in realtà sarebbe un elemento chiave anche in termini di promozione. Dico sarebbe perché vi faccio vedere qualche dato su come diciamo, è stato introdotto piano piano l'obbligo del piano di gestione. Dal 2002 l'UNESCO inizia a discutere di piani di gestione che abbiano all'interno non soltanto delle componenti di tutela e di protezione del bene come la buffer zone, che quindi serve a tramandare il valore culturale nel corso delle generazioni, ma inizia a ragionare anche in chiave di piani di sviluppo locale e come quindi la funzione di quel bene diventa un elemento che necessita di un piano di gestione, e che il piano di gestione deve essere valido in tutte le fasi deve avere processi partecipativi intanto, in tutta la fase di partecipazione del piano. È un percorso ciclico che quindi include la pianificazione, la successiva implementazione, cioè non è un documento statico, il monitoraggio di quel piano nel corso del tempo, la valutazione del piano nel corso del tempo e la valutazione, la possibilità che il piano stesso venga modificato. Quindi lo dovete immaginare come un processo strettamente circolare e mai fermo. In realtà lo dovete immaginare perché pochi utilizzano lo strumento, in genere il piano viene prodotto perché è un obbligo cartaceo e viene lasciato lì. Ecco, l'utilizzo del piano fatto in quel modo è un mero adempimento di tipo burocratico amministrativo che invece non è in grado di generare il percorso che l'UNESCO propone. In Italia in particolare, dopo la dichiarazione di Budapest, abbiamo la legge 77. La legge 77 garantisce finanziamenti ai siti UNESCO per lo richiedano. Alcuni dei siti non hanno iniziato ancora a ragionare in termini di overtourism, poco c'è sul sito dell'UNESCO su questo tema, c'è molto però su proposte che riguardano il turismo. Pensate che Venezia ne è un esempio perché è stata in discussione molto il titolo, ma molti anni addietro il sito di Angkor, che è in Vietnam, viene posto sotto osservazione perché davanti al sito iniziano a pullulare una serie di strutture di tipo commerciale più o meno autorizzate, e l'UNESCO per la prima volta si pone il problema in termini di gestione dei servizi commerciali e quindi anche accoglienza dei flussi turistici. In Italia sul sito web che trovate lì, insomma, basta andare sul sito del Ministero dei Beni Culturali e progetti 77, li potete scaricare sia la maggior parte dei piani di gestione del sito UNESCO che soprattutto le richieste dei progetti che vengono ogni anno finanziati dal Ministero. Vi ho fatto un esempio e qui troverete la sintesi di come diciamo dei siti UNESCO italiani a partire dal Piemonte, della rilevanza in termini paesaggistici secondo l'indicatore che vedete e della disponibilità o meno del piano di gestione e della tipologia di governance che adesso è collegata. Però ci fermiamo solo su un punto, sul piano di gestione e sull'anno di realizzazione. In alcuni casi, come per esempio nella chiesa del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove c'è l'ultima cena, è assente il piano di gestione. In altri casi, guardate Mantova e Sabbioneta, è presente ma è fermo al 2006. Quindi stiamo parlando di 15 anni fa. In altri casi è realizzato da poco. Questi sono scritti in maniera un po' così perché sono più che altro appunti miei, quindi dove vedete Vicenza al palo prima di darvi la definizione definitiva
rifinisco in un italiano più corretto, però diciamo, vedete come in realtà li scorriamo un po' tutti quanti, sono fermi al 2005, 2008, 2006, alcuni sono in fase di realizzazione, l'area archeologica di Aquilea è addirittura in fase di fondazione, e alcuni piani, lì dove ho detto troppo tradizionali, sono piani spesso che non sono adeguati rispetto agli strumenti di conoscenza, di analisi, di studio e di valutazione che invece sono disponibili attualmente. Non ve li leggo tutti, non so, vedete, assente, presente dal 2009, presente dal 2004 e in aggiornamento dal 2011. Insomma, sono veramente date che ci fanno pensare come assente nel caso del Parco Nazionale del Cilento del Viale dei Diana, alcuni in fase di realizzazione, insomma adesso non li vediamo tutti, ma ci fanno pensare come, vedere come quel processo circolare che vi facevo vedere prima, quindi passa dalla realizzazione con processi concertati e poi la revisione costante, la valutazione, il monitoraggio, la valutazione di impatti e la modifica del piano è molto lontana dall'essere attuale, perché alcuni piani sono o assenti o talmente vecchi che non prevedono nessun tipo di adeguamento. Come cambia il turismo nel periodo post-Covid? Questa è una ricerca di Google, è una delle ultime ricerche di Google. Il settore è stato colpito ovviamente in maniera particolare, il traffico aereo soprattutto più di tutti, ma alcuni elementi ci fanno pensare che l'idea di tornare a viaggiare è un'idea che diciamo è più di un'idea, iniziano a mettersi in nuovi flussi. Quante destinazioni hanno approfittato del periodo Covid per ragionare su come poter modificare le proprie strutture di accoglienza, la propria recettività e la propria offerta di servizi in funzione della ripartenza? Soltanto il 9% dei professionisti che si occupano di questo settore ci dice che le destinazioni hanno approfittato quasi 2 anni di Covid per riprogrammare e ripensare le proprie strategie turistiche, anche le destinazioni che sono più diciamo, colte e colpite dal fenomeno dell'overtourismo. Questa è la ricerca. Un altro motivo per cui si torna a viaggiare dopo il Covid è di prendersi una pausa e di godersi di piaceri semplici della vita. C'è una particolare parola chiave che è quella della sostenibilità. Per n motivi c'è molta più attenzione a un viaggio che viene proposto come viaggio sostenibile. Ci sono degli indicatori, alcuni dei motori di ricerca qualificano i viaggi in termini di sostenibilità e c'è una capacità di disponibilità alla spesa, soprattutto alle fasce di popolazione giovani, del fino al 25% in più pagano un pacchetto turistico se il pacchetto è codificato, classificato e ha degli elementi che fanno pensare alla sostenibilità. Ovviamente questo è un ottimo indicatore per l'organizzazione del futuro. Skift, come vi dicevo, è il sito che trovate online e dà una serie di megatrend di lungo periodo. I principali però riassunti: il motivo è un viaggio più lento, un nuovo motivo, anche introspettivo e trasformativo. Quindi si viaggia in realtà si torna a viaggiare per fare ancora di più un percorso interno e trasformativo dell'esperienza di se stessi. È valido e torna il turismo di prossimità che è più gettonato, ma appunto è previsto che anche i lunghi, le destinazioni, le destinazioni molto lontane torneranno a viaggiare. Ripeto, quelle più lontane della Cina si prevede che a partire dal 2023 ritorneranno. Gli hotel che superano la crisi avranno vantaggi, parte degli hotel erano al margine in termini di competitività dei mercati. Il fatto che i mercati si sono ristretti ovviamente ha buttato fuori quelle strutture meno efficienti, il lifestyle, le comunità locali, il lavoro da remoto, che dopo vediamo, stimola nuove forme di viaggio e i modelli di sottoscrizione sono uno dei punti fermi dell'innovazione. I pagamenti digitali sono sempre più importanti. Pensate che paesi asiatici non usano più neanche la carta di credito, ma pagano quasi esclusivamente con sistemi di device telefonici. Quindi quando noi ci presentiamo in quei paesi con le banconote
nuove, ma anche con i nostri sistemi di carta di credito ci guardano come dei marziani. Io ho assistito personalmente a una scena 4 anni fa al centro di Pechino, dove un mendicante chiedeva l'elemosina e le chiedeva col telefono, ci si avvicinavano al telefono di quella l'elemosina direttamente su WeChat, che è il loro sistema e canale su cui avviene un po' tutto quanto, hanno trasferito i soldi. Quindi una cosa, quindi quando noi andiamo a taxi per pensare di pagare lo ci guardano benissimo da un altro pianeta. Il viaggio slow è trasformativo, l'abbiamo detto, l'attenzione alla sostenibilità, l'idea di ricaricarsi e di riconnettersi con la natura dopo che si è stati molto chiusi dentro casa, il viaggio di prossimità e il wellness e il well-being, che non è l'idea soltanto legata alla spa, al sistema termale, che pure è importante, ma è proprio un'idea di benessere complessivo che dovrebbe e potrebbe stimolare tante nuove forme di offerta, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, che mette in contatto luoghi paesaggistici con una dieta particolare e che potrebbe avere enormi spazi a turismo legato alla medicina preventiva e non alla medicina preventiva. Pensate a come un check-up negli Stati Uniti costa fino a 10-15 mila euro e che in Italia con la stessa cifra potremmo offrire un soggiorno in una delle più belle località e delle destinazioni italiane, fare il check-up per 20.000 visita a prezzi assolutamente convenienti, competitivi, e sarebbe una forma di turismo che non solo stagionalizza, ma sposta i flussi in destinazioni dove magari non si va. Vediamo dopo come lo smart working è effettivamente una nuova possibilità. A proposito dello smart working, il 76% della popolazione che ne ha goduto è soddisfatto, è aumentata la produttività nelle imprese del 15% e il 30% dei costi di gestione si è stato abbattuto nelle varie, ovviamente legate all'energia elettrica, all'utilizzo delle strutture. C'è stato un meno 20% di assenteismo legato a forme di malattia e di permessi presi e il 66% degli intervistati da questa ricerca ci dice che sarebbe disposto a spostarsi in un luogo diverso dalla propria casa abitativa per continuare a lavorare in smart working. Per un periodo limitato. Eccolo qui che ci sono una serie di pubblicazioni, per questa una, ma veramente i titoli delle riviste internazionali sono tantissimi, a come cambia il proprio scenario di lavoro e per verità non ve l'ho ricordato, ma veramente tantissime destinazioni del nord Europa si stanno organizzando per offrire forme di turismo di lungo periodo. Pensate a come, io l'ho studiato in particolare per i piccoli borghi della Toscana e anche per Firenze, a come se si attrezzassero le strutture ricettive, i B&B che facevano weekend a invece strutture abitative che possono ospitare qualcuno come cittadino temporaneo per 3 mesi, per 6 mesi, per 12 mesi, cambierebbe l'impatto dei flussi turistici all'interno della città. Chi non vorrebbe essere per 6 mesi cittadino di Firenze o di Venezia e chi non dovrebbe passare quel periodo di smart working, impattando ovviamente in maniera diversa fino a modificare le strutture del pubblici, che potrebbero vedere orientato in un commercio più locale, più sostenibile e anche più legato a prodotti che richiedono una capacità e una conoscenza del luogo che è il commercio del turismo quotidiano e dei pendolari. Ecco, forme di questo tipo sono forme che potrebbero essere oggettivamente incentivate con strumenti consistenti e con accordi anche con gli grandi operatori del turismo per modificare in maniera consistente i flussi, anche lì dove fino ad oggi si è parlato esclusivamente di turismo. Questo vale. Sono un po' di dati inutili che leggiamo. Ecco, questa è un'offerta a caso che ho selezionato, come cambiano le strutture ricettive nel mondo e che tipo di offerta fanno legata a lavorare nel retail. Quindi un check-in fatto presto, in maniera tale che si possa arrivare presto e non dopo le 2 del pomeriggio, un late check-in, quindi un check-in in uscita fatto più tardi, che possa permettere di non uscire alle 10 la mattina, ma di continuare fino a dopo l'orario di lavoro, il pernottamento ovviamente, ma l'accesso a tutti gli spazi di lavoro, addirittura a questo hotel
offriva 40 sterline di credito per accedere a Facebook, ovviamente sistemi wifi più avanzati che permettono di collegarsi. Ecco, questo qui a 149 sterline al giorno. Insomma, ce ne sono diverse, queste veramente si possono... No, questa Villa Eden è una delle più belle strutture che è presente a Firenze, quindi Colline Fiorentine. Ovviamente il prezzo è un po' diverso, però vedete come tutte le strutture, quelle di fascia normale, ma anche quelle di fascia altissima, si stanno orientando almeno in parte della propria offerta di camere verso questa direzione. Noi come Toscana Promozione abbiamo attivato una piccola call per gli imprenditori, cioè abbiamo detto che gli imprenditori e le imprese del settore ricettivo che vogliono offrire servizi per lo smart working troveranno sul nostro sito di destinazione che si chiama visitaskani.com, troveranno la possibilità di scrivere la loro offerta e noi la promuoveremo attraverso i canali social direttamente sul sito o in tutte le campagne di promozione che facciamo sui social, da YouTube cioè tutti i sistemi che conoscete, a Facebook, a Google, promuovendo quell'offerta dedicata allo smart working nelle strutture ricettive. Ovviamente è una possibilità pure nei borghi, perché il 25% degli italiani nel 2020 ha scelto la vacanza a casa, vicino casa, il 66% ha visitato un borgo, ha cercato prodotti locali, ha cercato forme di turismo che prevediamo l'outdoor e il 70% degli italiani ha scelto proprio l'outdoor come prima motivazione dei viaggi. Quindi il turismo dei borghi in realtà ha visto molto minor pressione, io in alcuni casi ho visto un aumento consistente delle presenze proprio grazie al Covid. Ecco che per queste strutture che si riescono ad organizzare, ho presente un comune che ha portato nel periodo del Covid il 5G nella propria struttura, ha lavorato affinché il 5G arrivasse nella propria struttura, è evidente che è in grado di proporsi anche sui mercati internazionali, anche per le imprese in maniera diversa. Questo comune ha ricevuto tante richieste da parte di imprese americane che l'avrebbero voluto delocalizzare parte dei propri lavoratori, anche perché gli permetteva di gestire costi, compresi quelli assicurativi, molto minori. E quindi il borgo si chiama Santa Fiora, Soloniana, e ha messo a disposizione di chi voleva riorganizzare la propria offerta ricettiva il 50% del costo, quindi i costi erano scontati del 50%, e ha organizzato spazi di co-working e ha messo a disposizione il 5G gratis. È finito, credo, sul Wall Street Journal, all'improvviso ha avuto di estate un picco. Destinazioni che si stanno reinventando, ripensano i modelli di massa, questo riguarda soprattutto le destinazioni del nord Europa. Hanno fatto un cambio radicale nell'offerta del turismo, hanno utilizzato questi 2 anni per ripensare completamente i propri modelli di offerta e si stanno promuovendo in maniera diversa. La sostenibilità, rendere le strade molto più coerenti e frequentabili per i turisti. Vedo dappertutto come il tema sia regolamentare i monopattini. Io mi chiedo se il tema è regolamentare i monopattini, rendere difficile l'utilizzo o invece allontanare le auto per permettere che a piedi, in bicicletta e monopattini quelle città possano essere vissute. Da romano, vivo il centro storico di Firenze quotidianamente e assicuro che se fosse pieno di macchine e si potesse andare a piedi, dopo i primi periodi di 6 mesi in cui le strutture commerciali si lamentano molto perché mi sembra più difficile che i fruitori arrivino al negozio e nelle loro strutture, poi dopo un po' effettivamente i flussi cambiano, le persone girano per strada, sono più disponibili, più attenti a guardare le film, più disponibili all'acquisto, e quindi si invertono i processi. Lì dove i sindaci sono in grado di resistere a questi, diciamo, alla pressione delle associazioni dei commercianti per i periodi, i centri storici chiusi al traffico beneficiano di incrementi di volumi di commercio consistenti. In Toscana c'è una misura che si chiama centri commerciali naturali, in cui la regione finanzia i centri storici per essere qualificati come centri commerciali open air. Se voi avete presente, molti dei centri commerciali scimmiottano le strutture architettoniche rinascimentali con timpani e colonne, noi abbiamo incredibili centri storici, per questo potrebbe essere
organizzato in maniera più normale, più naturale, anche molto più bella, e non ci pensiamo. Dare priorità alle piste ciclabili, investire sul cibo e sull'agricoltura locali e supportare creatività e arte. L'Italia è un paese che non è noto solo per l'arte, ma potrebbe essere molto noto e frequentato per i processi creativi. Il tema è che questi processi creativi dovrebbero essere messi, organizzati e proposti all'attenzione del pubblico. Edimburgo sta pianificando il festival, questo era organizzata prima, del 2021, proprio orientato ai temi dei processi creativi, come Berlino sta pensando di diventare la città europea di riferimento per tutti i processi di sviluppo locale sostenibile. Ecco, le altre città nel mondo si organizzano per i prossimi 10 o 20 anni per iniziare a ripensare un carattere della città che poi conseguentemente attrae anche flussi turistici. E noi spesso iniziamo a ragionare soltanto al tema di gestione del flusso come se fosse lì la soluzione. City Kitters è la capacità di abbandonare la città per andare a permanere in strutture ricettive che hanno anche forme inventive, open air, sugli alberi, completamente trasparenti, in Asia addirittura sott'acqua, insomma. Si è completamente, diciamo, scatenata la fantasia di nuove forme di ricettività. Questa è Vanity Fair. Su Vanity Fair internazionale è andato questo piccolo borgo Italia che è Santo Stefano di Sassanio, che sta in Abruzzo, e che ha concesso dei fondi per chi volesse aprire un'attività all'interno di questo piccolissimo centro storico. Ha avuto talmente tanto successo appunto che Vanity Fair internazionale in Toscana, ve l'ho già detto, anche qua siamo andati su Vanity Fair, nasce il primo Smart Working Village, che è quello di Santa Fiora. Ce ne sono veramente tanti, io ne ho presi alcuni. Questo è Coletta di Castelbianco, che ha puntato molto sull'arrivo della tecnologia e di garantire appunto il 5G e il Wi-Fi in tutta la struttura. E anche qui queste piccole iniziative legate a un'idea di Italia come paese del benessere è evidente che producono attività di marketing in maniera autonoma. Qui non c'è bisogno di un investimento in promozione che spesso vale centinaia di miliardi di euro, ma sono gli stessi giornali di settore che si vanno a cercare queste notizie che possono essere, come per il Guardian, possono essere attraenti per il proprio pubblico. Questo è Montefalco in Umbria. Non so quanto tempo ho finito. Ok, vi farei vedere il metodo che abbiamo usato con Toscana, che è un metodo di programmazione che non ha a che fare con un'unica destinazione, ma essendo un'agenzia, una fondazione che si occupa di tutta la regione, l'abbiamo pianificato per tutta la destinazione regionale, anche se i turisti sono molto diversi. Intanto abbiamo messo tutti quanti insieme. L'idea del motore, dell'alcance del motore rappresenta bene come ognuno si muove in maniera diversa, ma tutti collegati l'uno con l'altro. Questa è l'idea di mettere in piedi un metodo di collaborazione che prevedesse la partecipazione di tutti e quindi generasse l'effetto movimento dinamico tipico del motore. Il metodo di collaborazione parte dal sistema regionale, che non è per niente semplice, perché c'ha operatori turistici e ovviamente comunità locali, ma c'ha ambiti turistici. È diviso la legge del 2016, divide fra ambiti turistici e prodotti turistici o container. La Toscana ha chiuso 10 APT provinciali, ma al contempo ha aperto 28 ambiti turistici. Tutti si sarebbero aspettati, nel compreso, che ci fosse stata un'operazione di accorpamento, e invece, mancate spesso in Italia, la forza dei ragionamenti localistici ha prodotto 28 ambiti. Quindi ci siamo dovuti trovare ad affrontare un problema che ha moltiplicato per 3 la difficoltà. In più ha introdotto i prodotti turistici omogenei che danno una lettura per prodotto invece che per destinazione. Un ulteriore elemento di complicazione, se vogliamo, di complessità, fa sì che la Toscana ha un'agenzia di promozione turistica, che è Toscana Promozione Turistica, e poi ha la Fondazione Sistema Toscana che si occupa della promozione digitale.
e quindi la promozione è divisa a metà tra un'agenzia che fa la promozione tradizionale e un'agenzia che invece è una fondazione che invece guarda la parte digitale. Per fortuna le due strutture lavorano e collaborano molto, ma comunque già separare l'organizzazione e la governance con due strutture complica, e poi le linee di indirizzo ovviamente le dà la regione con la parte normativa e gli atti di indirizzo. Il metodo di collaborazione prevede tutti i soggetti che vi ho detto e i 28 territori. Guardate come il 14 e il 13, quelli in basso al sud, sono la Maremma. La Maremma paradossalmente è divisa tra Maremma Sud e Maremma Nord, come se uno dicesse la lontananza di Maremma Nord. Capite come è complicato ragionare con quelle aggregazioni. Mediamente sono fatte di circa 8-10 comuni ognuna di quelle aggregazioni, qualcuna più grande, qualcuna più piccola. Noi abbiamo attivato un metodo di ascolto e di coinvolgimento, e quindi abbiamo attivato nei 28 ambiti dei tavoli di concertazione e di collaborazione con gli enti locali, in primis con gli operatori del settore del turismo, quindi con le imprese, e poi anche con la popolazione. Lo abbiamo fatto nei 2 anni di Covid, quindi relativamente poco tempo per una pubblica amministrazione, e poi abbiamo aggiunto un elemento, il famoso piano di gestione, vale per l'UNESCO ma vale anche per i territori, che noi chiedevamo a ognuno dei 28 ambiti. Lo abbiamo trasformato il primo anno, intanto prima non lo chiedevamo mai e noi abbiamo chiesto un piano di gestione dell'anno. Dopodiché, dopo il primo anno che abbiamo chiesto cartaceo, l'abbiamo trasformato in una piattaforma web. Questa è la vera realtà, perché la piattaforma web fa fare un salto nella programmazione. Intanto è più facile, vi ho messo in evidenza, va bene, l'obiettivo della piattaforma web è che il management della destinazione, la promozione e la fase di commercializzazione e tutta la competitività del sistema, anche in chiave sostenibile, sono 3 fattori che lavorano insieme come un'unica vera grande macchina, perché la destinazione turistica è competitiva se è capace di offrire un ambiente attrattivo, sostenibile a turisti, imprese turistiche e ovviamente a residenti. Queste che sembrano articolate come delle parole chiave astratte sono diventati gli obiettivi all'interno del quale loro dovevano elaborare il loro piano di gestione, e noi con un team di 5-6 persone non enorme abbiamo seguito piano di gestione per piano di gestione. Quando l'abbiamo fatto su piattaforma informatica è stato tutto molto più facile, lo abbiamo potuto fare a distanza. E abbiamo governato la parte di management e la parte di marketing. È un modello che si chiama delle 5A perché è assorbibile il turismo organizzato in accessibilità dei luoghi, abbiamo detto senza trasporti non ha modo di essere, di attrattività e di accoglienza. Il management riguarda questi 3 temi, e poi il marketing riguarda l'affermazione del bene, pensare a Chianti, ma così come a ogni marca territoriale, e poi l'acquistabilità, che è la fase di commerciabilità sui mercati attraverso diverse forme di canali. Non entro qui nella parte perché è complessa, cioè diciamo è più complessa da rappresentare che utilizzare la piattaforma, però ha dietro questo ragionamento molto legato alla valutazione dei risultati. Lo strumento informatico ci dà la possibilità di ricevere una serie di dati che prima non avevamo mai ricevuto, di gestire questi dati, di cambiare il loro piano di gestione in corso d'opera e di valutare i risultati che abbiamo territorio per territorio. Quindi significa collaborare con tanti attori, programmare l'attività nell'organizzazione competitiva di mercato e misurare i risultati. Perché lo abbiamo fatto? Per un motivo di accountability, di politica pubblica e di trasparenza, e quindi siamo in grado di dare conto a tutti gli operatori di dove si muove la macchina regionale, di dove si muovono le macchine locali e di quali sono le scelte che ogni ente locale è in grado di fare. Questo ci permette ovviamente di andare incontro alle parole chiave presenti anche sul PNRR, che sono quelle di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma ci permette molto di dare ai nostri operatori la possibilità di vedere dove verranno investiti i fondi. Vi faccio un esempio molto banale. Nelle politiche europee che si stanno programmando si dice, per esempio, faccio un esempio a caso, che si investe molto sulle piste ciclabili.
Se un operatore è in grado di sapere oggi che cosa avverrà in termini di investimento dei prossimi 7-10 anni di fondi comunitari, è in grado anche di decidere se il proprio piccolo B&B piuttosto che agriturismo è più orientato, è più normale che lo orienti all'accoglienza ai cicloturisti o dei turisti per il mare, no? Magari mettere una piccola ciclofficina in un investimento che vale 5-10.000 euro, se proprio uno vuole fare una cosa molto organizzata, è funzionale a sapere che lì vicino passerà o non passerà una pista ciclabile. Capite come questo sistema di trasparenza non è un fatto, diciamo, di fiore all'occhiello, ma è veramente uno strumento che è in grado di orientare nella stessa direzione i fondi della regione, i fondi dello Stato, quelli messi a disposizione all'ente locale e l'investimento privato. E quindi è una spinta determinante per percorsi di investimento sostenibile. E poi alla fine abbiamo la piattaforma di collaborazione, qui trovate dove si scarica. Salto la cosa, i 4 temi sono la governance, i prodotti del mercato, il management come abbiamo visto e la promozione. Su questi 4 temi non mi fermo perché c'è tutto. Ecco, vi dico come abbiamo fatto la campagna di promozione 2020-2021 che si chiama Toscana Rinascimento senza fine, è organizzata in 7 temi di viaggio, lavorate su tutti i social network a partire da YouTube, e abbiamo 7 spot diversi. Come siamo arrivati a definire quali erano i 7 temi di viaggio della Toscana? Lo abbiamo fatto proprio perché dai territori abbiamo potuto mappare i prodotti e mappare i mercati di riferimento, cioè sapere che nella parte della Val di Chiana Aretina vanno i mercati americani per n motivi, perché gli operatori ci hanno detto che i loro flussi provenivano anche da lì. E quindi noi abbiamo una matrice a doppia entrata che ha prodotti e mercati e che ci ha permesso di classificare 52 prodotti turistici della regione. E noi per ogni prodotto sappiamo dove è collocato, dove abbiamo un'offerta adeguata e competitiva, dove l'offerta invece va implementata, arricchita e strutturata o dove ci sono nuovi prodotti da sviluppare. Questo ci dà modo di fare delle campagne di marketing davvero molto più mirate, di non essere generalisti, ma andare lì sui mercati a proporre quei prodotti, quei territori che effettivamente il prodotto sono in grado di aiutare gli altri a sviluppare dove si vogliono sviluppare con strumenti di tipo diverso da quelli della promozione, che evidentemente non sarebbe utile. Ecco, qua ho cancellato il nome dell'ambito, che trovate XXX, ma ci dice qual è il suo mercato di riferimento e ci dice che per esempio loro hanno un flusso dal Canada che è legato al scientifico per n motivi, perché magari quel territorio ha avuto un film in lingua francofona in Canada che lo promuove, e sappiamo se è un prodotto prioritario o meno, sappiamo che tipo di mercato sviluppa e se è in crescita o in diminuzione o in forte crescita o addirittura se è stabile, che vuol dire che è un prodotto maturo e quindi in parte va riqualificato. Capite come sappiamo anche quali sono i mercati in cui andare a fare la promozione e che tipo di promozione fare per quei mercati. Capite come una matrice Excel semplice a doppia entrata ci dà in realtà una qualità delle informazioni incredibili. Questo non ve lo leggo, non ve lo racconto perché per ognuno dei 4 temi sono articolate quali sono le procedure, e poi abbiamo fatto un'analisi del brand e di quali sono i vari brand noti e più o meno noti nella Toscana, nel mondo, in Italia e sui vari mercati di riferimento. Qui vedete le parole chiave. Questo vi salto tutto. Vi ho detto un po' come si integrano i vari fondi: il piano di sviluppo regionale, il piano strategico del turismo, i fondi di sviluppo FESR, FSC. FSC sono i fondi del CIPE che completano i finanziamenti comunitari nel FESR. Alla fine faremo un'interfaccia pubblica. Non ci siamo ancora arrivati, ma vorremmo che questa piattaforma fosse accessibile non solo dagli enti locali che partecipano, non solo dalle singole imprese iscritte alla filiera del turismo, ma anche che fosse una piattaforma completamente trasferibile e accessibile a qualsiasi visitatore o cittadino della sua destinazione volesse accedere. Questo è un passo che richiede un'elaborazione. Però vi dico, quando sentite grandi investimenti su questi temi, noi questa piattaforma l'abbiamo sviluppata con 60.000 euro. Tutta la piattaforma distribuita per tutta la Toscana ci è costata 60.000 euro, tanto impegno delle tue strutture, delle fondazioni
valutazione dell'agenzia di promozione, ma in realtà quando parliamo di digitale non parliamo di costi incredibili, non parliamo di cifre astronomiche e anche con poche, diciamo, se uno ha l'idea chiaro qual è l'obiettivo, anche con risorse considerevolmente limitate si riescono a fare prodotti, e quindi ci abbiamo questa interfaccia pubblica, l'interfaccia pubblica la Scanipolera con l'hashtag che rappresenta bene il percorso di comunicazione. E direi che ho finito. Grazie. Sì. Arrivo col microfono. Intanto ringrazio il dottor Palumbo perché ci ha dato una serie di stimoli molto ampi e non solo appunto nella messa a fuoco del problema, ma ampiamente sulle soluzioni possibili, che appunto come abbiamo potuto vedere non si possono limitare semplicemente una regolamentazione dei flussi, come spesso accade, ma appunto c'è tutto un campo di attività all'interno di costruzione di politiche più ampie che riguarda appunto una organizzazione diversa, riguarda una gestione degli spazi e appunto la costruzione di politiche che, come abbiamo visto, mettono insieme sono pubblicitarie. Grazie, e poi prenderemo questi stimoli nelle relazioni successive. Sì, grazie. Allora, io mi sono dato una parola interessante. Io cerco di dare alcune cose anche se la sua esposizione ha in parte risposto una cosa importante che io parola chiave è la programmazione. In questo mi sento di dire in Italia siamo estremamente indicati dal punto di vista della programmazione, a parte gli esempi che ne hanno portato fuori Toscana sul Piemonte o sulla Puglia, però riguardo il fondo del Veneto non vedo questo impatto come lei lo propone. L'altro aspetto importante è che circa il 70%, poco più o meno, degli enti locali sono enti che hanno il limite dei 10.000 abitanti. E quindi come questo può essere risolto? Considerando che tanti, chiamiamoli alla vecchia, piani regolatori dei vari comuni, spesso e volentieri non dialogano. Dovrebbe essere la regione ad assolvere questo elemento del dialogo, ma non sempre niente, e ognuno ragiona per sé. Faccio degli esempi banali. Treviso ci sta a fiorire negli ultimi 2 o 3 anni di bella all'interno del centro, ma non ci sono le strutture diciamo di conforto, penso ad amici, penso a un sistema di veicolazione adeguato che conforti questo. Quindi c'è un interesse. L'altro aspetto, poi lei sicuramente con un'esperienza da applicare, diciamo, se io vado a un bacino, se parlo inglese parlo meglio che non in italiano. Allora vorrei capire, ad esempio, l'impatto del mondo anglosassone su questo un'area come quella del Montalcino, se ha migliorato o peggiorato la situazione in termini di cultura dell'industria, mi riferisco, oltre che di rispetto all'ambiente. E poi l'aspetto, diciamo, architettonico e paesaggistico. Tante volte girando per l'Italia, io nel mio piccolo poi ho abbastanza esperienza di lavoro anche all'estero, in paesi ex terzo mondo o paesi del centro Europa, dove le strutture alberghiere sono notevolmente migliori e anche in termini di prezzi. Quindi anche in questo rendere obbligatorio, non lo so, attraverso una di legge o altro,
perché queste cose avvengano in senso giusto. Io ho una risposta personale, se no non voglio fare polemica. Ho visto un decadimento. Io sono stato un sindaco, quindi ho fatto l'amministratore locale, qualcosa penso di sapere. Ha una perdita di valore in termini culturali, sia a destra che a sinistra della politica in Italia, ha secondo me inciso estremamente in modo negativo sullo sviluppo anche della pianificazione del territorio. Però bisogna fare un salto di qualità, come si dice. La scuola dovrebbe aiutare in questo, certamente dovrebbe aiutare, soprattutto nel momento in cui si chiede un valore interno, un valore migliore dell'aspetto culturale del paese, dare più spazio anche all'interno culturale, della musica o d'altro, anzi dalle scuole, direi primarie. Oltre che sempre scuole tecniche, per esempio, una grave assenza nella scuola tecnica in Italia è quella dei geometri, dove non si studia per nulla la storia dell'arte. Sì, ha toccato tanti temi, è ancora più grave che non si studia la storia dell'arte e geometri in un paese dove i geometri possono costruire edifici fino a 2 piani, quindi non è che proprio non hanno potere di incidere sulla progettazione del paesaggio, però diciamo ci troviamo in un contesto che è molto parcellizzato e non voglio rappresentare quadri idilliaci, anche la Toscana, anzi direi, io ho lavorato veramente in tante regioni, in Puglia 10 anni, prima a Roma, poi dopo a Roma, insomma, comunque in tante regioni. E la parcellizzazione, il campanilismo dappertutto è più o meno lo stesso in Italia. E direi che in Toscana tocca vertici particolari, dico solo che questo è l'anno di Dante, cioè un comune che siccome l'anno di Dante è il 700 anni dalla morte del poeta, l'avete sentito, il 13 settembre è stato celebrato, e in un comune della Toscana, non vi dirò mai quale, ma hanno messo uno striscione contro Dante, perché Dante nella Divina Commedia cita e le cita non in maniera benevola, diciamo così. Quindi capite come ci si porta dietro. Sì, è la stessa cosa, Leonardo da Vinci, che è stato evocato un paio di anni prima soltanto, anche lì la morte, è passato nel mondo, siccome è a Fontainebleau, è passato come francese invece che come italiano. Esatto. E diciamo, al di là di questo, ci troviamo purtroppo con questa cultura. Io credo che per questo mi fa piacere l'invito qui dello ricordo, perché l'unico modo che abbiamo per combattere quella cultura è dotarci di strumenti di programmazione che durano oltre i cicli della politica. Perché lei è stato sindaco e sa bene come ogni sindaco ha legittimamente un obiettivo di tempo limitato. Gli investimenti delle politiche pubbliche hanno ricadute degli anni. Io ho partecipato, ho scritto il ciclo di programmazione, 2 cicli di programmazione della Regione Puglia, sono fuori dalla Regione dal 2015, quando è cambiata l'amministrazione, e tutti i direttori, noi abbiamo un gruppo di 8 direttori, siamo stati fatti tutti fuori nel cambio di amministrazione nell'ambito della stessa area politica, diciamo, quindi capite bene come quell'alternanza. Allora, però abbiamo avuto la fortuna di poter scrivere insieme il ciclo di programmazione 7-13, perché abbiamo iniziato nel 2006, e 14-20, perché abbiamo finito nel 2015. Questo fa sì che la Regione Puglia, volente o nolente, si trovi uno strumento di programmazione per alcuni miliardi di euro, perché il FESR della Regione Puglia vale in tutti gli strumenti di programmazione fino a 5 miliardi di euro, si trovi a gestire una politica che è coerente e continua nel tempo. E si vede bene come le azioni intraprese nel 2008-2010 continuano a produrre effetti, e le ricadute sono probabilmente degli investimenti dei fondi fatti allora, ancora adesso. E quindi gli strumenti di programmazione efficaci, che vuol dire efficaci, poi vi dico la mia idea di efficacia, sono determinanti, perché al di là di tutto vincolano anche le decisioni politiche a comportamenti virtuosi, o almeno a raggiungere obiettivi virtuosi.
Purtroppo la politica è abituata a dire che ogni cambio di politica deve marcare il passo e quindi tendenzialmente distruggere che quello che è stato fatto dalle giunte e dalla governance precedente. Non accade negli altri posti del mondo, è tipicamente italiano. Basterebbe invece, io ne ho parlato con diversi ministri, avendone affrontati alcuni, basterebbe modificare quello che è stato fatto, come è legittimo che sia, per non partire da fermi. Ogni ministro ogni governatore, diciamo, ogni decisore pubblico che parte da zero e rifonda tutto e ha poco tempo per farlo perché i cicli della politica sono corti, vuol dire che già si deve mettere in testa di non riuscire a raggiungere l'obiettivo e quindi di ripartire da zero, quando sarebbe molto più facile modificare le politiche che si trovano, accompagnarle e partire in corsa, no? Mi viene in mente quel famoso film di Troisi che diceva ricomincio da 3. Perché devo ricominciare da zero se 3 cose nella vita le ho fatte buone? La stessa cosa vale per la programmazione. Se ci sono dei meccanismi fondamentali, si può cambiare il nome, come dire, fare delle attività di promozione e marketing diverse, si possono cambiare gli obiettivi perché modalità di valutazione e di monitoraggio propongono anche cose che non funzionano, ma dare continuità vuol dire dare continuità, corsa, dinamica alla crescita e ai processi locali. Interromperla è drammatico. Un altro elemento che metterei in evidenza è come se prendete i documenti di programmazione, qualsiasi documento di programmazione nazionale o europeo dei sistemi di governance italiani, sono documenti che variano fra le 500 e le 800 pagine. Se prendete lo stesso documento inglese, di un'amministrazione inglese britannica, voi trovate documenti di 30, 40, i più grandi sono sotto le 100 pagine, 80, 90 pagine. Lì vuol dire che ogni parola è scelta con accortezza, ma scegliere una parola, un keyword, vuol dire anche evitarne altre. In Italia si scrivono documenti enormi perché si deve fare tutto e anche il contrario di tutto, e quindi di fatto non sono strumenti di programmazione che fanno delle scelte e quindi è impossibile valutare degli impatti. Dobbiamo prendere atto che il sistema è questo e dobbiamo ragionare con questo sistema. Diciamo, non se ne esce, diciamo, non vi voglio rappresentare il quadro della Puglia piuttosto che della Toscana o del Ministero come situazioni di eccellenza o diverse dal Veneto. Anzi, ho presente in Veneto il dottor, parlavo prima con la dirigente, sia quelli della cultura ma anche al turismo, il dottor Marchioro, che è un fior di dirigente che fa ottime politiche, anzi se vi dovesse capitare, vedete che se invitate qui la Regione Veneto, il settore del turismo, troverete ottime risposte. Abbiamo creato una piccola rete di colleghi che fisiologicamente si sentono fra le regioni per uniformare le politiche, quindi piccoli movimenti ci sono. Viviamo in questo contesto. Per quanto riguarda cambiare i prezzi, io non sarei tanto d'accordo, non per un fatto di impostazione, ma perché credo poi alla fine che il flusso turistico lo fa il mercato e decidono se andare. Vengono in Italia per quei problemi di rendita di posizione. Lo stesso tipologia di ricettività probabilmente in Francia, in Spagna costa molto di meno e offre qualità molto maggiori, evidentemente i benefici del paesaggio, delle strutture architettoniche, del patrimonio culturale che trovano qui non lo trovano lì e quindi i turisti vengono anche qui. Qua lascerei che sia veramente il sistema nel suo complesso a governare le dinamiche di prezzo. Tanti temi affrontati. Montalcino è cambiata molto, diciamo tutta la zona del Senese e della Valdorcia è molto cambiata, ma perché i flussi turistici degli inglesi, in particolare in quell'area, sono flussi turistici che non vengono solo per le vacanze, ma vengono per acquisti immobiliari e quindi vengono per investimenti di lungo periodo. E quindi questo ha trasformato l'area, mantenendone le caratteristiche originali di vocazione all'agricoltura, mantenendo la unitarietà delle forme dei centri storici. Un altro libro molto bello è di Lynch, un americano che ragiona sulle città, ma ragiona come la città, tanto la città, e vale anche per le piccole dimensioni, è tanto più attrattiva in quanto c'è un'omogeneità di storia, di racconto, anche di cogliere l'identità della città, e poche ce l'hanno, per fortuna molte italiane hanno
questa possibilità rispetto ai contesti europei, e quindi su questo, diciamo, l'attrattività di quel territorio è un'attrattività che ha mantenuto flussi coerenti ancora, ha migliorato la qualità della vita e ha attratto investimenti di lungo periodo, perché acquistano le case, le abitazioni, ma ne mantengono la vocazione sia di coltivazioni agricole che di impianto, diciamo, delle strutture abitative. Grazie a voi, grazie a tutti. Questo presenza vediamo poi dalla prossima settimana, essendo a distanza, tutto procederà. Allora, in ogni caso abbiamo tenuto 10 minuti di intervallo, quindi dovete uscire all'aperto e ci vediamo per 10 minuti. Assolutamente. Sì, sì. Su questo computer, sì. Una chiave. È meglio. Scusate che metto un attimo in pausa la registrazione. Sì. Meglio PDF. Ci siamo. Allora, riprendiamo il nostro lavoro. Una serie di casi che riprendono un po' le tematiche che ci sono state presentate dal lavoro. Fondamentalmente abbiamo detto che il turismo da una parte può rappresentare il problema ma in particolar modo le esperienze che stanno andando avanti con il Covid dimostrano che effettivamente c'è una tendenza di ritorno verso alcuni luoghi abbandonati che fa sperare nel turismo come lega in qualche modo di tutto. Dire questo significa dire qualcosa che potrebbe essere effettivamente positivo, ma ovviamente tutti questi processi vanno opportunamente gestiti. Allora, nella prima parte di della seconda parte della mattinata abbiamo i primi due interventi che riguardano sostanzialmente il turismo nelle città, il turismo come elemento di pressione e in particolar modo la relazione di Francesco Stravò partirà dal caso di Venezia. Francesco Stravò è da pochissimo il nostro collega dell'Università di Venezia per la disciplina del restauro e attualmente sta concludendo la sua attività presso la Sovrintendenza Archeologica delle Arti del Paesaggio del Comune di Venezia Laguna e appunto tra la laurea in architettura presso questa università ha poi appunto un dottorato presso un restauro presso l'Università di Milano e al suo articolo, al suo curriculum presenta un'attività molto intensa appunto presso la sovrintendenza e appunto alcuni volumi che tornano. In particolar modo voglio sottolineare come l'architetto Provò si è occupato della città, dell'UNESCO, non solo dal punto di vista di quello che si vede,
ma anche dal punto di vista di quella che è la cultura, diciamo, immateriale, fra i suoi autori ci sono anche approfondimenti di in questa direzione. A questo punto do la parola e cerchiamo di stare con i tempi previsti in modo da non andare troppo oltre. Grazie. Grazie professoressa, grazie a tutti voi che siete venuti oggi. Prima di entrare sprombattuto sui temi che vediamo oggi, volevo condividere con voi una riflessione su questa città, su Venezia. È sempre molto complesso parlare di Venezia. Se noi chiedessimo ad un veneziano, piuttosto che a un turista, piuttosto che a un rappresentante di un ente, piuttosto che a un politico, cosa pensa di Venezia e che cosa si aspetta da Venezia, troveremo delle risposte profondamente diverse. Eppure la città è sempre la stessa. Mi è capitato di recente, in un bel convegno organizzato proprio dallo UAV, Senso del tempo e senso del luogo, che rifletteva proprio radicalmente il ruolo del turismo nelle città, e in particolar modo Venezia, è venuto spontaneo citare Ruskin. Sì, tutti voi lo conoscete, John Ruskin è un studioso poliedrico inglese alla fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, che ha costruito un'immagine di Venezia che poi si è tramandata negli anni. C'è da chiedersi se è ancora quella l'immagine di Venezia che il mondo va cercando. Quella è un'immagine di una Venezia pittoresca, di una Venezia degradata, di una Venezia scompaginata. Se noi andiamo a vedere le pratiche edilizie degli ultimi 30 anni, io ho studiato profondamente la legge speciale dell'84, contributi ai privati a fondo perduto. Si è visto come c'è, da un lato sì un tentativo di riportare ad uno stato igienico-sanitario i piani terra, di sostenere i privati nei restauri, però nel tempo c'è una costante ricerca di rinnovamento. Ed è spesso un rinnovamento che ha perso la grammatica, i modi dell'edilizia storica veneziana. È un rinnovamento altro. Lo dimostra un po' la sfrenata ricerca del lusso degli hotel, l'incremento vertiginoso degli interventi legati all'apertura di nuovi pubblici esercizi. È come se questo pittoresco fosse paradossalmente il principale motivo, no? Che attira i turisti da tante parti del mondo, ma che fosse al tempo stesso quasi un tema da superare. È meglio imbellettato, diceva Giacomo Boni all'inizio del Novecento. Quindi c'è da riflettere su questo. Prima ancora di entrare nell'ambito degli apparati di governance, di management, c'è da fare una riflessione culturale. Che cos'è Venezia oggi? Cosa rappresenta per i suoi diversi utenti? E badate bene, c'è sempre di più un crescente, si vede, si è visto anche nei giorni scorsi nel seminario di Europa Nostra fatto da Cini proprio avente per tema Venezia, c'è una forma di possesso esibito da parte di cittadini del mondo su questa città. Che Venezia sia una città del mondo, che sia un patrimonio dell'umanità, è fuori di dubbio. Non è solo un bollino UNESCO che c'è, evidentemente. Venezia vivrebbe benissimo anche senza il bollino UNESCO. Scusate se sono così tranchant, non è come in altri contesti in cui l'essere parte della lista del patrimonio dell'umanità eleva e contribuisce, arricchisce anche il valore di un luogo. Venezia è a prescindere. Ma dobbiamo chiederci come viene vista oggi, qual è la direzione che può assumere. Qualche tempo fa c'era un'idea di città, la ricordate l'idea della città bipolare, no? L'idea che aveva sviluppato Massimo Cacciari, ad esempio. È da troppo tempo che non si discute più su qual è il significato di Venezia
per Venezia stessa, per il Veneto e per il mondo. Quindi non è scontato, non è scontato, è un punto di discussione, una premessa culturale che ciascuno di noi credo non possa considerare scontata. Venendo un po' al tema di questo mio intervento, che sarà breve, di necessità, sappiamo che Venezia è sito UNESCO dal 1987. Nel 2007 è stata firmata una convenzione tra vari soggetti di vari enti che concorrono a formare il comitato di pilotaggio cosiddetto dentro al sito. Come funziona il sito? Ecco, UNESCO ha richiesto l'elaborazione di un piano di gestione che è stato fatto nel 2012, e questo piano di gestione, di cui immagino vi parlerà nei prossimi appuntamenti di questo corso anche delegato dell'ufficio UNESCO del Comune di Venezia. Ecco, questo piano di gestione indirizza, ma UNESCO non dà nessun tipo di sostegno economico. UNESCO sta là, quindi ci guarda, ci chiede delle cose, alcune sono state prodotte, altre no. Non è un caso che quest'anno Venezia abbia significativamente rischiato di finire nella lista dei siti in pericolo, a causa del fatto che dopo il periodo di pandemia sono ricomparse le navi, io credo almeno, poi ci sono anche altre componenti, ma credo che la punta dell'iceberg sia stata questa: le navi in bacino, le navi in transito, grandi navi in transito. Ecco, noi dobbiamo fare i conti con l'essere sito UNESCO, però dobbiamo anche renderci conto di una cosa, che non è che perché Venezia sia sito UNESCO questo può determinare la soluzione ai problemi. No, non è così. Soltanto può essere un aiuto, può essere un mezzo di confronto, può essere un modo per ritrovarsi e parlare. E tra i vari meriti che UNESCO ha è quello di costringere gli enti che fanno parte del sito a riunirsi intorno a un tavolo. In effetti, dal 2012 ad oggi si sono svolte molte riunioni con vari soggetti, tra cui organismi del Ministero della Cultura, i comuni della Gronda, la regione, il porto, l'aeroporto, eccetera. E cosa succede in quelle riunioni? In quelle riunioni si evidenziano delle macroemergenze, si dovrebbero discutere dei progetti, ma alla fine, guardate, quello che viene fuori da tutto, secondo me almeno, è che il problema principale è quello della governance. Ci sono moltissimi soggetti che hanno diverse competenze sulla città, che oggettivamente dicono la loro. Ecco, questa frammentazione del potere, pensate, no? Determina dei cortocircuiti terrificanti. E quindi di questo UNESCO si è accorto, e anche il soggetto referente del sito, il Comune di Venezia, sta andando in quella direzione. Forse che è meglio che la governance del sito sia, come dire, sia migliorabile se il soggetto referente del sito non è magari il Comune di Venezia, che evidentemente è portatore di alcuni interessi, ma una fondazione esterna, come per esempio avviene nel caso del sito delle Dolomiti. Io credo che questa potrebbe essere una via, ma potrebbe anche essere un flop. Certamente dentro il comitato di pilotaggio io ho partecipato come delegato della soprintendenza. Noi appunto non è che possiamo far succedere le cose, possiamo dare il nostro contributo, esprimere delle opinioni, ma ciò che deriva da tutta la politica UNESCO è una sorta di soft law, come si dice dell'ANAC per i lavori pubblici, cioè indicazioni, indirizzi. Il tavolo dell'UNESCO non è quello su cui i problemi possono essere risolti fattivamente, ma è quello che dovrebbe essere, almeno negli auspici, quelli in cui di questi problemi si parla. Effettivamente la legge 77 citata prima dal dottor Palumbo è uno strumento, ma quelli sono fondi dello Stato italiano. Con quei fondi le realtà sito UNESCO
possono presentare delle candidature per dei progetti. Noi come soprintendenza insieme al Comune di Venezia ne abbiamo presentati diversi, 2 sono stati finanziati e parliamo di finanziamenti che non superano mai i 50.000 euro, per cui ti consentono di fare delle ricerche, degli studi, degli approfondimenti, non ti consentono di fare interventi, lavori, se non in caso di piccole realtà delegati a alla segnaletica o alla valorizzazione. Ecco, queste ricerche hanno consentito da un lato di rimuovere, cancellare alcuni luoghi comuni su Venezia. Abbiamo messo insieme una serie di dati, li abbiamo pubblicati tutti in un volume nel 2014 che abbiamo chiamato Guarda caso Venezia fragile. Dopodiché ci siamo detti, benissimo, queste emergenze, queste crisi, queste criticità che ci sono e riguardano tantissimi ambiti della città e rapporto al turismo, che forme di mitigazione possono avere? E abbiamo presentato un'altra candidatura e siamo riusciti insieme al Comune di Venezia, in particolare nella figura dell'architetto Basili e anche coinvolgendo l'Università Politecnico di Milano, in particolare il professor Gasparoli, siamo riusciti a mettere insieme una serie di strumenti di mitigazione che si possono banalmente concretizzare con delle determinazioni comunali, non è che chiediamo la luna. Questi dati, questo know-how può essere messo a disposizione e può servire per entrare, per formulare, proporre delle forme di mitigazione degli effetti negativi del turismo. Oggi di necessità parliamo di una quota parte di questi, che riguardano in particolare il paesaggio. Che c'entra il turismo e il paesaggio? È venuto fuori nell'overtour di stamattina. C'entra e come? Perché l'overtourism, il turismo, provoca delle fortissime modificazioni urbane che spesso sono anche un po' sottovalutate, ma che si presentano come effetti di sistema, spesso di lungo periodo, che possono portare a delle trasformazioni anche radicali. Adesso andare avanti. Ecco, io credo che una foto del genere in Piazza San Marco alle 11 di mattina sia una rarità, eppure ci siamo trovati qui dentro in questa situazione. È evidente che questo è un polo estremo, nessuno si augura di arrivare a questo. D'altro canto è anche vero che gli effetti del turismo, l'overtourism, che giustamente il dottor Palumbo oggi ci ha proposto questa differenza, determina una serie di trasformazioni che possono essere materiali o immateriali. Quelle materiali sono un pochino più pericolose perché difficilmente trovano delle formule di contrasto. Quindi tra quelle materiali certamente, quantomeno oggi vi propongo queste, sono legate all'occupazione del suolo pubblico, ai mezzi pubblicitari, all'occupazione di impianti, ai cambi d'uso, alle pavimentazioni, all'illuminazione. Dopo vi è evidentemente anche una serie di trasformazioni immateriali che riguardano più che altro la percezione dei luoghi, la percezione degli odori, che riguardano ecco, il tipo di offerta commerciale o piuttosto la saturazione degli spazi. Tutto è fuso a Venezia. Allora questa ameba fa vedere in giallo, per esempio, le modificazioni più di tipo immateriale, in grigio quelle di tipo prevalentemente materiale, però vedete che tutto si fonde. Vi faccio un esempio, apro un nuovo bar. A quel punto il cambiamento fisico di quel fondo è limitato, perché cosa volete? Magari prima era un'altra attività, adesso un bar, ci può essere in aggiunta una fossa settica, forse un condotto di evacuazione fumi, ma alla fine cos'è che viene prodotto? Un plateatico magari, viene prodotto anche maggior moto ondoso, perché la fornitura di quell'esercizio richiede trasporti. Quindi tutto si collega e non è che basta controllare, cioè il moto ondoso si controlla paradossalmente anche attraverso anche il governo dell'apertura dei nuovi esercizi, paradossalmente.
Se parliamo di occupazione di suolo pubblico, la differenza tra l'era Covid e l'era precedente e successiva è forse ormai un tema molto a cui si è fatto molto riferimento, ma è un tema su cui bisogna riflettere. I plateatici di fatto sono una delle prime e più immediate modalità con cui l'overtourism esprime i suoi effetti. Abbiamo visto che durante il periodo, diciamo, dopo il primo lockdown, poi addirittura ci furono dei decreti legislativi che deregolamentavano completamente l'utilizzo del suolo pubblico a questi fini. Certo, vi era un fine diverso, quello del consentire di avere strumenti per una ripartenza, per una ripresa, ma fino al giorno prima con il Comune di Venezia si è lavorato a stretto giro proprio per governare questo fenomeno, perché in una città come questa, con una crescente domanda, l'offerta di plateatici è enorme. Allora, se tu, amministrazione comunale, ente di tutela, per quanto di tua competenza, non argini il fenomeno, il rischio è che poi si vada verso la deregulation che vediamo tutti oggi passando per le cale di Venezia. Ed è una situazione evidentemente priva di controllo, temporanea, ma dà l'idea di quale sia il rischio. Quali sono le forme di governance e gli strumenti con cui si è cercato di arginare questo problema? Intanto una serie di misure, di politiche tese a circoscrivere la possibilità di apertura di nuovi plateati a determinati ambiti. Si è fatto con una delibera comunale, questa ha individuato i flussi turistici di diverse intensità e ha assoggettato a quelli di minore intensità una maggiore possibilità di insediamento, a quelli di maggiore intensità invece maggiori limiti. A questo si è aggiunta un'attività comune tra comune e soprintendenza che ha riguardato l'articolo 52 del Codice dei beni culturali, che riguarda la possibilità di esercitare forme di controllo del commercio su suolo pubblico, ed è una materia tra l'altro che comprende anche la regione, oltre al comune e la soprintendenza. E quindi a partire dal 2005-2006 si sono cominciati a produrre degli specifici strumenti di pianificazione per aree che indicavano precisamente quali fossero i luoghi e i modi di questa localizzazione. Vedete, i numeri sono comunque molto importanti, per cui dentro questa grande materia non vi è soltanto il bar con il tavolino e le sedie, ma vi è anche tutto il tema del commercio su suolo pubblico, gli stalli, i cosiddetti banchetti, sono peraltro legati a dei canoni molto bassi, per cui c'è veramente una sperequazione fortissima dei banchetti con diciamo, l'interesse pubblico. Cioè un banchetto in Strada Nuova o in Piazza San Marco rende molto di più di quello che di fatto costa e soprattutto è completamente fuori mercato al fondo edilizio, in cui c'è un negozio di souvenir, i cui affitti poi sono legati al mercato privato, non sono compresi dentro, diciamo, canoni pubblici. A questo ci aggiunge poi un impoverimento significativo dell'offerta merceologica. Le chiamano chincaglierie, non c'è più come negli anni 60, 70, 80 un'offerta di artigianato locale prodotto qui tra Murano e altre zone, le maschere, i vetri. C'è una proliferazione di oggetti che sono magari prodotti nel sud-est asiatico, per dire. E questo è un tema. Dopodiché si aggiunge tutta la componentistica che riguarda come sto fuori. Allora, noi abbiamo insieme al Comune cercato di creare un catalogo degli arredi dicendo: caro utente, se tu hai diritto al plateatico, guarda che gli arredi li puoi scegliere in base a questi criteri. Se tu vuoi la sedia al di fuori di questo catalogo, te la devi far autorizzare.
Poi non è soltanto che tipo di sedie, che tipo di tavolo, è che adesso ci sono esigenze per cui i plateati dovrebbero stare aperti anche d'inverno. Quindi chiedono i riscaldatori. Poi capite che qui si pongono poi problematiche non solo visive ma anche di sicurezza. Oppure idee, no, perché chiaramente avere il plateatico racchiuso da una scatoletta ti protegge, puoi lavorare sempre con qualsiasi tempo. Allora, vedete che si tratta sempre di tenere insieme istanze di mercato con istanze di tutela. Tenere insieme questi due aspetti diventa fondamentale per trovare delle forme di equilibrio e che noi abbiamo cercato di trovare individuando per esempio dei banchi tipo che sono utilizzabili per gli stalli di commercio sul suolo pubblico da souvenir evidentemente, cercando di ridurre le dimensioni, di evitare che la merce sia appesa in tutti i quattro i lati in modo da formare una barriera visiva. Quindi si può tentare di praticare questa via, allo stesso tempo vengono applicati i pianini per diverse zone città, siamo già a un numero vicino ai 60, per cui tutte le zone città sono pianificate. Dobbiamo uscire dall'emergenza Covid per vedere bene gli effetti di questa politica, però questa è una via. Quindi la crisi viene data dalla domanda, che è significativa, i 5 milioni di turisti pongono una domanda di stalli all'aperto importante, e da un lato le esigenze di ricondurre tutto questo a degli impatti sul paesaggio dati, perché voi sapete che quando un campo, un fondamento occupato dai tavolini delle sedie, io non posso più percepirne la sua connotazione spaziale, architettonica e quant'altro. A queste misure si aggiungono altre misure che sono di natura regolamentare, pertanto per tutte le zone della città che non sono dotate di pianino, ecco che abbiamo delle distanze di sicurezza da alcuni elementi urbani. Un altro tema importante è quello dei cambi d'uso. Evidentemente, se noi guardiamo la serie di categorie di ricettivo che sono state dal 2014-15 elaborate dalla Regione Veneto, vedete che non abbiamo più solo gli alberghi, abbiamo case per vacanze, B&B e soprattutto queste locazioni turistiche. Locazioni turistiche sono la formula più easy, diciamo più facile, per mettere a reddito turistico qualsiasi immobile. Non occorrono particolari, tra una registrazione non occorrono particolari, diciamo, caratteristiche. Guardate il grafico in rosso, fa vedere come a partire dal 2015, mentre l'offerta delle strutture alberghiere, che è il segno nero, è andato avanti una crescita abbastanza lineare, guardate che picco che hanno avuto le strutture non alberghiere. Guarda caso, non solo B&B, Airbnb, ma tantissime strutture vengono offerte. Evidentemente questo cambia un pochino la natura del tessuto edilizio, perché non è più casa del veneziano, ma è casa che il veneziano dà a giapponesi, inglesi, francesi, cambogiani, eccetera. Quindi quel senso di appartenenza alla città, che tanto serve, come ha dimostrato molto bene Aldo Rossi nei suoi scritti, per preservare l'identità di un luogo, progressivamente viene meno. Sì, Venezia sta diventando una città del mondo, con tutti i rischi che questo comporta. Quindi qui ci possono essere evidentemente delle misure che possono essere intraprese. Attenzione però, chi lo può fare? Non il comune, non ha competenza il comune sul tema turistico, di offerta turistica. Lo può fare la regione, ma la regione applica delle norme che sono nazionali, per cui è tutto il sistema, diciamo, di categorizzazione ricettiva che forse va pensato. Non è pensabile che in Veneto Somma Campagna, piuttosto che Asolo, piuttosto che altri centri minori siano equiparati da un punto di vista di ricettività a Venezia o a Verona. È pensabile.
è pensabile. Sono città queste che devono assolutamente godere di una legislazione specifica, perché altrimenti si rischia di superare. Sarà banale, però il tema delle pavimentazioni legato al continuo andirivieni di flussi, e non solo flussi di gente che cammina, ma gente che trasporta cose, può essere alla lunga un problema. Masegni di trachite sappiamo che vengono dai colleugani, sappiamo che le cave sono sostanzialmente esaurite, quindi non ci trovano più i masegni ma solo le lastre, e questo quindi può diventare un problema. Quindi bisogna avere, se si intensifica il flusso, occorre allo stesso tempo intensificare anche le misure di manutenzione e restauro di questi elementi. Sul tema più generale, quindi del decoro degli spazi urbani, occorre certamente disciplinare gli interventi sui fronti edilizi. Adesso col bonus facciate questo diventa evidentemente un capitolo importante. Gestire gli interventi sulle manutenzioni e in generale gestire gli interventi sugli spazi urbani, soprattutto quando questi sono saturati da pubblici esercizi. Parlavamo prima dell'apertura del nuovo bar. Paradossalmente sembra un'operazione a zero impatto paesaggistico, però abbiamo già parlato dell'occupazione suolo pubblico, abbiamo già parlato del trasporto acqueo, poi c'è anche tutto un tema di dotazioni impiantistiche. I ristoranti o i bar non possono funzionare se non hanno una fossa settica, se non hanno una cappa di aspirazione di fumi, e questi elementi impiantistici poi da qualche parte devono essere fatti. Pena l'agibilità e il possibile funzionamento di questo fondo, e non è più un problema esclusivamente paesaggistico. Vedete, cioè alla fine ho preso un progetto a caso, di questi segni rossi di missili che vanno verso l'alto ce ne sono sempre di più. Allora, qual è la relazione sintattica? Più turismo, più bar, più tubi. Semplice. Ed è evidente che il tubo che porta su i fumi di evacuazione è un problema paesaggistico, è un tema di rilevanza paesaggistica, ma il problema è che non viene mai visto dall'inizio del processo, viene solo visto alla fine, quando il processo si è concluso. Un altro tema che è sottovalutato, anzi è usato come deterrente per la conversione di edifici da residenza a ricettivo, è quello delle fosse settiche. Recentemente nel regolamento edilizio del 2019 il Comune di Venezia ha inserito l'obbligo di realizzazione di fossa settica per abitazioni ad uso turistico per più di 3 mesi l'anno. Il risultato è che il rischio è che la città si riempia di fosse settiche. Ora, da un punto di vista igienico questa cosa è sacrosanta. Venezia non ha mai avuto un sistema fognario. Venezia ha sempre avuto dei sistemi di smaltimento delle acque nere, chiamati gatoli, che con l'andare vieni delle maree e con l'acqua salsa si disinfettavano. È stato introdotto l'obbligo di dotarsi di vasche IMU, comunque sistemi locali di igienizzazione delle acque per le attività produttive, hotel, ristoranti, con riferimento anche alla produzione di grassi. L'aver esteso l'obbligo della fossa settica anche per residenze che diventano ricettivo può generare un incremento significativo di scavi ai piani terra, con tutta una serie di problematiche di tutela non tanto paesaggistica quanto monumentale legate all'interferenza con le strutture di fondazione murarie. Mi avvio alla conclusione. Un altro tema che ha un impatto paesaggistico è quello delle insegne. I mezzi pubblicitari, chiaramente a Venezia, anche rispetto all'utilizzo che se ne fa dei piani terra, determina appunto spesso una sovrascrittura dei luoghi, e queste insegne quindi possono anche risultare incombenti, spesso sono dotate di illuminazione, ed è una cosa su cui noi cerchiamo di aggirare il fenomeno per non avere insomma, sulla storia dell'illuminazione urbana a Venezia si stanno riaffacciando certi studi. È evidente che c'è una luce diffusa lieve che spesso viene rotta da questi elementi. Se voi guardate dal punto di vista della pratica edilizia,
tutti i mezzi pubblicitari, cartelli, insegne, targhe, retrofanie, sono soggetti di attività libera. Dal punto di vista del DPR 31 sono tutti nell'allegato A, quindi A23 esenti dall'obbligo di procedura paesaggistica, tranne l'installazione di insegne a luminosità variabile. Nell'ambito privato questo tema il tema dell'illuminazione si è un pochino controllato. Questo è il caso del Gritti, che ha chiesto di avere un apparato di valorizzazione luminotecnica, ma anche qui non si può fare col fascio di luce che spara. Bisogna controllarlo, bisogna gestirlo, bisogna per esempio determinare l'intensità della luce, la qualità della luce. I risultati possono essere questi. Al contrario, quando non c'è un controllo, perché non c'è un vincolo, perché non c'è un interesse, soprattutto nel caso di pubblici esercizi gestiti come fonte di reddito e basta, perché sono di veneziani che poi vengono fatti gestire da altre persone, quindi neon, LED, con flussi di luce molto intensi. E questo non va bene. Quindi, per concludere, accanto a tutto questo c'è anche poi la saturazione dei luoghi. No? Venezia è una città che alla fine non è molto grande, pensate 6 km per 4, i flussi si incanalano quasi tutti entro determinati percorsi. Dalla stazione a Rialto, da Rialto a San Marco sono i prevalenti, poi ci sono anche quelli lungo San Polo e Santa Croce. E su questi percorsi si attestano poi il maggior numero di nuove aperture di negozi, di pubblici esercizi e quant'altro. Questo è un tema su cui riflettere. Può la pianificazione urbanistica fare qualcosa? Possono i tornelli? Possono le dissuasioni insomma, legate a dei cartelloni o legate all'intervento della polizia locale? Non è forse questo anche un modo per incanalare una visita di un turista a Venezia? Sono temi aperti, la cui evidentemente rilevanza paesaggistica e la cui relazione con la funzione della città sono comunque centrali. Resto a disposizione se c'è qualche domanda e vi ringrazio. Sembra che il promotore che abbiamo in qualche modo preparato all'inizio della mattinata sia stato portato avanti con grande efficacia sul caso di Venezia, alcune questioni relative in particolar modo agli spazi dell'esplorazione, no? E quindi al progetto e alla possibile gestione di questi spazi pubblici. In particolar modo torneremo la prossima settimana e poi anche l'anno successivo. Quindi sarà anche un tema delle considerazioni che vedremo. Quindi grazie per averci in qualche modo già introdotto e lo porteremo sicuramente avanti questo tema. Rimaniamo sull'ambito urbano e sull'ambito dell'UNESCO, quindi di realtà che sicuramente soffrono di più per l'overtourist, per diciamo un turismo che non ha il carattere di sostenibilità. E quindi chiamiamo appunto a portare la sua relazione il dottor Alessio Re, che è ricercatore del centro studi Silvia Sant'Agata, e in particolar modo per la sua competenza di esperto in politiche e progetti per la gestione del patrimonio culturale e ambientale, e in particolar modo il dottor Alessio Re è consulente per l'UNESCO in Italia e anche in altri contesti europei, quindi in particolar modo ha vissuto da vicino la costruzione di piani di gestione di interventi UNESCO e quindi allargherà il nostro panorama dalla città di Venezia ad altri siti di diversa dimensione, con diverse caratteristiche, ma comunque importanti dal punto di vista della protezione.
Grazie, a lei la parola. Grazie professoressa, buongiorno a tutti, grazie anche per l'opportunità di essere qui e di ascoltare, di imparare e l'introduzione che mi ha fatto. Magari completo un pochino, vado un po' veloce perché ho messo insieme un po' di casi, come mi è stato chiesto, di considerazioni, e cercherò quindi di rispettare i tempi. Allora, il tema... inizio a dire questo. Io ho apprezzato molto la relazione precedente e porto un'esperienza che da turista forse anche poco significativa, ma oltre alla componente fisica, da non veneziano, c'è una componente anche proprio di tipo ambientale, di comportamento, che Venezia, mi permetto di dire, non solo Venezia, ma qui insomma è molto evidente, mette a volte a disagio il visitatore, il turista, come io ero in questo caso. La traduco: io sono stato letteralmente aggredito per aver attraversato un Deor a inizio luglio, un Deor peraltro vuoto, per non essere passato a Piazza San Marco nella parte aperta, ma per essere passato in mezzo ai tavolini. Mi è capitato solo a Venezia questo, non è una lamentela, è una considerazione così a corredo della componente invece fisica della costruzione di questi spazi, che secondo me è importante, e peraltro appunto è stato anche spiacevole come episodio. Ma vabbè, io sono stato già presentato, io lavoro come segretario generale di una fondazione che si chiama Fondazione Sant'Agata per l'economia della cultura, quindi il taglio che ho voluto dare un po' a questo piccolo contributo oggi è un taglio che prova a mettere in evidenza una lettura anche economica dei fenomeni che si legano alle relazioni tra turismo, che peraltro è un settore economico, paesaggio e patrimonio culturale. Le immagini che vedete si riferiscono un po' al tipo, ma vado veloce, al tipo di lavoro che facciamo col gruppo della nostra fondazione, che sostanzialmente lavora su modelli di gestione del patrimonio culturale, ricerca sulla produzione e l'innovazione culturale, quindi quelle che si chiamano industrie culturali creative, e una terza area che è l'area da cui ho attinto per alcuni casi presentati oggi, che si occupa di attrattività territoriale e quindi di turismo. Turismo, paesaggio, patrimonio. Diceva il rettore in apertura, sottolineava la componente invisibile, è stata ripresa anche questa terminologia. Credo che sia molto appropriata per comprendere, per valutare questi aspetti, questi temi, questi fenomeni. Ho usato la parola valutare forse non a caso, mi è venuto istintivo, perché quello che non vediamo, o meglio, che è implicito in alcuni casi riconoscere, ma a volte è molto più difficile, è l'insieme di valori che connotano, caratterizzano quello che noi chiamiamo paesaggio. Questa è la parte difficile, e sicuramente i valori economici molto spesso sono difficili da decifrare, magari sono evidenti, come nel caso di Venezia, e delle speculazioni che una città come questa si porta dietro, ma ripeto, io non sono veneziano, non mi permetto di parlare di una realtà che conosco molto poco. Però ecco, la componente economica, i valori economici sono spesso difficili da comprendere, magari evidenti ma difficili da comprendere nelle loro dinamiche. Questo è uno delle decine di articoli tutt'oggi presenti sui giornali del problema, visto che uno dei temi era anche il problema dello spopolamento, dell'abbandono, e parliamo di Italia, parliamo del nord Italia, quindi parte diciamo più evoluta del paese. Paesi come questi che rischiano di morire sostanzialmente, quindi la necessità di trovare delle soluzioni anche un po' shock, anche un po' forti, per cercare di contrastare o invertire questo fenomeno. Vi cito questo come riferimento perché la mia lettura appunto è quella di cercare di portare l'attenzione anche sui valori economici. Io sono architetto peraltro di formazione, lavoro per una fondazione di economisti, ma sono architetto di formazione. Questo è un rapporto che forse qualcuno di voi conosce, ma è molto interessante. Lo fa Fondazione Simbola, è scaricabile online,
si chiama Io sono cultura. Una volta l'anno, è stato appena pubblicato quello del 2021, sostanzialmente fa una fotografia del valore economico della cultura in Italia. E vabbè, chi di voi è curioso, c'è anche una parte sul patrimonio culturale, chi di voi è curioso può andare a sfogliare, secondo me è estremamente interessante perché tenta di quantificare il valore economico della produzione culturale, del patrimonio culturale in Italia. E si parla anche di turismo. Palumbo citava l'effetto moltiplicatore. L'effetto moltiplicatore è pari circa, sono statistiche, ma insomma è pari circa a 1,8. Cosa vuol dire? Vuol dire che grazie al turismo ogni euro speso per l'esistenza di un attrattore culturale, che sia un patrimonio, una città storica, un festival, moltiplica l'investimento per 1,8. Perché lo moltiplica? Perché io per venire a Venezia devo prendere il treno, devo dormire in albergo, mi devo comprare un souvenir, altrimenti quando torno a casa le mie figlie protestano, mi fermo al bar, al ristorante, eccetera. Questo è il senso della misurazione economica. Dico questo perché mi sono accorto da architetto che la gran parte dei problemi, non tutti i problemi, ma la gran parte dei problemi poi avevano questa matrice di carattere economico. Airbnb è stato citato, evocato anche nell'intervento precedente, e se parliamo di temi economici dobbiamo imparare a capire cosa succede, quali sono le dinamiche. Airbnb è sicuramente una delle rivoluzioni nel settore del turismo, nell'area del turismo nell'epoca contemporanea, esattamente come lo è stato il trolley, l'invenzione del trolley, è stata una rivoluzione nella modalità di fruire i luoghi. Esattamente come lo è stato, parlando di epoche recenti, l'introduzione dei voli low cost a partire da Ryanair. Queste sono le cose che hanno cambiato le modalità di fruizione, la quantità di flussi, eccetera. Airbnb oggi, se andate a vedere, si propone, una logica ovviamente di prospettiva aziendale, ma si propone di capire come attrezzare, sono gli esempi mostrati anche stamattina di alcuni alberghi, come attrezzarsi rispetto allo smart working, che sta dimostrando di poter incidere sull'offerta turistica, sulla modalità di vivere le città turistiche. Perché se io posso lavorare in un posto bello, tendenzialmente magari ci penso e lo faccio. Peraltro queste sono dinamiche che già esistevano prima, adesso tutta la nostra vita è giustamente influenzata dall'emergenza, ma queste dinamiche esistevano già prima. Questo è un progetto molto interessante, fatto nel sud Italia, si chiamava, promosso da Airbnb, in un villaggio semi-abbandonato, Grottole, si chiamava The Italian Sabbatical, sostanzialmente come facciamo a far rivivere un paese che sta morendo. Ed era appunto un sabbatico, l'idea di portare persone da vari angoli del mondo a vivere per un certo periodo e a produrre creazioni artistiche ospitate nelle case abbandonate di Grottole. Da qui si è generata un'impresa sociale che è tuttora molto attiva, che si chiama Wonder Grottole e che promuove accoglienza, attività culturali e che tenta, e che ci sta riuscendo, quindi è un'esperienza positiva da studiare, di far rivivere un paese che aveva una traiettoria molto chiara, quella dell'abbandono. Non solo pandemia, i cambiamenti climatici influenzeranno tantissimo, tutte le previsioni ci dicono questo. Stiamo parlando di accoglienza, città di mare, ma se voi avete presente, molti di voi avranno presente le proiezioni dei disagi o dei disastri che la crescita del livello del mare causeranno sulle coste in tutto il mondo, con alcune aree dove questo sta già avvenendo in maniera irrecuperabile. Dobbiamo porci il problema di capire come le nostre città, i nostri luoghi, il nostro paesaggio, anche il sistema dell'accoglienza potrà essere influenzato da questi fenomeni. Peraltro ci sono statistiche interessanti, proiezioni interessanti. Alcuni paesi ovviamente soffriranno. Questa è un'immagine del disastro in Germania qualche mese fa, un paio di mesi fa. Altri paesi, le città americane stanno lavorando per alzare il livello del suolo, del pavimento, proprio per contrastare la crescita del mare.
Ci sono anche, per assurdo, ma non è assurdo in realtà, alcuni paesi dove le statistiche dimostrano che i flussi turistici andranno a beneficiare, o alcune aree geografiche che andranno a beneficiare del fatto che i turisti non potranno più andare in aree troppo rischiose. Peraltro noi facciamo tutti questi calcoli senza sapere una cosa che effettivamente non è prevedibile o non del tutto prevedibile, che è come si comporteranno i turisti a fronte delle novità. Non lo sappiamo, è veramente complessissimo riuscire ad avere questi elementi sotto controllo. E poi ci sono casi appunto da manuale di destinazione di overtourism, Machu Picchu, che stanno mantenendo quelle misure, quelle limitazioni adottate per la pandemia, le stanno mantenendo proprio perché si sono rivelate utili anche a gestire i flussi turistici esagerati che già erano presenti prima del 2020 e dell'inizio della crisi. Questi sono un po' per flash alcuni macrofenomeni che si possono intravedere molto facilmente. UNESCO, non mi fermo molto perché è stato citato, però l'effetto UNESCO che cos'è? Il marchio UNESCO è un marchio estremamente noto, popolare, almeno superficialmente noto, che vuol dire protezione, ma vuol dire anche visibilità, dovrebbe voler dire responsabilizzazione, ci sono buone pratiche, ci sono molti casi invece in cui questo c'è molto da lavorare, vuol dire inevitabilmente turismo. Oggi in Italia se non hai un bollino UNESCO, se non sei una città, un territorio con un bollino UNESCO, i tour operator ti considerano una destinazione di serie B, anche perché l'Italia è più facile essere UNESCO che non UNESCO oggi come oggi. Ci sono, se guardate la mappa italiana, mettendo dentro tutte le designazioni che l'UNESCO propone, veramente. È tema di competitività. Noi stiamo lavorando in questo momento per un comune veneto che si trova in un'area che già ha un sito patrimonio mondiale UNESCO, che ne ha avuto recentemente un altro territoriale, quello del Collina del Prosecco, e dall'altro lato sta venendo fuori una candidatura a riserva della biosfera UNESCO. Cosa vuol dire? E loro ci stanno chiedendo, ma vogliamo essere anche noi UNESCO legittimamente? Perché è un discorso di posizionamento, di competitività. Poi è chiaro che non basta volerlo, bisogna anche avere dei requisiti sul piano tecnico. Però cos'è l'UNESCO? Io vi faccio vedere alcune immagini un po' veloci, anche un po' provocatorie. Il marchio vi ho detto è conosciuto, ma che uso se ne fa di questo marchio? C'è una letteratura piuttosto interessante e quantitativamente importante sul marchio dell'UNESCO. L'UNESCO tra l'altro appunto attrattore turistico, viene utilizzato dai tour operator anche con queste modalità. Questo è l'Hotel World Heritage Site. Il bollino UNESCO, patrimonio mondiale, messo sui biglietti da visita, sulla promozione. Insomma, ho citato un po' di casi che ho visto direttamente, che mi hanno incuriosito nel corso degli anni. Inevitabilmente c'è l'incrocio tra questa sovraesposizione di visibilità in alcuni casi e il tema dell'overtourism. Ma appunto l'overtourism è qualcosa che il turismo è qualcosa che evolve anche rapidamente perché è determinato da moltissimi fattori. Dal 2019 dibattiti sull'overtourism, 2020 città deserte, ovviamente per la pandemia, crollo delle presenze in tutto il mondo, ovviamente erano tutti chiusi in casa, questo è. Ma cosa è successo dopo? Cosa sta succedendo? Le dinamiche sono un po' queste, le dinamiche che questa crisi o meglio, questa nuova consapevolezza super stressata dalla crisi, ma già presente prima per via degli altri fenomeni che non si sono risolti, cambiamenti climatici in primis su tutti, sta spingendo verso alcune scelte che sono non tanto più pensare alla quantità ma alla qualità, quindi all'offerta che punti sulla qualità e non sulla quantità, la diversificazione dei prodotti culturali, il coinvolgimento degli abitanti, dei cittadini e in particolare lo stimolo alla domanda interna di turismo, delle offerte culturali e turistiche molto mirate e quindi la comprensione dei mercati. Columbo lo diceva stamattina, noi stiamo mappando i mercati, la domanda.
L'investimento su innovazione nei servizi turistici e accessibilità, rendere i luoghi accessibili possibilmente a tutti, inclusivi. Questi sono i trend e poi ci sono tantissimi esempi recenti che ci fanno un po' intuire quali sono gli spazi di lavoro. Iniziative ad esempio su rendere chiaro, certificare la sicurezza delle destinazioni. È chiaro che tutto questo è stato spinto dal Covid, quindi l'attenzione è lì, ma la vediamo anche noi tutti i giorni adesso che ci possiamo muovere di nuovo. Quanta attenzione c'è al tema della sicurezza? Il Piemonte, ad esempio, stimola la domanda interna. Durante l'emergenza, già l'anno scorso, è stato fatto dalla regione un voucher vacanze. Sostanzialmente la regione ti pagava una notte, se tu prenotavi per un weekend 3 notti, una ti viene pagata dalla regione, o 2 notti se ti fermi una settimana. Che cos'è? È una misura economica per stimolare la domanda interna di turismo. Il programma World Heritage Sustainable Tourism Program, anche questo è già stato citato, esiste già da molti anni, da quasi 10 anni, sono una serie di linee guida, è un toolkit in 10 passaggi, linee guida rivolte ai, diciamo, gestori, responsabili dei vari siti patrimonio mondiale per far sì che l'offerta e i servizi turistici possano essere all'altezza di quello che un sito eccezionale, in quanto riconosciuto patrimonio mondiale, promette di offrire al visitatore. Detto questo, che ci siano delle best practice assolute in questo senso non è così vero, ecco, siamo abbastanza lontani, ma esistono degli strumenti che si pongono esattamente quegli obiettivi che a noi oggi sono probabilmente più evidenti per via appunto dello stress a cui siamo sottoposti. Iniziative dell'UNESCO anche riguardano ad esempio la dotazione dei luoghi, patrimonio mondiale in particolare, di centri di interpretazione, centri di visita, cioè noi visitiamo un luogo, ma cosa capiamo? E soprattutto in alcuni casi comprendere i significati che stanno in un determinato luogo a valenza culturale non è così immediato. Quindi anche questo è una modalità per in qualche modo favorire un incontro tra domanda e offerta di turismo più appropriato. E poi il tema degli itinerari che si sta sviluppando chiaramente già da tempo in moltissime località. In alcune regioni l'offerta è veramente esplosa, in altre si sta sviluppando molto. Questo è chiaramente un'immagine. Io vengo da Torino, non l'ho detto precedentemente, questa è un'immagine di luoghi a miei vicini, il Monferrato. Esperienze, ce ne sono moltissime, non tutte sistematizzabili, ma insomma affrontare dei temi così ampi bisogna, secondo me, guardare a dei progetti molto concreti e provare a capire e provare a trarne delle lezioni. Questo è un festival fatto in un paesino che si chiama Ameno, in provincia di Novara, vicino alla Lago Maggiore, più vicino al Lago d'Orta in realtà. È un festival, l'idea di rivitalizzare questo paese e la sua attrattività attraverso un festival di arte contemporanea fortemente partecipato dai cittadini, cioè invitano degli artisti stranieri anche abbastanza noti, ma il festival è realizzato a metà tra gli artisti stranieri e gli artisti locali, per cui è molto divertente. Molte persone sono diventati artisti quasi per caso, perché spinti a diventarlo. Questa cosa attira molte persone, non soltanto durante il festival, ma durante l'anno. Questo è un caso che viene dal Messico, da Chihuahua. A me è sempre piaciuto tanto da quando l'ho conosciuto. Una fontana dismessa, abbandonata in un'area della città, come ne abbiamo tante noi anche nelle nostre città, presa in gestione da una associazione che di fatto l'ha trasformata e l'ha fatta diventare in una piccola spa all'aperto, in mezzo a un parco, per cui è utilizzata come
come Spa, ed è diventato un motivo attrattivo di quest'area, oltre che un motivo di socializzazione, ma anche di sostenibile dal punto di vista economico. L'utilizzo di luoghi con modalità insolite da quelle tradizionali, e quindi anche i micro interventi, spesso sono i micro interventi che riescono a fare la differenza poi nell'apprezzamento e nell'attrattività dei luoghi, come le biblioteche portate in spiaggia. Il tema dell'abbandono degli spazi, dei negozi in molte città si lega anche alla chiusura delle librerie. Quante librerie stanno scomparendo in molte città, non soltanto in Italia. Il tema di come, e questo è un impoverimento appunto chiaramente anche sul piano culturale. Vado un po' veloce, questa esperienza qui di nuovo deriva dall'Alta Langa, viene dall'Alta Langa in Piemonte, promossa da un'associazione che si chiama Banca del Fare, e sostanzialmente organizza dei workshop, degli atelier di ricostruzione di borgate abbandonate, le Alpi e gli Appennini, sappiamo benissimo quante migliaia, anche nel nord Italia, per non parlare del sud, di piccoli paesi totalmente abbandonati ci sono, per cui lì bisogna veramente inventarsi le modalità per ricostruire, ma non soltanto ricostruire la dimensione fisica, ma la dimensione proprio civica, sociale. Un caso molto interessante che vi invito a guardare, lo scopo del mio intervento oggi era quello di darvi un po' dei riferimenti se volete curiosare, è la città di Ostana in Piemonte, una cittadina che 20 anni fa aveva 5 abitanti e adesso è diventato invece un luogo estremamente attrattivo e anche un simbolo della possibile rinascita dei piccoli paesi. Una cosa che ha funzionato molto bene anche qui in Piemonte è questa iniziativa delle Big Bench, che nasce come piccolo progetto artistico, ma anche di coinvolgimento degli artigiani locali. E sostanzialmente sono delle panchine enormi, le avrete anche viste, posti in luoghi panoramici. Sembra incredibile, ma sono diventate motivo di turismo. Io conosco, tentavo a crederci, ma conosco persone che vanno a visitare i luoghi dove c'è una panchina fatta così. Ed è diventato quindi, da un'esperienza un po' sperimentale, è diventato un progetto artistico, ma soprattutto un progetto anche di sviluppo comunitario. E mi era stato chiesto di fare dei riferimenti, queste in particolare tra l'altro sono nell'area UNESCO delle Langhe del Monferrato, mi era stato chiesto di fare dei riferimenti al tema UNESCO, piani di gestione. Ho notato nella tabella mostrata stamattina che effettivamente il piano di gestione della città di Genova è stato aggiornato. Questo, avendolo fatto noi, posso testimoniarlo l'anno scorso. Turismo, paesaggio in una città come Genova, cosa vuol dire? Difficilissimo trovare delle soluzioni, ma quello che stiamo provando a fare noi è sostanzialmente il mettere a terra uno strumento così, insomma, tendenzialmente, insomma, leggero, orientativo, come un piano di gestione, cercando di dargli una dimensione molto concreta, attraverso uno strumento attuativo che si chiamerà Rolli Lab. Rolli sono i palazzi dei Rolli, il motivo per cui Genova è patrimonio mondiale, che di fatto è assomiglia molto a un acceleratore di idee, di impresa, dove ovviamente il tema impresa nel settore dei servizi turistici è centrale. Quindi la domanda di fondo è come rendere il riconoscimento UNESCO utile allo sviluppo, a un certo modello di sviluppo della città. La soluzione che abbiamo trovato in questo caso è stata questa, è un esperimento, vediamo se può funzionare, ma è un esperimento molto concreto. E il caso di Genova è secondo me molto interessante, perché credo sia l'unico caso, perlomeno in Italia, in cui la gestione del sito UNESCO, e quindi chi fa il piano di gestione, chi promuove le azioni, eccetera, è stata affidata, concordo anche sul dubbio
è il comune l'ente giusto per gestire un sito UNESCO di una città come Venezia, di una città come Genova. Prima, nel caso di Genova, l'ente gestore era la Fondazione Palazzo Ducale. A noi, che accompagnavamo il percorso del piano di gestione, era stato proposto di trasferirla al comune. Io ho grandissimi dubbi a riguardo, però poi abbiamo trovato una soluzione che in questo momento è molto efficace e a qualcuno non piacerà, a qualcuno bisognerà spiegarla, ma è il settore sviluppo economico del comune che gestisce oggi il sito Patrimonio Mondiale di Genova. Cioè la logica è: se il patrimonio deve essere un driver di sviluppo, questo è quello che ci dicono tutti gli indirizzi internazionali, UNESCO in primis, diamolo in gestione a chi si occupa di sviluppo. Adesso la sto semplificando molto, però la logica è questa, vediamo, insomma, il quadro è molto promettente. Il come integrare attrattori, questa è la palazzina di caccia di Stupinigi con tutti gli annessi storici, di cascine storiche. Se l'idea è quella di utilizzare, dare una prospettiva di crescita territoriale, di sviluppo, mettendo al centro la presenza di patrimonio storico e culturale, in una logica economica questo vuol dire investimenti. Investimenti vuol dire cercare un equilibrio tra quello che è manutenzione, conservazione e quello che è invece logica di costruzione di servizi e innovazione. E non c'è contraddizione. Se non conserviamo un bene come la palazzina di caccia di Stupinigi, ovviamente non ce ne facciamo niente, non abbiamo nessuna possibilità di costruire opportunità di sviluppo, quindi non c'è contraddizione. Anzi, io penso che dove si vede una contraddizione di investimento di risorse tra la conservazione e lo sviluppo, è lì che poi si rischia, anzi, è lì che certamente si fallisce, perché le risorse non sono mai abbastanza. Le risorse economiche non sono mai abbastanza. Per cui separare politiche o progetti di conservazione da quelli di innovazione e di sviluppo, secondo me, è un po' la radice del problema di molti luoghi che oggi vivono problemi di overtourism o di controproblemi di abbandono. Lasciare le logiche economiche totalmente avulse da chi si occupa di cultura e di patrimonio è, secondo me, un errore fondamentale. E un'altra borgata, questi sono progetti nostri, li sto citando perché sono progetti su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato nel recente passato, quindi a me piace parlare soprattutto delle cose che appunto conosco da vicino. Una delle abbazie più antiche del Piemonte è l'abbazia di Staffarda, semi abbandonata da oltre 20 anni per tanti motivi, e anche qui il percorso di ricostruzione di un'attrattività territoriale che passa sia attraverso l'offerta di un percorso di visita, pensando ai visitatori e ai turisti, ma passa anche attraverso la ricostruzione delle relazioni a livello locale, cioè le relazioni di chi gestisce questo posto con tutti i comuni che gli stanno intorno. Deve avere un piano, un programma. Nel nostro piano strategico abbiamo pensato di ricominciare a ricostruire le relazioni a livello locale, perché se il comune di Saluzzo, che sta a 10 km, mi organizza 60 gite all'anno su questo luogo inizia a rivivere. Diverso è pensare una logica: restauriamo tutto, lo rendiamo di nuovo tutto quanto bello e pronto per essere messo nelle guide turistiche dei posti più belli del Piemonte. Ok, non ci saranno mai risorse sufficienti per fare questo. Quindi l'approccio, secondo me, in casi, soprattutto in luoghi minori, meno conosciuti, un po' fuori dai circuiti consolidati, non può che essere graduale. Non lo vedo fattibile, non lo vedrei fattibile in altro modo. Vi cito anche delle altre esperienze su cui abbiamo lavorato a livello internazionale. Queste sono le Seychelles. La curiosità, questo è del 2017, quindi 5 anni fa. Qui sono stati coinvolti, Seychelles ovviamente è uno dei luoghi che vive di turismo, fa turismo balneare, molto interessante come in virtù di quelle proiezioni che davano un'esplosione del flusso di visitatori da qui al 2030, 2015 al 2030, località come queste, già molto attrezzate, molto popolari e famose,
stavano pensando di attrezzarsi anche per il cosiddetto turismo culturale, o meglio, per avere una motivazione culturale alla visita. Le Seychelles hanno 2 siti UNESCO, ma nessuno di questi è un sito culturale. E allora, proprio con quella logica di motivazione che veniva citata stamattina, ci serve un sito UNESCO per poter essere attrattivi anche a un target interessato al patrimonio culturale. Perché l'ho citato? Perché l'UNESCO o gli altri sistemi di certificazione o insomma di labeling sono elementi di competitività, sono ricercati come elementi di competitività rispetto anche alle dinamiche che evolvono nel mercato turistico. Oggi la domanda è fortemente motivata da un tipo di offerta, diciamo, green o sostenibile o di esperienza sostenibile. La scorsa settimana ero in una discussione simile a questa in cui venivano presentati un label che si chiama Flacon Vert in Francia, fiocco verde, che viene sostanzialmente utilizzato da quelle stazioni sciistiche che stanno tentando di reindirizzare la propria offerta anche verso quei turisti che cercano invece qualche cosa appunto di più sostenibile, un'esperienza più green, più sostenibile. Interessante come le stazioni sciistiche, che normalmente sono tra le destinazioni ritenute meno sostenibili, stanno cercando anche di intraprendere questo percorso. Questi sono altri progetti che l'Azerbaigian, ad esempio, anni fa ci hanno coinvolto su un progetto di totale riorganizzazione dell'offerta turistica a livello nazionale, puntando sull'artigianato, sulle loro produzioni locali. Il turismo in Azerbaigian significa soltanto Baku, cioè la capitale. La logica era, però noi abbiamo un intero paese che vogliamo in qualche modo promuovere e proporre. Il ruolo delle tradizioni locali, delle peculiarità locali è stato un po' alla base di una strategia complessiva di promozione turistica del paese. In questo momento stiamo lavorando in Turchia, Smirne, città nota, famosa, popolare, turistica, dove il tema è quello di riattivare dal punto di vista turistico l'Agorà, in questo caso, comunque siti archeologici, attraverso però un forte coinvolgimento della comunità locale. Quindi l'azione non è semplicemente facciamo un percorso di visita, mettiamo dei cartelli, ma l'azione è animiamo. Di nuovo, la logica è quella di passare attraverso una crescita della consapevolezza locale per il valore del proprio patrimonio. Quando dico valore intendo dire valore culturale, ma anche, in alcuni casi soprattutto, perché è più semplice come argomento di interesse verso il cittadino medio, valore economico. Stessa logica ci deriva da delle domande di collaborazione su progetti. In questo caso abbiamo un progetto che sono 2 progetti che stiamo seguendo in Pakistan, finanziati dall'UNESCO, finanziati dalla Banca Mondiale. Qual è la logica? La logica è sempre quella. Crediamo che l'unica chance per avere una buona manutenzione, per dare un futuro alle nostre risorse culturali, sia quelle di metterle realmente a parte della vita sociale delle nostre comunità. Lo stanno facendo in Italia molti musei che guardano sempre di più a modi di intercettare i bisogni delle comunità locali, ancora prima dei visitatori. I visitatori verranno se poi c'è un'offerta culturale all'altezza, e chi lo dice? Lo dice soprattutto chi ci vive in quei luoghi. È una dinamica culturale, ma una dinamica anche economica, perché se io riesco a farmi visitare, io museo riesco ad essere aperto, farmi visitare più volte dagli abitanti della mia città, ogni volta che uno entra paga il biglietto, però ovviamente serve un lavoro in questo senso. E tutto questo viene fuori anche attraverso un tema che è molto
importante, che è quello della misurazione degli impatti. Cioè ogni investimento, se la logica è quella di investire, ogni investimento deve essere compreso nei suoi risultati, e sempre di più le organizzazioni culturali, cioè chi gestisce un sito, chi gestisce un museo, chi gestisce un'associazione, sempre più oggi finalmente anche in Italia, richiede di essere in grado di misurare l'impatto della propria azione. La grande domanda di, diciamo, sostegno, consulenze che viene rivolta in questi ultimi anni alla nostra fondazione è per piani strategici, studi di impatto economico, business plan, da parte di organizzazioni culturali, che sia il museo statale, molto importante e molto grande, o che sia la piccola associazione di quartiere, perché diventa un elemento di credibilità. Tutti quelli che lavorano sul patrimonio sanno benissimo che hanno bisogno di integrare le risorse che vengono dal mercato con altri tipi di risorse. E quindi bisogna avere, come dire, un'estrema credibilità, perché la competitività è altissima e bisogna essere in grado di far vedere che i soldi che si chiedono in giro, gli investimenti che si chiedono in giro, sono ben spesi, sono stati ben spesi, perché io così posso venirti a chiedere nuove sponsorizzazioni, nuovi supporti, nuovi aiuti. Vado veloce perché tengo un po' di... Sì, no, chiudo. Infatti ho saltato 2 o 3 slide e me ne sono reso conto. Chiudo. Questo lo cito perché è una cosa secondo me interessante. Già 3 anni fa, prima di tutte queste difficoltà, un'azienda canadese ci chiede di aiutarli a sviluppare, che si chiama I Am a Good Traveler, una startup, ci chiede di aiutarli a sviluppare una matrice di valutazione per i livelli di sostenibilità delle destinazioni turistiche in tutto il mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ho detto un po' prima. Oggi la domanda è fortemente motivata dalla sostenibilità, ma bisogna essere in grado di dimostrarla, di rendere evidenti quali sono i parametri di sostenibilità che le destinazioni turistiche e le strutture di accoglienza sono in grado di offrire. Moltissimi territori si stanno posizionando o riposizionando, vi ho fatto l'esempio di Flaconvert prima, ma anche un altro caso da manuale è la Val Poschiavo nella Svizzera italiana, che si sta promuovendo, quella del trenino rosso, patrimonio mondiale, che si sta promuovendo e proponendo come la prima valle in Europa 100% totalmente biologica. Quindi questo è quello che sta succedendo e questo sta influenzando tantissimo il mercato, anche rispetto, questo è l'ultimissimo progetto che cito ed è l'ultimissimo che abbiamo seguito, consegnato 3 giorni fa, una sorta di piano operativo per il sistema delle residenze Sabaude in Piemonte, qualcosa di comparabile con le ville venete come sistema territoriale o le ville medice guardando in Toscana. Una delle azioni che abbiamo concordato e proposto si chiama Outdoor Citizen Science, cioè cercare un connubio tra l'esperienza di visita culturale ma anche la possibilità di utilizzare questa esperienza come elemento di raccolta dati ambientali. Molte di queste residenze hanno dei parchi insomma fenomenali, delle aree verdi, quindi il visitatore viene spinto a raccogliere dati che vengono utilizzati poi per il monitoraggio, lo stato di cura ad esempio delle piante, e nel fare questo c'è una componente educativa molto forte, perché se io visitatore mi viene chiesto di guardare quella cosa, di raccogliere quella cosa, mi chiedo anche ma perché devo farlo? Quindi l'idea di mettere a sintesi la motivazione, diciamo, di sostenibilità, in questo caso green, all'esperienza di visita è uno dei modi, tanti, ma uno dei modi che si stanno affermando in molti contesti, di dare insomma, di rinnovare le motivazioni alla visita e quindi l'attrattività dei luoghi. Scusatemi se sono stato un po' lungo, vi ho citato tanti esempi, ma l'idea era appunto quella di offrire un po' di spunti derivanti in buona parte del nostro lavoro. Grazie mille. Già dato gli esempi che ha riportato sono utilissimi perché dovendo poi procedere con un lavoro di specificazione
relazione avere dei riferimenti su cui appunto raffermano di essere particolarmente importanti. Andiamo avanti sperando che appunto di stare entro le 13:30 dalla cominciare la cultura dedicata, ma nel pomeriggio possiamo essere più contenuti tutto il giorno in cui organizziamo il prossimo intervento è di Alberto Mattoni, un giovanissimo ricercatore presso l'Università della Sapienza e con lui, poi il professore Bernetti, entriamo ancora di più sul tema appunto dei borghi abbandonati e tentativi da Alberto ci parlerà di due esempi, uno sembra che sia stato un po' un fallimento, e l'altro invece più riuscito, cercando di mettere in evidenza quali possono essere i fattori di successo e di successo nel profumo politiche che vanno. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Sì. Ma infatti volevo dire che innanzitutto ringrazio per questa occasione di confronto, molto interessanti gli interventi che mi hanno preceduto. Io farò un intervento abbastanza diverso, appunto entrerò più nello specifico di un territorio e appunto, come diceva la professoressa prima di me, parlerò in realtà di quello che fondamentalmente è il racconto di un fallimento. Proprio per la questione dei tempi mi focalizzerò su uno solo di questi casi, anche perché su questo caso più che sull'altro si intravede anche una volontà di pianificazione poi fallita in qualche modo, però è anche un caso particolarmente interessante perché su questo territorio precipitano molte delle questioni che sono state tirate in ballo questa mattina in questa giornata, soprattutto appunto quando mi rifaccio all'intervento del professor Palumbo si parlava di coinvolgimento delle popolazioni locali rispetto a un tema dello sviluppo turistico e soprattutto quando si parlava di borghi, aree interne, così come sono definite dalla strategia nazionale, quella diciamo, ideata da Fabrizio Barca del 2014, per provare anche a decostruire però una concezione che c'è rispetto a una possibilità di sviluppo turistico di questi territori, proprio perché ci sono una serie di criticità di questi territori che vanno necessariamente prese in considerazione quando vengono immaginati come il luogo verso cui proiettare un nuovo sviluppo turistico e anche il coinvolgimento delle popolazioni locali. Paradossalmente, in dei territori che sono in via di spopolamento, un fenomeno che ormai va avanti da più di un secolo, e in cui la stessa comunità locale non è così facile da identificare nel momento in cui ci sono una serie di modalità di abitare questi territori, molto spesso anche temporanee, quindi definire che cos'è questa comunità è particolarmente complesso e merita una riflessione che appunto vorrei condividere con voi e che secondo me questo caso racconta in maniera abbastanza esplicita. È il caso di Castelluccio di Norcia. Ora provo a darvi molto velocemente, a situare questa ricerca, come ci sono arrivato e come sono arrivato a questo territorio. È un territorio molto diverso da quello in cui ci troviamo oggi, però allo stesso modo appunto è un caso paradigmatico e secondo me interessante. Sono entrato in contatto con questo territorio lavorando per Emilio Di Treveri, che è questo progetto, questa inchiesta pubblica nata all'indomani delle scosse sismiche del terremoto 2016-2017, che come sapete ha investito un territorio molto ingente del centro Italia. Qui vedete una mappa che raffigura i 140 comuni colpiti, sono 4 le regioni colpite e nello specifico poi ho lavorato su un territorio che è quello umbro, cioè quello più chiaro che vedete nella mappa. Cosa prendo dal lavoro? Appunto era un lavoro collettivo, una serie di ricercatori che hanno lavorato per un anno sul campo, facendo interviste, provando a indagare quali erano le ricadute sul territorio e sulla popolazione della gestione del post-sisma. Prendo da quella ricerca, oltre all'osservazione sul campo, un assunto fondamentale che rende appunto questo caso paradigmatico e interessante, ovvero quello che il terremoto, oltre ad essere un disastro naturale, è un acceleratore di fenomeni già in corso. Quindi in qualche modo quello che vediamo su questo territorio può rappresentare quello che è il futuro possibile in realtà di molto del territorio interno del paese. Durante il mio lavoro di campo, l'interesse è stato catturato da quello che potremmo definire un casus belli. Non so se avete già, vi ricordate, avete sentito se in qualche modo vi è arrivato questo, il conflitto che si è generato rispetto a un progetto di delocalizzazione di alcune attività ristorative a Castelluccio di Norcia.
il cosiddetto deltaplano di Castelluccio. Non so appunto se avete familiarità con la piana di Castelluccio, ma poi entrerò un po' più nello specifico del territorio. Fondamentalmente è molto interessante perché è un progetto di delocalizzazione appunto di alcune attività ristorative. All'inizio in realtà prevedeva anche altre attività, era un progetto anche più ingente, prevedeva un lavoro su più piani, poi diciamo dalla serie di critiche che si sono sollevate da parte di associazioni ambientaliste, così come da altri livelli di pianificazione, si è arrivati a una riduzione di questo progetto, ma fondamentalmente si sono scontrate poi attorno a questo progetto delle diverse modalità di visione del territorio. Sì. Ok. Così meglio? Okay. Allora, come dicevo appunto è il conflitto attorno a questo progetto che mi è interessato, proprio perché è stato un conflitto molto aspro tra diverse parti, ci sono diversi livelli di pianificazione su Castelluccio, già diciamo da prima del sisma questo, perché siamo appunto in un'area interna, per cui c'era già una strategia pilota della strategia nazionale delle aree interne, è un'area in cui c'è un parco, il parco dei Monti Sibillini, che avrà anche un ruolo in questa vicenda, e ovviamente appunto siamo in una zona particolarmente delicata, siamo al confine tra diverse regioni. Con il sisma ovviamente a questa stratificazione si aggiunge anche quella che è la pianificazione della protezione civile, che è parte attiva in questo progetto. All'inizio c'era anche una sponsorizzazione Nestlé che poi è scomparsa durante diciamo, il momento di critica. E appunto c'è stato questo conflitto rispetto a chi voleva questo progetto, a chi lo vedeva comunque, anche se è un progetto invasivo in qualche modo fatto in deroga rispetto a delle norme di tutela del paesaggio, però era comunque una modalità di garantire una fruizione turistica di quel territorio, e quello che interessava a me è che all'inizio anche gli abitanti stessi di Castelluccio, pur non avendo visto ancora una risposta rispetto a quelle che erano le case fondamentalmente, quindi la loro modalità di abitare quel territorio, all'inizio hanno difeso a spada tratta questo progetto, addirittura si è arrivati a una raccolta firme per proporre l'uscita dal parco dei Monti Sibillini, al quale poi qui ci sarebbe da aprire tutto un altro tema che non abbiamo tempo di fare, su qual è il ruolo appunto del parco, che dovrebbe, secondo le critiche che gli si imputavano, anche tener conto in questi che sono fondamentalmente dei paesaggi produttivi, anche di una capacità trasformativa dell'uomo abitante di quello spazio. Invece veniva accusato di avere una visione appunto attenta esclusivamente a una fruizione turistica. Diciamo, sintetizzando il più possibile, a me interessava questo paradosso per cui sembrava talmente diciamo, accettata e ormai connaturata quest'idea che si potesse vivere esclusivamente di turismo, che poi il turismo stesso riusciva a prendere quasi paradossalmente il posto dell'abitare stesso, e quindi rispetto alle case si poteva accettare anche un unico progetto, che era quello che nei fatti poi, come si vedrà, ha garantito esclusivamente una fruizione turistico-giornaliera di questo territorio. Appunto, devo necessariamente andare veloce su questo, appunto i toni erano un po' questi: ambientalisti da tastiera, proposte di DASPO, diciamo un conflitto molto acceso. A me quello che interessava, e mi interessa anche riportarlo poi in questa sede, dove appunto il tema è l'intreccio poi tra turismo e paesaggio. Io ho provato all'interno della mia ricerca a tenere insieme questi diversi aspetti e a capire come si intrecciassero, proprio perché una lettura di questi paesaggi, io sono sicurissimo e convinto che riesca sia da una parte a farci capire quali sono le evoluzioni che hanno portato oggi a quella determinata modalità sia di paesaggio sia di abitare che è sottesa a quel paesaggio, ma ci permette anche di capire alcune storture che rischia la promozione turistica di incentivare e di portare poi all'estremo. Qui appunto riporto una delle citazioni di Henri Desplanques, che è un geografo che è stato molto importante in questo lavoro, che fondamentalmente parla di paesaggio come un palinsesto da cui si possono tirar fuori diverse letture possibili. È un complesso appunto di storia e natura, ma poi è un po' quell'idea di paesaggio che è stata poi ripresa dalla Convenzione europea, quindi appunto quell'idea di un paesaggio che non è esclusivamente una quinta pittorica, ma è diciamo molto di più, è molto più complesso, e proprio per questo e come tale va studiato. Qui appunto per questioni di tempo vado molto veloce, ma avevo provato, non si vede molto bene, però avevo provato a riportare parte di questa lettura. Qui ci ritroviamo, non so perché non si leggono le curve di livello, comunque qui doveva servire a riportarvi anche il dato dell'altimetria di questo territorio, che è particolarmente rilevante. Ci troviamo in uno dei più grandi altipiani carsico-alluvionali d'Europa, e Castelluccio stesso è a 1400 metri sul livello del mare, e non so appunto se conoscete la zona, ma le più alte cime dei Monti Sibillini si affacciano su questa piana, il Monte Vettore fra tutti.
La storia di Castelluccio, proprio perché appunto è un continuo sovrapporsi di livelli tra storia e natura, è la storia dell'uomo pastore. Questi sono luoghi che da sempre hanno vissuto in realtà di scambi tra la città e il borgo, e questo tra l'altro dovrebbe essere ripreso in considerazione anche oggi, quando molto spesso si parla di urbanizzazione planetaria, di un rapporto diretto tra città e campagna. Riconoscere e riprendere molti di questi flussi che in realtà storicamente ci sono sempre stati. C'è una definizione che mi interessava molto, che diceva come i flussi della transumanza in realtà per secoli sono riusciti a disegnare delle geografie del territorio molto più persuasive rispetto ai limiti amministrativi che poi sono arrivati con l'Unità d'Italia. E questo appunto è uno di questi casi, così come bisogna tener conto che questa, che era l'economia fondamentale di questo territorio, è andata improvvisamente scomparendo in maniera molto rapida e lasciando quindi, diciamo, un vuoto che in qualche modo poi è stato colmato. Sempre in questa lettura, diciamo, dei diversi livelli, un po' tagliato, diciamo, anche la modalità di fruizione di questo territorio, le modalità di queste economie definiscono quel paesaggio così come lo conosciamo ancora oggi e così come lo vediamo. Nel caso specifico di Castelluccio si tratta dell'uso civico, fondamentalmente. Questi erano territori in cui la gestione delle attività agro-silvopastorali era collettiva, quindi sono i territori dell'open field, del campo aperto, cioè c'era una gestione collettiva tra campi e pascoli per la transumanza. E questo appunto è, diciamo, è necessario conoscerlo per poter comprendere questo territorio che ci troviamo davanti oggi, anche perché lo stesso uso civico è qualcosa che è stato presente per molti secoli in questo territorio e che improvvisamente è andato poi scomparendo. Uno degli aspetti molto interessanti che invece è necessario prendere in considerazione nel momento in cui si prova a capire qual è l'intreccio tra questo paesaggio e la fruizione turistica di esso, e capire che però appunto ci troviamo in un contesto montano, e la modalità con cui noi ci approcciamo alle montagne è in realtà storicamente connotata ed è una modalità ed è un immaginario molto recente. Su questo mi rifaccio totalmente al lavoro di Antonio De Rossi sulla costruzione delle Alpi. In realtà si faceva riferimento prima al borgo di Ostana, il professor De Rossi è una delle parti attive, diciamo, in questo recupero, e appunto c'è un peso specifico dato alla conoscenza storica. Lui ci racconta come la montagna, appunto, così come la conosciamo, è connotata storicamente perché è un periodo di riscoperta della montagna, che è quello che va dai primi viaggi del Grand Tour alle guide turistiche, che fondamentalmente riguarda le Alpi svizzere e che però ha connotato sia l'immaginario sia una trasformazione poi fisica delle montagne italiane, che sono state pian piano riscoperte anche con la nascita del CAI, così come del Touring Club italiano, che sono tutti appunto tra fine 800 e inizio 900. C'è un approccio rispetto a queste montagne, una trasformazione che poi vedremo, ma c'è appunto anche ancora un'idea molto spesso non, diciamo, che tralascia alcuni dei connotati specifici di un territorio, proprio perché è plasmata da un'idea di montagna che è totalmente culturale, che ci siamo formati, che abbiamo formato altrove fondamentalmente. Per quanto riguarda l'Appennino, qui appunto ogni parentesi meriterebbe una serie di approfondimenti sconfinati, perché per l'Appennino rispetto alle Alpi ovviamente c'è una commissione di questo immaginario con quella che è una natura più selvaggia, se vogliamo, almeno molto spesso si fa riferimento all'Appennino come montagna selvaggia, anche come luogo del sacro e dell'altrove, direbbe Lidia De Candia. Nello specifico questa montagna è quella della Grotta della Sibilla, non so se appunto anche questo avete presente, è un mito di una Sibilla demoniaca che ha provocato in realtà le prime curiosità e quindi i primi tentativi anche di ascensione su queste montagne. Però, come vi dicevo, appunto, quello che poi è un modello che è quello del CAI, che è di fruizione più alpina, più classica di turismo, è arrivato anche a Castelluccio di Norcia. Questa è una foto di una delle prime salite, la prima di cui si ha traccia è del 1876, se non sbaglio, e nel giro di poco tempo però questo provoca una trasformazione all'interno diciamo, di questo territorio. Arriverà anche la prima pista sciistica, che è quella di Forca Canapine, e in generale, diciamo, quello che era un borgo di pastori inizia una sua lenta trasformazione. Molti di questi, per esempio, iniziano a ripensarsi come guide turistiche, iniziano, diciamo, a ripensare parte delle loro vite rispetto a questi nuovi flussi che per la prima volta si affacciano sulla piana. Qui faccio solamente una carrellata per spiegarvi meglio cosa intendevo con ricadute fisiche di un immaginario alpino di montagna. Su tutto l'Appennino si trovano tantissimi di questi esempi, una serie di, diciamo, sia di case, potete vedere in uno stile, diciamo, non peculiare rispetto al territorio, ma anche una serie di impianti sciistici, lì dove la neve già da molto tempo ancora, cioè non c'è più, che appunto presuppongono un'idea necessariamente alpina di montagna e hanno provocato una trasformazione
che si può dire per l'Appennino essere meno ingente che altre parti, che però comunque lascia i suoi segni. E tra l'altro è anche abbastanza, diciamo, ancora non è sconfitta come immaginario, se sono di questi giorni in realtà delle lotte che si stanno facendo per evitare un nuovo impianto scistico al Termillo, dove tra l'altro da anni non nevica come prevederebbe questo impianto. Questo è un altro esempio di una fruizione appunto della montagna che diviene una montagna da consumare, fondamentalmente, quindi una montagna di cui si deve facilitare a tutti i costi l'accesso. Questa è la salita sul Monte della Sibilla, che appunto ha a tutti gli effetti una ferita fondamentalmente. E per provare a completare poi quello che è il quadro della fruizione turistica di questo territorio, i due elementi poi fondamentali sono l'arrivo del deltaplano, cioè diciamo degli sport di parapendio che vengono svolti sulla piana. Più o meno attorno agli anni 70 viene individuata la piana di Castelluccio come luogo privilegiato in cui svolgere questo sport, e questo provoca una serie di flussi, soprattutto stranieri in realtà, che iniziano però a individuare nella piana un luogo di interesse. E però quello per cui immagino voi tutti conosciate Castelluccio di Norcia è la cosiddetta fiorita, ovvero questo fenomeno che avviene generalmente tra giugno e luglio di fioritura dei campi coltivati a lenticchie e una serie di altre piante, più le piante ospiti, che in questo specifico, diciamo, ambiente riescono a sopravvivere proprio per le condizioni climatiche particolarmente rigide. Diciamo, a me interessa molto di questo fenomeno, è appunto rispetto all'allevamento, sicuramente storicamente era un fenomeno residuale quello della coltivazione di questi campi, e solo recentemente che pian piano, diciamo, lo spettacolo della fiorita ha acquistato il senso e il valore che li connotiamo tutti quanti oggi, motivo per cui è fondamentalmente il principale motivo per cui conosciamo Castelluccio di Norcia oggi. Qui vi riporto solamente uno dei tantissimi portali di fruizione turistica e sviluppo turistico che si trovano su Castelluccio. Riprendo da questo sito, ma se ne potrebbero trovare tantissimi altri. Il paese viene definito come il palcoscenico della fiorita, che è un tema appunto che ritornerà e che per me è particolarmente interessante. Sì, quanto ancora? 10 minuti. Allora vado veramente velocissimo, appunto. Ho provato a ricostruirvi una trasformazione e una semplificazione che però porta a questo, a Castelluccio che viene raccontato come il Tibet d'Italia, il luogo appunto, uno dei luoghi più alti e più interessanti, ma soprattutto appunto una specie di paradiso terrestre connotato soprattutto appunto come palcoscenico della fiorita. In questo contesto che ha visto una rapida trasformazione, appunto, se negli anni 80 gli alberghi erano solo 2, alle date del terremoto, cioè il 24 agosto 2016 e poi le scosse di ottobre che colpiranno Castelluccio, le strutture ristorative sono in realtà 31, ricettive in generale in realtà. Questo tra l'altro deve fare particolare effetto se paragonate a quelli che sono i 111 abitanti stabili, secondo un criterio residenziale, perché poi nello specifico d'inverno non si contavano più di un paio di decine di abitanti a Castelluccio. Quindi diciamo, su questo contesto arriva un terremoto particolarmente forte. Il 60% degli edifici cade giù e non è più agibile, e in questo contesto appunto, come vi dicevo, una serie di quelle semplificazioni hanno conformato le politiche con cui si è lavorato su Castelluccio. Perché? Perché a più di 5 anni quello di cui vi parlavo prima, cioè il progetto di deltaplano e di delocalizzazione di attività ristorative, è fondamentalmente l'unico progetto che è stato messo in campo a Castelluccio. Sono arrivate solamente 8 SAE, che sono le soluzioni abitative di emergenza. Paradossalmente alcune di queste sono anche vuote, perché come vi dicevo rispondono a un criterio di residenzialità molto stringente che lascia fuori invece una serie, come vedremo, di altre modalità di abitare che pure invece avevano un ruolo fondamentale in un territorio come questo. Appunto a me interessa più che la critica del deltaplano poi capire che cosa è rimasto fuori da questo progetto. È difficilissimo spiegare in così poco tempo, però questo poi è uno dei casi più interessanti su cui poi mi sono focalizzato, che è quello di Zona Cesarina, ovvero che è un container che è stato autofinanziato da quella che appunto è la comunità che è rimasta fuori da questa progettazione, che è la comunità di abitanti di seconde case, e che a mio parere è l'unica comunità che è riuscita a mettere in campo quello che era un vero e proprio spazio pubblico, cioè l'unico spazio pubblico che si riesce a trovare oggi a Castelluccio, quello che si riusciva a trovare, perché poi appunto a seguito di un ulteriore conflitto è stato smantellato anche questo container. Loro avevano fatto una serie di richieste, avevano richiesto uno spazio aggregativo nel deltaplano e non è stata data risposta a questa richiesta. Avevano fatto richiesta di dei parcheggi per poter continuare a presidiare il territorio, ma non è stata data risposta. Si sono automuniti di questa zona cesarina, che appunto, come vi dicevo, è stato un luogo sia di ritrovo per loro, ma anche di incontro tra la comunità abitante e i flussi turistici che in qualche modo hanno continuato ad esserci.
E anche questo però, diciamo, loro sono stati anche molto attivi della critica rispetto a un borgo che invece vedevano prendere una direzione di un borgo pensato esclusivamente su misura del turista, e non hanno però trovato spazio rispetto alle loro richieste, tant'è che il container ad oggi è stato rimosso. Su questo, e per questo dicevo, ritornano molte delle cose che sono state dette anche oggi. A questa criticità si è sovrapposta quella che era l'estate della riscoperta diciamo, di ciò che era fuori dalla città, la riscoperta di borghi, ovvero l'accelerazione della pandemia. Qui vi riporto solo alcuni dei tanti titoli che si sono diffusi, diciamo, in quel momento. Molti li ricorderete, ma anche le stesse dichiarazioni dell'architetto Boeri, che parlava di una necessità di dispersione dell'urbano, cioè i borghi e le aree interne italiane sono state improvvisamente viste come quei luoghi verso cui deputare una possibile fuga dalla città, e cioè dei luoghi che per la loro appunto dispersione, per un livello di densità diverso e per una qualità della vita poi fondamentalmente che nel nostro immaginario potevano e possono sicuramente in qualche modo dare, sono stati appunto visti come il luogo verso quale deputare una possibile fuga dalla città. Questo ovviamente a Castelluccio ha avuto delle conseguenze disastrose in qualche modo. Perché? Perché l'unica modalità di fruizione, come vi dicevo, è esclusivamente giornaliera. Il deltaplano riesce a fornire esclusivamente questo tipo di diciamo, approccio alla piana. Non esiste più fondamentalmente una comunità di Castelluccio che riesca a presidiare quel territorio. C'è anche qui un piano di attuazione che deve riportare, però appunto i tempi sono lunghissimi, e quella comunità che stava provando a presidiare il territorio in realtà continua a essere eliminata, a non trovare degli spazi. E una delle criticità fondamentali dei luoghi in via di spopolamento è che sono comunque legati a una parabola discendente. Parliamo di persone che hanno un legame affettivo perché sono nate in quel territorio, perché i loro genitori sono nati là. Aumentare di 5-10 anni il momento in cui potrebbero riavere una casa in quel territorio spesso può voler dire una ricostruzione di traiettorie di vita da tutt'altra parte. Su appunto invece, come vi dicevo, su Castelluccio e sulla piana nell'estate del 2020 sono arrivati, tra l'altro non ho detto, i flussi di fruizione sulla piana di Castelluccio non hanno visto una loro diminuzione, a parte un'interruzione durante il terremoto. Anzi, questi flussi sono aumentati. I dati del 2018 parlano di 10.000 afflussi al giorno, potete immaginare appunto su un'unica piana, tra l'altro con un ecosistema delicatissimo, per cui una serie di comportamenti tipo l'attraversamento a piedi rischia di vanificare una serie di sforzi di quello che è, e dovremmo ricordarci essere un paesaggio produttivo. Ha visto appunto una serie di scempi. Questo sono uno dei parcheggi che erano stati fatti, parcheggi però anche qui esclusivamente per i turisti, mentre la richiesta di area camper e parcheggio per abitanti delle seconde case non ha trovato una risposta. E quindi fondamentalmente appunto è il racconto di un paradosso ed è quello che vi volevo riportare. Questa è un'altra delle immagini di alcuni dei servizi accessori, anche qui solamente per i ristoratori del deltaplano, che però hanno portato gli abitanti delle seconde case a parlare di una baracchizzazione definitiva del paese, perché appunto questo rischia di mettere in secondo piano anche la volontà di una ricostruzione vera e propria. Ed è un tema che appunto si gioca tantissimo rispetto alla fruizione di questo paesaggio, che nel momento in cui non è più il paesaggio produttivo che era un tempo, necessita però una riflessione su chi può e chi si prende carico di abitare questo territorio oggi e di prendersene cura in qualche modo. A me appunto interessa il lavoro di questa, la protesta anche di questa componente di abitanti di seconde case, che possiamo individuare come una forma temporanea di abitare. Sicuramente è un tema molto scivoloso quello degli abitanti delle seconde case, però rientrano appunto in una delle tante modalità di abitare temporaneo di cui poi mi sto occupando all'interno di questa ricerca. Molto della loro battaglia si sta giocando su questo paesaggio, proprio perché c'è una continua promozione della regione che in qualche modo prova a nascondere quello che è il paese e le rovine, e continua a premere invece sulla fruizione della piana e sulla fruizione turistica di questo territorio. E quindi a una serie di eventi come il passaggio del Giro d'Italia o la banda dei carabinieri, così come ve l'ho riportata, corrispondono una serie di azioni degli abitanti che provano invece a rimettere i riflettori sulle loro rovine, su quello che è il paese, sul rischio che è appunto l'idea che lo sviluppo delle aree interne possa essere legato solamente a uno sviluppo turistico, a una monocultura turistica, rischia appunto di portare a una serie di ricadute di cui non possiamo poi riuscire realmente a comprendere gli effetti, anche perché un ecosistema così delicato, di cui non so se sono riuscito poi a riportarvi la complessità, non può neanche pensare realmente di continuare a mantenersi togliendo totalmente la componente abitativa da esso, che invece ha da sempre avuto un ruolo fondamentale.
Questo è un altro dei lavori di questa comunità temporanea. Questo, non so se avete visto, è la campagna che ha fatto la Notella con i principali paesaggi e le bellezze d'Italia, e c'è stato un tentativo di hackeraggio da parte di uno di questi abitanti che ha sovrapposto le rovine di Castelluccio sulla Fiori delle Lenticchie, proprio per provare a riportare questo tema della componente abitativa e di un paesaggio che rimane appunto dimenticato rispetto, cioè di un paese che rimane dimenticato rispetto a un paesaggio che è appunto esclusivamente quinta pittorica. Io provo veramente a chiudere, perché appunto mi rendo conto che ci sarebbe bisogno di molto più tempo per entrare appunto poi nel merito di quello che adesso è il focus della mia ricerca, cioè capire quali sono queste modalità di abitare temporaneo e come si possono comunque legare a delle modalità di presidio del territorio. Sicuramente quello che vi ho portato è un caso limite che appunto evidenzia quei rischi della narrazione di cui vi parlavo. Penso che sia comunque fondamentale per chiunque si occupi di pianificazione e tutela del paesaggio, soprattutto appunto per come ci si sta rivolgendo ad oggi a questo territorio, a questi territori che appunto sì, sono dei luoghi di possibilità, sono dei luoghi di potenzialità, ma sono anche dei luoghi del margine che vedono una serie di problematicità che ad oggi ancora non risultano risolte, anche se c'è una strategia che però col tempo si è indebolita e che ci sta lavorando. Non bisogna dimenticare queste complessità proprio perché non si succeda come a Castelluccio, ovvero che ha una marginalità reale, si sovrappongano poi ulteriori rischi e ulteriori marginalità, e io appunto mi sento di concludere solamente con questo, diciamo, con questo ulteriore appunto, cioè che un progetto di sviluppo turistico che si definisca sostenibile in aree che sono fragili e affette da spopolamento non può prescindere da delle misure che tengano conto, in qualche modo incentivino delle forme di abitare anche temporanee, che però a vario titolo riescano a mettere in campo forme di cura e di presidio di questo territorio stesso. Cioè questa è una componente che non può essere messa in secondo piano se realmente vogliamo guardare a questi territori come dei luoghi in cui lo sviluppo turistico può essere un reale volano di sviluppo. Grazie per la relazione, e ora diamo la parola al professor Lamenti, professore ordinario di composizione storica presso la nostra università, che in particolar modo in questi anni ha lavorato moltissimo sul recupero dell'amministrazione dei comunali, e mi sembra che ulteriormente questo tema stia tornando nei suoi interessi e possano entrare nell'interesse dei nostri professionisti, anche perché siamo in un momento in cui da parte dei propri comunitari ci sono una serie di possibilità nell'intervento di finanziamento di interventi in questi giorni. Scusaci Pierluigi per essere retrocolato, ma abbiamo cominciato per problemi di pandemia in ritardo, però prendi il tempo. Grazie, sentite. Io farò rigorosamente i tempi. Ringrazio innanzitutto la professoressa Matilda Reo e devo dire anche i suoi collaboratori, che sono molto bravi, per questo invito gratitissimo. E poi ringrazio l'architetto Massimiliano Valle che ha collaborato alla predisposizione di questo intervento. Ecco, dal programma di questo corso ho verificato che oltre all'ambito tematico 1 il mio contributo può fare riferimento anche all'ambito tematico 2, paesaggi rurali e turismo. È un contributo sul tema il titolo è Borghi e paesaggi rurali in Calabria per il turismo slow, ed è frutto di una ricerca nata nel 2009 nell'Università IUA di Venezia su architettura e paesaggi rurali, che ne ha promosso la conoscenza e la conservazione e la valorizzazione, assumendo l'architettura nelle sue diverse componenti. Innanzitutto nella sua dimensione interscalare, dalla scala architettonica nella sua materialità costruttiva alla scala del luogo del paesaggio fino alla scala insegnativa, ha immesso cioè l'architettura in una visione di contesto, assumendo i beni culturali come una risorsa insieme con i settori che con essa possono interagire, quali appunto il paesaggio, ma anche la cultura, il turismo, la produzione agraria, l'alimentazione.
La ricerca ha carattere multidisciplinare, questo contributo per la parte sul marketing territoriale è stato predisposto con mio fratello Roberto, che è professore di management all'Università degli Studi di Padova. È una ricerca che coinvolge la didattica attraverso tesi di laurea e laboratori didattici integrati condotti prima che io andassi in pensione nel 1° ottobre 2020 con i professori Paolo Faccio di restauro e Anna Saita di tecnica delle costruzioni, ed è una ricerca che si attua attraverso esperienze in territori specifici, prima in Veneto, poi in Friuli e in Calabria. In Veneto è stato indagato il territorio della Venezia orientale, in Friuli il territorio denominato Stella Boschi Laguna, che è un territorio d'acque caratterizzato da gradi elevati di naturalità e di storicità, per la presenza di un sistema insediativo costituito da una rete di borghi e architetture rurali, dalle ville di campagna e casoni naturali, per questo territorio IUAB ha contribuito ad attivare con 12 comuni interessati una strategia di sviluppo locale nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Friuli Venezia Giulia, attivando un percorso che ha coinvolto aziende agricole, qualità, agriturismi, associazioni locali, un partenariato pubblico-privato. Ecco, la promozione di un turismo rurale slow, prima finalità della strategia, ora in corso di attuazione, avviene attraverso la costruzione di un circuito di fruizione turistica integrata che coinvolge ambiti di interesse naturalistico e storico, aziende agricole, strutture ricettive e di ristorante. In Calabria, infine, è stato indagato il territorio del Remettino Savuto, di cui parlerò nell'intervento. Rispetto all'orientamento prevalentemente urbanocentrico della cultura urbanistica e architettonica italiana, affrontare il tema dell'architettura rurale ha significato avviare un ambito di ricerca relativamente nuovo, in parte ancora da esplorare, un ambito che sta uscendo solo ora dalla marginalità per assumere un rilievo strategico, come emerge dall'interesse che sta suscitando non solo nel mondo scientifico nazionale e internazionale, ma anche nelle comunità regionali e locali. Vi è infatti una nuova attenzione per i territori rurali a cui hanno dato un contributo significativo le politiche comunitarie attraverso un ventaglio di azioni, tra cui i programmi di sviluppo rurale, favorendo così la rinascita di una cultura rurale. L'Italia, come altri paesi del Mediterraneo, è connotata da un'elevata storicità, frutto di una densa stratificazione formatasi nel corso dei secoli. Complessità e varietà ne caratterizzano il territorio, riflettendosi nei paesaggi che lo compongono, ogni volta diversi nell'intreccio tra natura e storia. Nella seconda metà del secolo scorso si è innescato però un cambiamento con il formarsi di vaste conurbazioni nella commissione tra residenza, industria e terziario, a cui si sono aggiunte le strade dei centri commerciali, quelli che Marco G chiama i non luoghi, che producono macerie e non rovine. Questi processi, azzerando il tradizionale rapporto tra città e campagna, lungo i grandi assi di comunicazione e nelle periferie periurbane, stanno provocando una sorta di mutazione genetica del sistema insediativo storico del nostro paese, che rischia di intaccarne un carattere identitario. E questo riguarda soprattutto le città, che sono un po', come dire, la grande forza di questo paese, le 100 città. Ecco, nonostante queste trasformazioni, l'intreccio tra natura e storia si è preservato in molti territori rurali presenti lungo la penisola. Differenziati per carattere e grado di naturalità e storicità, essi hanno conservato la propria identità, intesa come coscienza dei luoghi, per citare l'ultimo scritto di Giacomo Becattini, che io non so chi sia, ma che è una citazione di mio fratello. Tu conosci? No, poi l'ho letto. Ecco, in Calabria i processi di urbanizzazione hanno interessato le maggiori città in pianura e collina e gli insediamenti lungo il mare, mentre il resto del territorio, prevalentemente montuoso, è caratterizzato da reti di borghi.
Nel 2016 la ricerca si sposta qui, la ricerca IUA, nel territorio del Reventino Savuto, un anfiteatro naturale. Qui vedete una foto presa da Martirano Lombardo, che si affaccia sul Mar Tirreno, costituito dall'intorno del fiume Savuto e dalle pendici del Monte Reventino, attraversato dall'autostrada della ferrovia e quindi facilmente accessibile. Attraverso contratti di ricerca con i singoli comuni vengono analizzate le architetture significative interne ai borghi e in alcuni casi i borghi stessi e il loro contesto per proporne il recupero. Ecco, i risultati di questo lavoro sono stati presentati in numerose iniziative, innanzitutto a Confetti, con la comunità locale, a Cleto, e tra il 27 aprile e il 3 maggio 2019 nel ciclo di mostre e seminari IUA in tour nei borghi della Calabria, che ci sono svolte a Grimandi, a Martirano Lombardo, a Scigliano, a Confetti e a Savuto. Tra i borghi analizzati vediamo alcuni esempi significativi. Innanzitutto il borgo di Martirano, distrutto dal terremoto del 1905 e poi ricostruito sugli antichi sedili. È un borgo di rilevante interesse storico-ecclesiale e architettonico per la presenza di numerosi palazzi e dei resti del castello. Martirano è l'unico di questi borghi che ha avuto uno sviluppo turistico grazie a una buona dotazione di servizi, alla presenza di ristoranti di qualità e a una dotazione di alloggi in affitto che richiamano turisti, soprattutto stranieri, nell'aspetto turistico. Un esempio mirabile di rapporto organico tra natura e storia è il borgo semi-abbandonato di Cleto, posto su un rilievo roccioso, plasmato in funzione degli insediamenti, intagliando i percorsi, incastrando nella roccia gli edifici, locali ipogei, frantoni e così via, edificando le murature con il pietrame da esso ricavato. L'insediamento è un agglomerato di case diverse l'una dall'altra per forma e articolazione interna, chiamate in dialetto locale destre, formatesi anticamente a partire da una cellula base, un vano murario quadrangolare. Questi sono tutti disegni tratti dai lavori degli studenti, naturalmente abbiamo fatto vedere i progetti per brevità. Questo vano murario quadrangolare che si ripete in pianta in altezza. La caratteristica di questi vani è che non sono mai ad angolo retto, perché queste insule si conformano all'andamento della roccia. L'altro borgo del comune di Cleto è Savuto, anch'esso semi-abbandonato, che si sviluppa in forma lineare su un rilievo roccioso, il che ha influenzato la composizione interna per insule. Quelle esterne sono a strapiombo sul pendio. Nell'ambito della strategia di recupero dei borghi sono state messe a punto 2 azioni progettuali significative per il borgo di Savuto. Questa è una tesi di laurea, di cui la prima è il restauro della facciata, delle facciate della via principale, basato su un attento rilievo. Quando abbiamo impostato questo lavoro, lo faccio, era appena uscito quella disposizione ministeriale che finanzia il restauro delle facciate. La seconda è l'individuazione, partendo da 3 edifici campione, delle invarianti formali, cioè degli elementi costitutivi dell'architettura del borgo, come ad esempio il rapporto tra cornice del tetto e muri della facciata. Queste architetture di altissima qualità architettonica sono però di estrema povertà linguistica e quindi basta che tu sul tetto di un edificio col bonus lì, quelle diavolerie che vanno per la maggiore adesso, gli metti sotto l'isolamento, gli alzi il rapporto tra cornice e muro e il povero tetto ha il cappello che invece di essere nella posizione giusta si tira su e l'architettura del borgo va a farsi fondere alla calabrese. Il borgo di Conflenti Superiore, un altro borgo, paese di mio papà, quale io sono sceso in Calabria, costruito su un pendio roccioso. Si mostra la facciata del borgo, si mostra il fiume sottostante lungo il quale correva la via di accesso al borgo, anticamente. Tra fiume e borgo una serie di orti digradanti a terrazzo, ora ricoperti da una fitta boscaglia. L'insediamento, oggi semi-abbandonato, è un insieme di case poste su più livelli, incastrate l'una nell'altra.
Una delle sue peculiarità costruttive è il rivestimento delle murature in pietra civata, costituite da scaglie di pietra verde proveniente dal monte Revelino. Qui, in questo borgo, sono nate associazioni di giovani impegnate nella riscoperta delle tradizioni locali, come gli antichi strumenti musicali, e persistono, anche se sono in via di estinzione, antichi mestieri come il cestaio, il signor Pescio, per il quale, come io, abbiamo fatto il progetto di restauro della casa. E nel borgo vi sono locali attrezzati con gli antichi strumenti artigianali, come quelli del bottaio. Per lo studio dei borghi è stato individuato un metodo di lavoro utilizzabile in casi analoghi, gli schizzi del sottoscritto, basato sulla conoscenza del borgo per coglierne l'identità e sulla messa a punto di proposte per la sua riqualificazione. Questo è un campo di sperimentazione che io ritengo innovativo, in quanto gli studi finora prodotti hanno fatto riferimento quasi esclusivamente ai centri storici. E i calabresi continuano a chiamare i borghi centri storici. Ecco, i risultati dei lavori sul borgo sono stati presentati nel seminario I borghi della Calabria, una risorsa per lo sviluppo, organizzato dall'Università IUA di Venezia online il 24 luglio 2020, a cui hanno partecipato docenti e studenti IUA e gli amministratori dei comuni calabresi. Il seminario è stato aperto dal nostro rettore, ancora rettore, sì, Alberto Ferlega, ed è stato chiuso dall'assessore del Pleto, che è un olivocoltore in mezzo a un paesaggio di ulivi. Per lo studio dei borghi abbiamo detto quindi un metodo di lavoro innovativo che abbiamo provato a sperimentare attraverso i laboratori e le tesi di laurea. Da questo lavoro di ricerca è emerso che il territorio del Reventino Saguto è caratterizzato dalla presenza di una costellazione di borghi di straordinario interesse per la loro unicità nel rapporto ogni volta diverso tra i caratteri distintivi del borgo come architettura collettiva e testimonianza storica e cultura materiale, il paesaggio in gran parte conservato che lo circonda, le produzioni agricole e i prodotti alimentari che lo caratterizzano, la vitalità della comunità che lo manca. A partire dalle esperienze sui borghi sono state messe a punto proposte per la loro rigenerazione attraverso un dialogo con le comunità locali e gli operatori. L'obiettivo è quello di assumere i borghi come attrattori turistico-culturali e come centri ricettivi, a fini turistici ma anche abitativi, in quanto la ricostituzione di una comunità di residenti nel borgo, connessa alle opportunità lavorative che si creeranno con il suo recupero, nasce, oltre che dalla sua vocazione originaria, dalla necessità di evitare le distorsioni che l'utilizzazione esclusivamente turistica provocherebbe. Oltre alle due azioni già individuate per Saguto, restauro delle facciate e individuazione delle varianti formali, 3 sono le azioni prioritarie, secondo noi, da attivare. Il coinvolgimento di attività disponibili a insediarsi nel borgo, ad esempio a Conflenti Superiore, la riscoperta degli antichi mestieri, cosa che sta già avvenendo, la costruzione progressiva di un circuito di funzione turistica integrata del borgo e del suo intorno che coinvolga le architetture più significative, anche visitabili, e ci sono ancora architetture che hanno delle caratteristiche, e questo è un fatto straordinario, e le attività di interesse. E infine l'individuazione di linee guida per il restauro e riuso delle unità edilizie storiche al fine di attivare progetti pilota, uno privato, un giovane privato che sta partendo in questo momento, attraverso il recupero dei modi tradizionali di intervento e l'utilizzazione di maestranze locali che posseggono ancora le tecniche lavorative come il rivestimento in pietra filata e altrimenti. Vi mostro come esempio una proposta predisposta nell'ambito di una tesi di laurea per il borgo di Conflenti Superiore. Il progetto prevede un circuito multisensoriale e interattivo, ma non solo parole, è vero, cioè è vero la proposta effettivamente è in questi termini, di fruizione turistica integrata, suddiviso in 2 itinerari.
locali. Uno esterno lungo gli antichi sentieri che raggiunge un'iglia d'acqua sul fiume. L'altro interno al borgo, che può offrire al turista, oltre che la visita del borgo delle sue architetture più significative, una serie di opportunità connesse alle tradizioni locali, il che consentirebbe al turista di vivere esperienze differenziate, da quella del provare a fare con gli artigiani nei laboratori esistenti recuperati con funzione didattico-commerciale, a quelle connesse ai suoni, agli strumenti, ai profumi e ai sapori, con la degustazione dei prodotti locali, come straordinari dolci, fatta con miele alla glassa, di cui ho ancora il profumo e il sapore in bocca, perché sono appena tornato settimana confronti e la colazione del mio amico Mariano era fatta di questi dolci locali e delle torte che faceva solo. Dal seminario è infine emersa la necessità condivisa dagli enti locali di costruire una strategia di cooperazione estesa all'intero territorio del Trentino Saputo, che esaltando la specificità di ciascun borgo prefiguri una rete a valenza turistica di borghi visitabili e ne valorizzi tipicità e vocazione. Ciò al fine di promuovere lo sviluppo di questo turismo rurale slow, che è un turismo sostenibile, esperienziale, attento ai valori paesaggistici, storico-culturali e gastronomici. La rinascita dei borghi in Calabria può rappresentare quindi un'opportunità per la regione, ma anche per le comunità che vi abitano, in grado di coniugare cultura, produzione agricola, turismo e qualità della vita. Ecco, confrontando il caso friulano, di cui ho parlato all'inizio, con quello calabrese, i due territori sono profondamente diversi tra loro per storia, grado di sviluppo, assetto insediativo, paesaggio. Vi accomuna però la persistenza di un insieme di valori identificabili come ruralità. Nel caso friulano, il forte senso di appartenenza delle comunità di paese e un'idea locale di sostenibilità nella consapevolezza che la sopravvivenza della propria identità dipenda dalla riproducibilità delle risorse naturali che caratterizzano i territori di appartenenza. Nel caso calabrese, a questi valori si aggiunge un intenso rapporto con le tradizioni, i riti religiosi, le feste locali, pratiche artigianali, vissuto anche dai giovani non come un retaggio del passato, bensì come una risorsa del presente. Si possono quindi trarre alcune prime conclusioni. I territori rurali si distinguono da quelli urbani, oltre che per la prevalenza dell'agricoltura, per un elevato grado di naturalità e storicità, a cui corrisponde un basso grado di antropizzazione. Veri e propri paesaggi viventi, come li definisce Rosarius. Tali caratteri si combinano con quelli produttivi, sociali e culturali e insieme concorrono a definire l'identità di questo territorio nel suo elevato grado di ruralità. La tesi che sosteniamo e che abbiamo cercato di praticare è che la ruralità non sia solo un valore antico, ma possa costituire una straordinaria risorsa per il futuro, come carattere identitario, come fattore di attrazione, di sviluppo e innovazione, come condizione di base per una nuova idea di sostenibilità locale. La sfida su cui si misurano queste comunità è quella di ripartire dalla ruralità, operando per la valorizzazione del proprio territorio senza deteriorare il sistema di risorse che lo identificano, soprattutto di quelle uniche e vulnerabili, paesaggio, gli ambienti naturali, il patrimonio culturale, ma piuttosto potenziandole e migliorandole come condizione del proprio sviluppo, trasformando così la loro marginalità in una nuova centralità. Nelle due esperienze condotte si è aperto quindi un nuovo fronte di sperimentazione che ha messo in rapporto le politiche agricole, turistiche, sociali, culturali e della comunicazione con le opportunità economiche di investimento nel territorio, per giungere alla messa a punto di una strategia di cooperazione per lo sviluppo locale partecipato e sostenibile. Questa strategia è finalizzata alla conservazione del patrimonio rurale e al suo inserimento in un ciclo virtuoso di godimento da parte della comunità locale e dei suoi ospiti, i turisti, partendo da ciò che già offre il territorio,
In sostanza, l'utilizzazione degli strumenti dell'architettura in funzione di un percorso di marketing territoriale. Il marketing territoriale che mio fratello mi ha fatto scoprire, nonostante il nome, è un'invenzione italiana, perché è quel tipo di marketing che si applica ai straordinari territori che caratterizzano il nostro paese, ciascuno con la propria specificità. Questo percorso di marketing territoriale è fondato sulla valorizzazione della risorsa come dell'identità, scusate, come risorsa immateriale, ne abbiamo parlato anche prima, al fine di renderla attrattiva, e sulla comunicazione esterna ma anche interna tra gli attori della strategia, in primis le comunità locali come custodi di tali identità e poi gli altri attori che sono le associazioni, gli operatori privati interessati, così. Il termine percorso individua un progetto che si sviluppa nel tempo e nel tempo si arricchisce di contenuti, ampliandosi e risolvendo insieme i conflitti che nascono all'interno. Quello che abbiamo fatto sia in Friuli sia in Calabria, e gli attori via via aumentano, e man mano che aumentano i viaggiatori cambiano il problema. Quindi non c'è un piano con gli obiettivi, con gli standard da raggiungere, ma c'è un percorso che via via si sviluppa, come dice Massimo Cacciari, uno dei miei maestri, la via si fa passo dopo passo, la via bellissima. La via si fa nel tempo del nostro percorrere, della nostra sfida, della nostra scommessa. La via si fa nel tempo del nostro percorrerla, e questa è oggi, credo, la condizione della contemporaneità. Riprendo ciò che ha scritto mio fratello sulla la comunicazione, ho già detto, la sostenibilità è la cornice entro cui si definisce tale progetto. Riprendo ciò che ha scritto mio fratello nel 2010, nel primo giornale UA sulla ricerca, l'ho tirato fuori l'altro giorno, lui se ne era dimenticato, e che secondo me è quasi profetico. La crisi di sostenibilità, scriveva mio fratello in questo giornale UA, che è il primo nel 2010 che ho predisposto sul Veneto orientale per la ricerca, la crisi di sostenibilità con cui l'economia globale è costretta sempre più a fare i conti, oltre ad aprire una nuova frontiera di innovazione per le imprese industriali, ha alimentato un secondo fenomeno di non minore importanza, che potremmo definire come rivincita delle attività marginali, in quanto coinvolge attività che fino a ieri apparivano marginali sotto il profilo economico ma anche culturale, e che oggi tendono invece ad assumere un'imprevista centralità dall'agricoltura conservativa e biologica al turismo di qualità, dai prodotti tipici locali all'artigianato tradizionale, e potremo continuare. 1000 contesti dunque eterogenei ma idealmente legati alla cultura della sostenibilità, dove si impiegano e si producono conoscenze, si sviluppano intelligenza progettuali e microinnovazioni, si ricerca insieme la conservazione come organizzazione della e la fruizione di ciò che si vuole conservare. In conclusione, la condizione di partenza di un progetto di marketing territoriale che concepisca il territorio come prodotto fonda la propria strategia sulla qualità delle risorse in gioco, spingendosi a definire percorsi per trasformare il prodotto di successo, in grado cioè di offrire elementi di unicità. Il territorio diventa così una risorsa da conservare e valorizzare, in cui emergenze naturali e stratificazione della storia si fondono con la sensibilità e le tradizioni di una comunità. In tal modo il territorio acquisisce nel tempo personalità e identità che rappresentano le due dimensioni fondative dell'immaginario turistico, i motivi sostanziali in base ai quali il potenziale turistico c'è. Ultima questione, luci e ombre sulla ruralità, scritta da poco, dopo il mio ritorno alla Calabria. Ecco, un'ultima questione su cui stiamo lavorando è quella che abbiamo chiamato il lato oscuro della ruralità. C'è un thriller adesso, data l'ora. Il territorio Stella Boschi Laguna in Friuli è più arretrato di alcuni decenni rispetto alle aree di sviluppo urbano. Territori rurali calabresi ancora di più. Questa arretratezza, misurabile secondo i tradizionali indicatori di sviluppo socio-economico, è la condizione che ha consentito
il persistere di alcuni valori tradizionali come il senso di appartenenza, la solidarietà, una ricchezza e varietà di beni culturali, pluralistici, pratiche agroalimentari sostenibili e così via. Valori che hanno una forte attrattività turistica per quello che abbiamo chiamato un turismo rurale slow. Ecco, nonostante queste potenzialità, ciò che sta emergendo dalle esperienze finora condotte è la difficoltà da parte delle comunità locali di mettersi in rete, di costruire una strategia di cooperazione. In Friuli, per un fatto quasi antropologico, Fasini di Messori, no? Facciamo da soli. In Calabria, dove è maggiore il senso di cooperazione per una drammatica incapacità delle politiche amministrative regionali di utilizzare ingenti investimenti. Il recente seminario organizzato in Calabria nell'ambito della ricerca IUA sul tema del turismo rurale slow nel territorio dell'Aventino Saluto ha rivelato per alcuni aspetti nuovi. Innanzitutto abbiamo discusso con gli amministratori presenti sulle opportunità offerte dal PNRR, che ha, tra le misure relative al turismo e alla cultura, individuato l'investimento 2.1 attrattività dei borghi, per i quali viene destinato circa 1 miliardo di euro attraverso un piano nazionale borghi articolato in progetti locali integrati a base culturale, predisposti da comuni e associazioni di comuni, i cui contenuti sono in linea con quanto abbiamo affermato finora. La mia sensazione, dopo aver sentito anche il presidente Luce e il dottor Bussone, è che il piano sia in ritardo, tant'è che Draghi, mi sembra recentemente, no? Ha accennato questa cosa, la necessità di stringere i tempi, e comunque questa costituisce un'occasione per di cui i comuni stanno già parlando. Nel seminario è stata avanzata la proposta di attivare subito una rete a valenza turistica, partendo dalle eccellenze già disponibili, siti di interesse naturalistico, storico-archeologico, strutture museali, attività agroalimentari, ricettive di ristoro di qualità, anche per rompere la logica dell'assistenzialismo, secondo la quale nulla si può fare, così dicono i calabresi, senza ingenti investimenti. Quanti soldi costano? Qui ci vogliono milioni di euro, che quando arrivano non si riescono a spendere. Ecco, è una logica che sta paralizzando ormai da decenni. Al seminario erano presenti rappresentanti di numerose associazioni e imprenditori privati che hanno presentato le loro esperienze nei più diversi campi. A suscitare interesse per la sua qualità la proposta avanzata da una rete di associazioni di conflitti gestite da giovani, quella di attivare proprio, senza alcun aiuto da parte dell'amministrazione comunale, un circuito di diffusione turistica del borgo analogo a quella prima illustrata dalla tesi. Nel seminario è stato infine rilevato da più parti, e l'ho evidenziato io personalmente in settimane conflitti, che i paesi dell'Aventino Saluto hanno reagito con grande coraggio alla pandemia, innanzitutto riorganizzando e migliorando le proprie attività e poi rafforzando il senso di comunità. Hanno dimostrato cioè una maggiore resilienza rispetto alle comunità locali. C'è un fiorire, diciamo, di iniziative in questo territorio rurale, fatte soprattutto da giovani, a cui corrisponde una grande vivacità produttiva, sociale e culturale. Una voglia di rinascita che fa bene sperare. Grazie per la vostra pazienza. Io ringrazio i suoi interventi, ringrazio anche tutti per l'attenzione, per aver assistito a questo momento. Allora, il secondo programma avevamo un grafico, io penso che dovrà fare. Qui c'è un bar all'interno europeo, e qui conoscono una serie di parenti in quadro. Quindi ora sono 3 343, diciamo che tra un'ora e 45 vediamo per l'esercitazione. Magari il tempo che vi abbiamo dato all'attivo vediamo di recuperarlo. L'esercitazione oggi può essere molto contenuta, l'importante è che costruiamo un po'
sui gruppi di lavoro, anche perché poi la prossima seduta la prossima settimana è a distanza e quindi conviene definire un po'. Quindi ci vediamo tra un po'. Arrivederci. L'orario di ingresso e l'orario di uscita siccome noi possiamo essere abbastanza flessibili, però i vostri ordini professionali ci fanno firmare un calendario in cui sono precisate le vostre presenze, quindi attenzione ad aprire il collegamento al momento giusto e a chiuderlo al momento giusto, perché devono risultare le ore che sono previste per il riconoscimento dei punti. Ok, siamo d'accordo su questo. E sperimenteremo insieme non solo la forma del webinar, a cui probabilmente tutti ormai voi siete abituati da questo periodo di lockdown, ma proveremo anche a fare un lavoro insieme, cosa abbastanza più difficile, però la piattaforma ci consente di dividerci per stanze diverse, in cui appunto ci saranno i diversi gruppi che saranno seguiti specificatamente da un tutor. Ci saranno poi momenti in cui ci scambiamo un po' le cose, non funzionerà tutto alla perfezione, non voglio dire, non ci credo, però la nostra speranza è appunto anche di sperimentare una forma diversa di lavoro e di arrivare a un qualche risultato. Ovviamente un risultato che tiene conto del fatto che voi dagli ordini professionali avrete riconosciute le ore in aula, mentre noi vi stiamo chiedendo ovviamente con un'esercitazione di fare qualcosa anche fuori appunto di questo orario, probabilmente, e in ogni caso appunto quindi il lavoro che vi proponiamo chiaramente non avrà un livello di approfondimento straordinario, quello che professionalmente voi magari siete abituati a fare, quindi ragioneremo su delle linee di massima. Ci sono domande dal punto di vista puramente organizzativo, perché sennò poi entriamo nel merito delle esercitazioni. Se per caso si ponete il collegamento, ovviamente si ricollega. Sì, se ci sono problemi scriveteci, insomma, siamo umani. Ecco. Leggo un materiale di oggi, quello didattico, viene inviato nella email. Allora, vi faremo vedere che abbiamo organizzato su Google Drive delle cartelle a cui avrete accesso e quindi periodicamente queste cartelle vengono alimentate dai materiali e li potete vedere. Anche l'anno scorso le giornate che abbiamo seguito come IUAV hanno avuto poi una sedimentazione, chiamiamola così, sul sito dell'Osservatorio del Paesaggio, per cui anche i contenuti di quelle giornate sono visibili. La stessa cosa dovremo fare quest'anno. Diciamo che voi che seguite il corso, questo materiale lo avete immediatamente a disposizione. Abbiamo le certificazioni dei relatori che ci autorizzano a far circolare queste registrazioni. Dopodiché, però, la nostra idea è di coordinare un po' tutto questo materiale e di collocarlo sul web dell'Osservatorio del Paesaggio. Perché l'idea è appunto di divulgare quanto più è possibile il materiale che cercheremo di elaborare. Se tutto dovesse andare bene, come noi speriamo,
potremmo arrivare appunto a costruire un report di questo corso con anche i vostri lavori. Alcuni anni fa, quando abbiamo seguito questo corso qui allo UAV, penso nel 2015, poi alla fine appunto del corso, così come ha fatto anche Paolo, eccetera, abbiamo pubblicato un volume in cui erano riportati ovviamente gli interventi dei relatori, ma anche i lavori dei professionisti che avevano seguito. Quindi questa è una spinta a lavorare anche con un certo entusiasmo, perché voglio dire, è sempre qualcosa che può avere una maggiore divulgazione. Ci sono altre domande? Sì, alla fine dobbiamo firmare l'uscita, no? Sì. Le modalità appunto di presenza-assenza sono state chiarite e dipendono dai vostri ordini professionali. Per cui appunto il fatto di essere presenti per una certa percentuale delle coperture cosa corrisponde, l'80%, è qualcosa di imposto dai vostri ordini professionali. I gruppi, scusi, li costituite voi oppure ai base? Li costituiamo oggi insieme. L'idea, come vedrete, è quella di costituire dei gruppi misti, in cui si sperimenta un coordinamento tra diverse professionalità. Allora, devo dire subito che io vi ringrazio in particolare perché so bene che i crediti professionali possono essere ottenuti in tanti modi. E noi invece vi stiamo proponendo un corso in cui di grande impegno. Quindi ci aspettiamo appunto che ci sia una motivazione da parte nostra, che si possa effettivamente fare insieme un lavoro. Cioè è un'opportunità per ragionare appunto con professionisti di varie discipline, e quindi mi auguro che appunto sia un'opportunità che venga accolta. Negli altri anni siamo riusciti anche con molta soddisfazione. Ora, a distanza non sappiamo come queste andranno, ma insomma siamo anche un po' flessibili, possiamo pensare a delle cose di aggiustamento strada facendo. Quindi vi preghiamo anche di dirci se delle cose funzionano o non funzionano strada facendo. Alla fine del corso vi daremo un questionario di valutazione. Prendetevi degli appunti anche sui relatori che avete seguito, perché alla fine darete un voto ai vari relatori. Abbiamo pensato di farlo tutto alla fine, in modo che voi abbiate anche una valutazione comparativa, che altrimenti magari mettete un voto all'inizio e poi però viene la stella del firmamento a cui non sapete più che voto dare, no? Quindi faremo alla fine, però prendetevi un appunto in modo che poi alla fine è più facile effettuare questa valutazione, che faremo l'ultimo giorno, quindi il 26 di novembre. Ci sono altre domande dal punto di vista organizzativo? Sì. Per quanto riguarda le lezioni online, non so se l'avete detto, c'è la necessità di una webcam, non possiamo fare per altri modi, c'è la serata. No, assolutamente potete ascoltare e basta. E soprattutto, però, se volete intervenire, potete anche intervenire senza farvi vedere, cioè non c'è assolutamente problema. Quindi ci sarà appunto la chat solita in cui vi iscrivete a parlare, e quindi se ci sono delle domande, eccetera. Purtroppo noi costruiamo sempre dei corsi che sono molto densi, e quindi molte volte non c'è lo spazio per tante domande. Però diciamo che il pomeriggio può essere anche un momento in cui riprendiamo alcuni quesiti e cerchiamo tutti insieme di dare delle risposte. Altre domande? Sì. Può essere certo, ora vi diciamo tutto. Siamo aperti anche a delle proposte che vengano da noi. Anzi, se avete dei progetti in corso che possono essere usati, rivisti anche con l'aiuto appunto di altri,
Ben venga. Bene, allora se non ci sono altre domande possiamo procedere con la presentazione delle esercitazioni. Allora, qui alle mie spalle vedete i titoli che in qualche modo ripercorrono diciamo i temi che verranno trattati via via durante il corso. Un primo tema si ricollega a quanto abbiamo sentito anche oggi, all'abbandono, al recupero, alla valorizzazione turistica. Leggiamo prima insieme i titoli e poi entriamo nello specifico del ciascuno e vogliamo formulare alla fine un'ipotesi di intervento in un caso di studio. Ora vediamo appunto di che si tratta questo caso di studio, anche nel contesto appunto dei finanziamenti che ci vengono dall'Unione Europea. La seconda esercitazione troverà una serie di riferimenti, in particolar modo nella prossima settimana, e il tema è della riprogettazione dell'uso degli spazi pubblici concessi in plateatico, comunque appunto spazi pubblici, in un approccio multifunzionale. In particolar modo, come vedremo, parliamo degli spazi pubblici che vengono dedicati alla ristorazione, che come sappiamo su Venezia, ma soprattutto nella situazione post-Covid, hanno assolutamente invaso il nostro spazio urbano, nel bene e nel male. Dove avevamo le macchine parcheggiate ci abbiamo i tavolini, non so cosa sia meglio, ma insomma ragioniamo su queste cose. La terza esercitazione, il terzo diciamo tema, è quello della rivisitazione di un progetto di itinerario tematico o di un cammino, e quindi anche qua prendiamo un caso, lo smontiamo. Se avete dei casi di itinerari tematici su cui avete già lavorato o che comunque possono essere di interesse, li smontiamo e li rimontiamo alla luce di quello che abbiamo imparato durante questo corso. Quindi questi sono i titoli. Se vogliamo entrare un pochino di più nel dettaglio, come funziona qua? Ecco, siamo qua. Questa è la prima. Allora, noi abbiamo ipotizzato che essendo 50 gli iscritti, si possa avere un numero di 17-18 per tema. Poi 17-18 sono sempre tanti per lavorare tutti insieme, e quindi ci si può ulteriormente suddividere in 2-3 gruppi. Quindi cominciate a riflettere, perché poi alla fine di questo incontro dovesse comunicarci qual è il tema che scegliete, qual è il tema preferite. Allora, entriamo nel primo, quindi ricollegandoci a quanto abbiamo sentito oggi. Il turismo, oltre a creare una serie di pressioni, soprattutto in alcuni centri urbani, ma come ha efficacemente messo in evidenza il ricercatore di Roma, questa pressione è anche su aree che potrebbero essere considerate più interne, perché il caso appunto di Castelluccio evidenziava come anche dei borghi che possono sembrare isolati al centro dell'Appennino poi sono oggetto di forti pressioni. Noi ci occupiamo, diciamo, della valenza positiva del turismo e quindi di come il turismo possa valorizzare alcuni borghi abbandonati. E quindi l'idea è di partire da alcuni casi che scegliamo noi, se voi non avete nulla da proporci, in cui si possa, anche alla luce di questo piano nazionale sui boschi naturali di cui si è parlato, alla luce dei finanziamenti nazionali di cui si è parlato,
si possa intervenire con un'operazione di valorizzazione, in un approccio in cui noi consideriamo le 3 dimensioni della sostenibilità. Molte volte questi borghi sono stati abbandonati perché, come abbiamo visto anche stamattina, non c'era una motivazione economica per rimanere. La gente è andata via perché non riusciva assolutamente con le attività in loco a realizzare un reddito comparabile con quello di altre aree più fortunate. Allora, una cosa è fare un bel progetto di restauro di un edificio, un'altra cosa è creare le condizioni perché effettivamente si inneschi un processo di valorizzazione turistica e che quindi risollevi questi borghi dall'abbandono. Quindi un ragionamento che ha come obiettivo quello di dare alcune idee, un progetto di massima sulla possibilità di rivitalizzare un borgo dal punto di vista appunto turistico, tenendo conto della fattibilità economica dell'operazione, dell'accessibilità dei luoghi e appunto degli attori economici che possono essere coinvolti in questi processi. Quindi dal punto di vista molto pratico, questo obiettivo dovrebbe portare a dei risultati che, ripeto, nel scarso tempo a disposizione saranno sicuramente dei risultati abbastanza contenuti, ma lavoriamo a livello di far circolare delle idee, di assimilare quello che nel frattempo la mattinata ci hanno indicato. Quindi dal punto di vista dei risultati attesi pensiamo, come sempre fate probabilmente nella professione, a un primo esito che è una sintesi analitica dello stato dei luoghi, e in questo caso andremo ulteriormente a dettagliare. Significa in qualche modo parlare di quelle variabili di cui abbiamo parlato stamattina, no? Quindi delle relazioni di questi borghi con l'intorno, dell'accessibilità, del tipo di attori economici ancora esistenti in loco, del tipo di degrado degli edifici. Ognuno ci può mettere la sua competenza nel descrivere lo stato dei luoghi e una volta che abbiamo questa analisi, una discussione insieme di quelle che possono essere le prospettive di valorizzazione turistica. Quindi non un progetto esecutivo propriamente detto, magari ci confronteremo anche con quanto probabilmente richiede l'accesso ai fondi ministeriali, quindi che tipo di informazioni è utile avere nel momento in cui si voglia accedere a questa tipologia di fondi e comunque soprattutto vorremmo concentrarci sulla formulazione di un'idea per poter rivalorizzare questi contesti di cui appunto stiamo parlando. Diciamo che gli input per andare avanti su questo filone li abbiamo avuti in parte negli interventi di oggi, ma continueremo ad averli anche in altre lezioni successive. Ve ne accorgerete strada facendo e ve li sottolineeremo anche. Domande su questo primo tema? Lei ha parlato di borghi. Sì. Possono essere invece anche le interpretazioni, cioè degli agglomerati separati da un centro città. Sì. Oppure possono essere invece anche i sistemi, per esempio il sistema fortificato della città. Allora, siccome abbiamo professionisti con competenze diverse, la nostra idea è, avendo 3 gruppi, no, all'interno del tema, l'idea di poter lavorare a scale diverse. Quindi lavorare su una scala che è quella appunto del manufatto, così come lavorare su un progetto un po' di rigenerazione complessiva del borgo. Qui c'è la componente per esempio degli agronomi,
e quindi all'interno di un gruppo può dare un contributo notevole anche a tutto il tema di come il verde contribuisce appunto alla qualità del paesaggio urbano e dell'intorno, parlando appunto di questi luoghi. Su questo tema ci sono altre domande? Pensando diciamo, all'operatività che puoi utilizzare dall'utilizzazione, credo che dobbiamo pensare positivamente delle situazioni diverse. Sì, penso di sì, perché appunto dicevo, può essere che voi abbiate vicino casa o perché avete già lavorato su delle situazioni che magari volete riprendere in considerazione con noi. Noi sappiamo bene che i tempi sono ristretti e per fare delle analisi partendo da zero è molto complicato. Quindi se voi avete degli esempi, per noi va ancora meglio. Dopo che diciamo esprimiamo il quale... Sì. Oggi raccogliamo un po' quelle che sono le... La seconda esercitazione... Sì, scusate, ritorno indietro. L'abbandono per questa valorizzazione ovviamente si intende anche per il paesaggio, non necessariamente per una serie di Noi stiamo parlando di paesaggio, però possiamo parlare anche di componenti nel paesaggio, giusto? E quindi ragionare anche a scale differenti. Ovviamente quando parliamo della componente, la vostra bravura è di inserire, no, questa componente, il restauro di questa componente all'interno di un paesaggio più ampio. Però può essere che ci sia il gruppo che lavora sull'area un pochino più ampia e chi lavora invece sull'altra. Altri? Allora, dicevo, la seconda esercitazione verte su di un tema che noi che abitiamo appunto a Venezia sentiamo moltissimo, ed è quello appunto della cosiddetta suddificazione della città, di cui parleremo più ampiamente la prossima settimana, e quindi di come gli spazi per il cibo hanno invaso la città. Dicevo prima, in particolar modo in relazione alla pandemia e quindi alla necessità di dover consumare il cibo. Questo ovviamente pone un problema di trasformazione del paesaggio urbano, di qualità del paesaggio urbano. Molte volte appunto non è solo il frastuono che si crea, ma è proprio anche dal punto di vista visivo che abbiamo una qualità del paesaggio che tende a calare sostanzialmente. Allora, nella prossima settimana, negli interventi che vi saranno proposti, anche lì ragioneremo a diverse scale, nel senso che intervenire su questa materia può significare molte cose. Gli obiettivi che vi potete porre con queste esercitazioni sono molteplici e appunto in relazione alle diverse competenze che potete esprimere. Da una parte, quindi l'obiettivo è quello di dare una maggiore qualità al paesaggio urbano che è in qualche modo rappresentato dalla ristorazione, da tutti gli usi che hanno a che fare con il cibo, in particolar modo sugli spazi pubblici. Pensate a Venezia, strada nuova, ma ormai tutte le città, anche i piccoli centri, hanno subito questo problema per via appunto della pandemia. Quindi da essere un problema solo di alcuni centri come Venezia, questo è diventato un problema di tutti quanti. Allora, in questo caso appunto noi vi proporremo, dicevo, degli interventi che lavorano a diverse scale.
Quindi da una parte avremo una relazione di un collega, appunto designer, che per esempio vi illustrerà degli esempi di intervento sui cosiddetti DEOS, su tutte queste strutture che vengono ad aversi all'esterno. Anche là c'è un problema di inserimento in un paesaggio urbano. Così come vi parleremo di una serie di tentativi che possono essere fatti in porzioni di territorio più ampi. La nostra idea qual è? La nostra idea è che con un minimo di pianificazione e di progettazione, questi spazi che non stiamo togliendo, ma stiamo ridisegnando con un progetto che aggiunge qualità, potrebbero oltretutto, quindi oltre a creare un paesaggio urbano più interessante, svolgere anche altre funzioni. Poi immaginate se per esempio noi prendiamo tutta un'asta, un pezzo di strada nuova o un altro pezzo appunto di una qualsiasi altra città e per esempio progettiamo con gli operatori economici una infrastruttura verde, no? Che poi alla fine non è un grosso intervento da parte, soprattutto non è un onere finanziario così enorme anche per gli operatori della ristorazione. Però una cosa è che ognuno metta la sua piantina, magari il bosco dell'Acchiata o il basilico, così un'altra cosa è fare un progetto in cui si crea anche dal punto di vista visivo, paesaggistico. Pensate per esempio a una fioritura omogenea lungo tutto un percorso che cambia di stagione in stagione, quale effetto per esempio può avere a livello urbano. Quindi stiamo pensando in quel caso a segmenti più ampi, quindi da una parte il DEOS, dall'altra parte un segmento intero di città. Ci sono casi non del tutto attuati, ma quantomeno sono stati pensati diciamo, di progetti integrati d'area che prevedono appunto di intervenire sugli spazi della ristorazione urbana in un'ottica di rigenerazione. Quindi noi avete sentito sempre molto parlare di rigenerazione urbana, di progetti di rigenerazione urbana. Ecco, una modalità per costruire i progetti di rigenerazione urbana può essere quella di occuparsi in maniera diversa degli spazi della ristorazione. Quindi questo è l'obiettivo, intervenire sugli spazi della ristorazione, aggiungere qualità a questo paesaggio urbano, intervenendo anche là ad una scala che può essere quella del manufatto, così come interi pezzi di città in un'ottica di rigenerazione urbana che mette insieme magari diversi attori. Quindi un passaggio molto importante, probabilmente se andiamo a ragionare anche in termini di fattibilità economica, proprio molto fattibile. Appunto abbiamo bisogno di idee. E quindi anche in questo caso noi vi chiederemo su un'area che potete proporci voi, oppure ovviamente se vi affidate a noi vi diamo Venezia, anche perché appunto abbiamo una base analitica che ci consente già di andare avanti un pochino più rapidamente. L'idea è appunto di partire, come sempre, da una sintesi analitica che mostra un po' lo stato dei luoghi. Abbiamo per esempio fatto tante rilevazioni su Strada Nuova, quindi abbiamo il quadro di tutti i piani terra che sono occupati a scopo appunto di ristorazione. Potremmo andare a prendere i cosiddetti, come si chiamano, pianini di cui si parlava stamattina per quel che riguarda i plateatici, eccetera, oppure ci potete fornire un vostro esempio. E partendo appunto da un certo contesto di analisi, anche in questo caso vogliamo arrivare a sviluppare un'idea, non un progetto esecutivo chiaramente, ma appunto un progetto di massima
che lancia una diversa vision rispetto a quello che è il paesaggio urbano in quel determinato contesto. Domande su questo? No. La terza esercitazione, diciamo che è più in un solco più tradizionale, nel senso che, come vedrete appunto parlando di turismo e contesti, urbano, rurale e costiero, il tema degli itinerari tematici, piste ciclabili, cammini, sono tutte parole che non sono sinonimi, sono tante cose diverse e che generalmente si prestano ad una fruizione turistica, ma anche ad una fruizione della popolazione residente e quindi sostanzialmente hanno una funzione ricreativa. Allora, tracciare un percorso di pista ciclabile, un itinerario tematico, un cammino, eccetera, già il cammino è un pochino differente, ovviamente non è semplicemente un disegno sulla carta che unisce punti e che magari sceglie il percorso più economico, no? Ma è un tuffarsi in un paesaggio, no? Quindi la nostra idea è quella di, in questo caso, prendere dei progetti già esistenti, provare a capire se possono essere migliorati rispetto ad una serie di obiettivi. Quali possono essere questi obiettivi? Intanto appunto c'è un discorso di itinerario che al di là del tracciato deve intercettare tutto ciò che sta intorno, no? Quindi qui abbiamo appunto gli agronomi forestali, molte volte gli itinerari tematici devono intercettare tutta una serie di realtà agricole, di aziende agricole. Avremo della presentazione di casi nelle prossime settimane interessanti da questo punto di vista, in cui lo sviluppo turistico è riuscito a mettere insieme attori portatori di interesse in vari ambiti, partendo appunto dalle aziende agricole. Quindi può essere un tentativo di rivisitazione da questo punto di vista, ma può essere anche una rivisitazione rispetto alle funzioni. Come dicevo prima, un tracciato ha una sua funzione nel rendere accessibile un determinato luogo, permettere lo spostamento da un luogo ad un altro, ma può contemporaneamente essere un'infrastruttura verde, può contemporaneamente rivedere anche certe fratture nel paesaggio circostante, armonizzarsi rispetto al paesaggio. Quindi non è la pista ciclabile in sé, quanto il paesaggio che sto attraversando, quindi rivedere il paesaggio in questa direzione. Noi lo guardiamo magari per piccole porzioni, ma l'importante è che ci confrontiamo sull'approccio di questi concetti. Quindi anche in questo caso c'è sempre una parte analitica, quindi quale progetto prendiamo, in quale territorio attraversa, quali sono le criticità che possiamo rilevare nel progetto esistente, magari appunto che già i fruitori hanno rilevato, e anche in questo caso un progetto di massima che prova a ripensare determinate situazioni. Io penso che la formazione che diamo nell'università debba da una parte insegnare a progettare, ma che si debba avere anche una certa abitudine a rivedere nel tempo le situazioni che abbiamo creato, no? Quindi non è una critica al progettista sterile, ma perché molte volte le esigenze che nascono nel tempo sono molto più numerose e diverse rispetto al momento di partenza. Penso per esempio a Barcellona, tutta una serie di componenti urbane che avevano certe funzioni prima del Covid sono state completamente riviste
dopo il Covid. Quindi dobbiamo anche essere pronti a riprogettare quelle che sono diciamo, le realtà su cui già ci siamo soffermati in passato. E io avrei finito con la presentazione delle esercitazioni. Ci sono domande su quest'ultima? Quindi, come carattere generale, prego. La prima? L'elemento comune a tutte e tre le esercitazioni sta nel fatto che potete proporre delle aree oppure ve le proponiamo noi, quindi ora apriamo il dibattito su questo. L'altro elemento comune è che c'è sempre come esito un esito di sintesi, di analisi che qualcun altro ha fatto, insomma, perché non è possibile che le facciamo proprio ex novo, e invece un secondo momento in cui facciamo una proposta di massima, ma che ci ha fatto pensare a come risolvere un determinato problema. Allora, ne va avanti questo? Quindi l'idea è di fare 3 macrogruppi rispetto alle 3 esercitazioni. All'interno appunto ci possono essere 16-17 persone che vengono poi suddivisi in altri 2-3 gruppi. Ora anche su questo abbiamo flessibilità, perché appunto ci possono essere dei gruppi particolarmente affiatati che vogliono lavorare insieme e non stiamo a creare problemi, ovviamente, ci interessa il risultato. Quindi giusto per dire una cosa, non c'è bisogno di fare fotografia allo schermo, perché tanto nel pomeriggio che condividiamo la cartella, adesso vi spiegheremo, con dentro tutti questi materiali, quindi è bello vedere, perché mi piace che siete molto interessati sui contenuti. Ma soprattutto non fotografate me, che poi basta le fotografie, quindi vi risparmio. Sì, adesso se... Avanti? Sì. Allora, fai tu avanti. Come vedete, abbiamo ipotizzato in base alle vostre competenze, alle vostre provenienze e al numero totale dei partecipanti, che ovviamente non sono equilibrati, suddivisi per ordine professionale, un'ipotetica suddivisione per gruppo, a livello di numerico, che poi verrà potenzialmente associata a un tema che il gruppo sceglie. Quindi adesso, a seguito della presentazione delle varie tematiche, invitiamo in maniera singola a pensare a quale delle 3 tematiche vi piacerebbe prendere parte. Dopodiché proveremo, in una logica di formulazione delle squadre pseudo da fantacalcio, provare a mettere dentro ognuno di voi all'interno di ogni gruppo. Ovviamente la logica è quella che più eterogenei siete e più vi mettete in gioco, meglio è, nel momento in cui è un momento, come appunto è stato detto prima, per sperimentare, sia da parte nostra ma anche da parte vostra. Quindi la logica è mettiamoci tutti in gioco per riuscire a costruire un progetto che porterà alla fine del corso a qualcosa a cui non siete stati abituati a fare fino adesso. Quindi, non sappiamo, può essere... magari sì. Quindi l'idea appunto è questa prima ipotesi. Quindi adesso, nel momento in cui finisco di presentare alcune questioni tecniche, dopo vi cominceremo a chiedere su libera scelta dove e come volete situarvi. Qua appunto vedete sono quali abbiamo già divisi per tematica: esercitazione 1, esercitazione 2, esercitazione 3. Ovviamente, giusto perché per fare 50 diviso 9, qualche passaggio e qualche gruppo è leggermente più ridotto, però in maniera tale da riuscire a collegare il numero di gruppi alle competenze delle vostre iscrizioni. Per quello che riguarda, come dicevo prima, vi condivideremo una cartella al vostro indirizzo mail, penso nel pomeriggio o al massimo nella giornata di domani, dove all'interno vedrete che sono delle sottocartelle con
contenenti i materiali delle presentazioni che verranno fatte di volta in volta, quindi ogni venerdì verrà aggiornata con le presentazioni dei relatori. In alcuni casi non saranno in tempo reale perché alcuni relatori vorranno leggermente modificare rispetto a quello che vi hanno fatto vedere, ma per questioni anche di dati sensibili, privacy e copyright, però le potete trovare aggiornate nel tempo. Ci saranno le videoregistrazioni perché tutto quello che faremo, non solo oggi ma soprattutto dalle prossime volte, sarà tutto quanto registrato, quindi nel caso in cui abbiate perso un passaggio perché essendo a distanza magari uno ha avuto un momentaneo impegno, può rivederselo con calma. Ci saranno nella cartella materiali definiti didattici, tutti quei materiali che pensiamo possono essere utili a allargare la conoscenza e a fornire materiale che magari non vi è utile per questo corso, ma vi può essere utile per approfondire alcune cose riguardanti i temi trattati dalle lezioni. Vi faccio un esempio: questa mattina nella relazione di apertura sono stati citati una serie di documenti che erano slide, noi li abbiamo scaricati, li caricheremo lì, poi magari voi non ne utilizzerete per il corso, però potrebbero esservi utili per altre cose fra qualche anno magari, però intanto vi forniamo materiale. Questo è importante perché questa parte del corso fa parte proprio di formazione, noi proponiamo anche materiali aggiuntivi. Ovviamente in caso in cui ci siano delle specifiche necessità, ce lo dite, magari delle volte può essere che secondo il tipo di contatto mail non vi condivide la cartella, non c'è problema. Se entro la prossima settimana non vi è arrivato nessun link di condivisione, fatecelo presente che ve lo condividiamo. Okay? Sulla cartella dei documenti, ovviamente noi cerchiamo di scaricare dei documenti che magari sono stati citati dalle lezioni. È evidente che è tutto un lavoro di interazione, quindi se voi avete dei documenti da segnalare che ritenete interessanti, se li mandate e noi li carichiamo per tutti. Collaboriamo. Ovviamente, come vedete, giusto per chiudere il profilo della giornata, è stato detto che per ogni tipologia di esercitazione ci sarà un tutor specifico che vi seguirà nella parte di accompagnarla durante questo 2 mesi di lavoro condiviso. La funzione del tutor è quella di riuscire a fare da ponte con le questioni più tecnico-organizzative e di condivisione di materiali, necessità vostre, eccetera. Ovviamente il riferimento anche generale è a un gruppo più allargato che vede presenti tutti quanti quelli che sono oggi, il professor Zareo, il sottoscritto Filippo Mano, Elena Ferraioli, Gianmarco Di Giustino e Alberto Bonora in fondo all'aula. Questo gruppo di lavoro è a vostro supporto, quindi non abbiate necessità o timore di chiedere se c'è bisogno. Ovviamente in ottica di laboratorio, quindi di lavoro e di esercitazioni, l'idea di associare un tutor all'esercitazione è quella di evitare di condividere 800 milioni di mail, ma fare da tramite e da ponte con un referente. Questo è solo proprio per agevolare le comunicazioni. Però per il resto la fornitura di contenuti e servizi è da parte di tutto il gruppo tecnico-scientifico di supporto. Quindi adesso, se volete, possiamo cominciare a provare a ragionare sulla formazione dei gruppi. Quindi non vorrei chiamarvi banco per banco, ma insomma cominciamo con la vostra libera espressione di preferenza. Partirei dal gruppo dell'esercitazione 1, ovvero quella di qualificazione piccoli borghi o aree in... Vediamo un attimo quanti sono. Ricordatevi sempre che bisogna fare in modo... La flessibilità che vi chiedevamo prima è che nel caso in cui non ci sia spazio in uno, ci sia un piano B. Oh. Bisogna scrivere. 17. Passa. Sì, uno per uno. Vai. Non si sente il microfono. Deve dire nome e cognome, scusi? Quindi per il geometra. Cos'è? Non sentiamo. Sì, di che ordine? Geometra. Ok. No. Non facciamo più qualcosa. Non abbiamo un foglio, è tutto in digitale, perché sennò questioni... Tutto Leonardo sono e lei lo capisce, adesso non in diretto.
Sono 3 gruppi all'interno del macro. No, quelli sono il numero massimo. È il numero massimo di ingegneri previsti per questo tipo di legislazione. Poi è una proposta. Esatto. No, ci siamo un attimo capiti male. Non è che nel gruppo 3 manca un ingegnere e deve essere inserito. Vuol dire che in questa esercitazione, per come l'avevamo pensata, ed è una proposta, c'è spazio massimo per 2 ingegneri, uno per il gruppo 1 e uno per il gruppo 2. Questo non significa che nel gruppo 3 non ci possa essere. Però il tema è sempre il primo. Però il tema è sempre borghi, quindi se la inseriamo già e la mettiamo in uno dei primi 2 gruppi. Sì, secondo me sì. No, perché sta già facendo lei online. Prego. Poi quando sono finiti i posti, dimmelo. Scrittore Cagliari, ingegnere Quindi tecnico PA questo. Non ho capito quello di prima. Bordini. Sì, questo, il precedente non ho capito. Tutti e due. Sì, ma in teoria. Lui risulta ingegnere. Si mette, Sono ingegneri. Scusa, ripeti? Perfetto. Okay. Non riescono. No, sono premi loro. Monica Bordini, tecnico PA. Monica Bordini, Giovanni. Scusa, Gianni, quello di prima. Non mi ricordo più. No. No, grazie. Sì. Ok. Grazie. Sì, Bordini ce l'abbiamo. Alessandro Giglio, ingegnere. 1, 4, 6, 10. Tecnico PA. Sì, adesso li mettiamo, poi vediamo quelli che spostiamo da una parte all'altra, perché dopo, per esempio, qua ce li abbiamo uguali, però li possiamo dire. Cioè... Fabio Durante, ingegnere. Fabio Durante. Sì. Sì, ma adesso dopo vediamo come siamo messi. Scantamburo forestale. Nicola Scantamburo forestale. Agronomo. Sì. Ora mi scordo. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sono 3. Longhin Sergio architetto. Roberto, geometra. Sì. No. Roberto Bazzacco. Bazzacco. Ok.
Quanti siamo? L'ultimo. Ne manca uno. In teoria manca una persona per completare tutto il gruppo. Poi vediamo che ci sono anche degli assenti, quindi... Infatti. Adesso facciamo il secondo giro dicendo già che ci sono più ingegneri di quelli che, ma non è un problema, li sistemiamo dopo. Esercitazione gruppo 2, che riguardava la sistemazione dello spazio pubblico, i Deor e lo spazio della ristorazione. Ci sono 12 assenti, quindi praticamente un gruppo intero. Volpato. La connessa è un po' di anni. Domenico. Ce n'è uno in fondo. Perché abbiamo 12 assenti, quindi ti vale praticamente per una. Davide, Ci sono altri? un tema bellissimo. Vedete la passione rispetto a un tema di... Un altro un collega Ok. Sì. Gruppo 3, esercitazione sugli itinerari. Scusi, ripete? Zanino. Grazie. Quale gruppo? Mi faccio mi segno che c'è il gruppo già più o meno formato. Denise Francesco Guglierin, tecnico Piano. Tizio Nicola, architetto. Mario Alba, sono dalla cultura e sono Tecnico piano. Mariano? No. Mario Alba. Architetti pianificatori. Va bene. Lui lavora con le Sì, ma è detto. Roberto
Adolfo Eduardi Grotta. Non ce l'ho. Scusi, ripeta, lei è? Roberto Bazzacco. Ordine? Geometra. Non c'è proprio visto. Roberto Bazzacco, l'avevo già messo in primo. O uno o l'altro. Ah, ok. Con preferenza quale? L'uno o l'altro? Meglio sul secondo. Quindi che sarebbe il terzo. Sì, no, il secondo. Sì, il terzo. Meglio il terzo. Sì. Abbiamo finito? Adesso in fondo. Scarabello. Vediamo se ce ne sarebbe un altro. Ci sono... Avete tutti espresso la preferenza, giusto? Ok. Sì. Allora, ovviamente se non ci sono, a parte il gruppo che aveva già chiaro il fatto... Non ho capito. Ok. Alessandra Curti. Mettere in questo. Ovviamente oggi ci sono 12 assenti, quindi coloro che sono assenti, ambasciatore non porta pena, verranno associati per loro competenza nei buchi che vedremo nella ricomposizione dei gruppi che stiamo facendo adesso. Nei prossimi giorni facciamo una proposta, ve la inviamo insieme alla condivisione della cartella in modo tale che anche voi sappiate chi sono i vostri compagni di gruppo. E vi chiedo in questo momento, ci sono delle preferenze, a parte quella espressa dal gruppo che aveva ben chiaro che voleva stare con degli altri? Se ci sono delle altre preferenze, ditecelo in questo momento, così sappiamo tendenzialmente con chi farvi combaciare nel momento in cui una preferenza è espressa. Prego. Una alla volta, Gianmarco, sta parlando... Lei è, mi scusi? Grazie. Come facilità ho espresso la preferenza per l'esplicazione Diciamo che visto che la 3 era già piena, l'abbiamo tenuta molto volentieri nella 1. Non è un problema per lei. Arriviamo. Adesso ci arriviamo un attimo che chiudiamo poi solo questa cosa delle preferenze, poi qui davanti abbiamo l'ultima forse, che è gli ultimi due qua. Anche la 2. Lei chi è, mi scusi? Padelli. Gianni? Ora entriamo nel merito dobbiamo stare insieme. Sì. E chi sono? Scusi, lei vuole stare insieme? Architetto Giannin? Ok. Per rispondere alla domanda sulla questione delle proposte, noi adesso vi inviamo, giusto perché così abbiate chiarezza di con chi potete lavorare, chi lavorerete nei prossimi mesi,
vi diamo una settimana di tempo per pensarci come gruppo. Se avete dei casi che... Sì, nel caso è che adesso non sanno ancora chi sono i gruppi, quindi fanno fatica, però eventualmente delle proposte, nel caso in cui come gruppo non avete proposte, ve le diamo noi molto volentieri. La questione, per rispondere anche alla curiosità di uno dei vostri colleghi, era ovviamente non c'è una discriminazione fra Veneto o non Veneto, ovviamente la facilità di lavorare su un contesto regionale è molto più ampia. Anche perché, senza volere, il corso tendenzialmente ha un'accezione specifica marcatamente regionale. Questo non vuol dire però che, per esempio, in ogni esercitazione, quando si fa riferimento a una sintesi analitica dello stato dei luoghi, si possono fare degli esempi comparativi su quelli che sono o dei casi similari in altre aree d'Italia o dei casi similari anche di progetti a cui vi ispirate per fare delle proposte. Quindi il comparativo è sempre ben voluto. La localizzazione ovviamente, come diceva appunto la professoressa, è sempre consigliata, visto il tempo, in aree che già conoscete o cui avete esperienza, anche per attingere a materiali, dati, cartografie e via dicendo, dove nel caso in cui non arrivate voi, cerchiamo di arrivare noi. Questo come discorso generale. Mi sembrava che qualcuno avesse già qualche idea da proporre. Però io comincerei poi a sfogliare qualche idea. Io volevo partire un punto al che potevamo raccontare, secondo me, perché non abbiamo molto approfondito il tema. Io avevo un'idea, però che fossero un po' compartecipate con le persone. Non posso anche dire, però volevo avere una discussione con le persone che vuole. Allora direi che inizialmente anche nella corrispondenza eccetera, oltre al tutor tenete altre persone in modo che non ci disperdiamo quindi sicuramente noi vi seguiamo. Poi operativamente speriamo che io starei a 3 posti contemporaneamente quindi questo lo facciamo insieme. Dopodiché appunto mi verrà comunicato chi è il tutor di ogni singola situazione. Per quanto riguarda qualcuno vuole qualche proposta di area? Io questa proposta è una presentazione. Poi io sono medico comunale di Fonsiana. È il comune che sono stato sulla radicata, ma non lontano il comune terrazzato che prende ed è specializzato da circa 60 anni ed è lontano da questo tipo di comunale. Il sindaco vuole avere una modifica stato ristrutturarlo, insomma, quindi sarebbe un'esercitazione che poi probabilmente avrà anche un finanziamento, quindi diciamo ha una certa logica che si dà il tempo e un'università. La seconda tematica è quella dei centri di seconda educazione. Noi abbiamo 4 corpi, ogni corpo ha una Venezia, ci sono tutti diciamo grafici e con Covid diciamo si è un po' fatto sì che diventasse un po' non fra il concesso e ricordo che comunque processo e voglio bloccare un po' lo stile dal comune e poi c'è stato rifugiati un centro che possono essere una terza abbiamo fatto un circostante e siamo stati ricordati forse è il momento di valutare la pubblicità nella fine adesso si potrà fare meglio soprattutto dal punto di vista anche della paese queste esercitazioni possono avere luci,
Sono lì da seminari che facciamo tutto quello che si vuole per dire, per fare la sintesi analitica. Allora, io direi teniamo presente questa proposta che ovviamente nel modo di chiaro, che in ogni caso per quel che riguarda il gruppo cui viene eletto, invece può essere anche immediatamente accettato. Sì, sì. Non si può aumentare per buttare insomma, secondo potenzialità di prendere questi problemi. Quindi intorno a questo caso si può costruire uno dei tre gruppi del macro. Per gli altri hanno sentito. Infatti, giusto per chiarire, non ci sarà un tema o un luogo per macrogruppo, cioè sono 9 gruppi di cui ognuno ha un tema diverso, quindi per quello che adesso vi invitiamo a discutere fra di voi, grazie anche agli input che qualcuno può fornire, però ha più senso che emerga dal gruppo che magari ha dei componenti che possono mettere sul tavolo, come per esempio il collega che parlava di campo, tutta una serie di materiali per far lavorare il gruppo intero. Dopodiché ovviamente è più utile che ogni gruppo abbia delle persone interne che forniscano materiali allo stesso gruppo. Poi se vuol fornire anche agli altri, molto bene, noi facciamo da tramite e giriamo la gentile offerta. Però per cui diciamo il tempo che avete proprio per rifletterci. Un altro che... Quindi è molto alto e può essere, secondo me, sono dei vari vie come problemi e sono bello per la parola poco sicuramente strategica, per esempio il ciclo e vari qualificati. Sì, è molto imponente e Si chiama, mi scusi? Ok. Quello ovviamente può essere un tema, deve esserci democraticamente la condivisione da parte del suo futuro gruppo. Per noi non ci sono problemi a riguardo. Qualcun altro? In questo momento stiamo proprio quindi la ciclovia dell'amicizia abbiamo già un piano interessante lungo il Trapezio e stiamo studiando un percorso che da Veneto attraverso Sicilia arriva fino a Napoli. Quindi ci sono vari temi diversi livelli che può essere utile. Noi stiamo lavorando su questo. Molto bene, grazie. Magari anche durante la settimana, se pensate un attimo, potete mandarci un po' di informazioni, noi vediamo a farla circolare, in modo che poi prendiamo una decisione definitiva per la prossima settimana. Sì, io ad esempio non ho capacità digitali, per poi sì, rappresentare il flusso che sono alcuni documenti che mi sono gravati in un certo anno e quindi è più sulla tonalità. Sì, nel gruppo ci saranno diverse competenze, no? Quindi però è vero che si assomigliano perfettamente eventualmente se il confronto non risulta nessuno che riesce a cambiare appunto l'abilità
Faremo l'importante l'idea, poi la realizzazione, anche grafica, eccetera. A parte questo, in pratica, sarebbe quello di qualificare un'area lasciata a se stessa e, come dire, metterla insieme a un palazzo che fa parte dell'ala l'ex ministero del Sudire e che il progetto è stato diventato un palazzo quindi vorrei provare a mettere insieme la comunità del palazzo veneziano rappresentato e con magari la ricostruzione di un casone delle nostre cose, come tutti saprete, durante il periodo fascista, il nostro paese, un paese moderno, pullulato non sono più, e sarebbe anche bello poter fare un paragone, spiegare a noi come erano le case e le case delle cose. Tutto questo si inserisce in un contesto ovviamente più interessante, perché c'è una mura cinquecentesca, c'è una mura del Nord, del monastero, c'è una stradina che sempre da secoli correva la gente a mura. In parte adesso la mura è crollata sulla stradina, quindi da qualche anno ha perso la sua funzione. Il piano regolatore è previsto una pista ciclabile proprio su parte di questa stradina. Quindi si tratta di un intervento un po' particolare. E quindi non è semplicemente un progetto di recupero e restauro, ma si inserisce in una strategia turistica per la valutazione. Questo lo dobbiamo sottolineare per tutti quei casi in cui ci si sofferma alla scala del manufatto. No? Ci soffermiamo alla scala del manufatto, però spieghiamo le relazioni con l'ipotesi di sviluppo turistico. Allora, io direi che coloro che hanno fatto delle proposte, per metterle in comune con tutti, se possono scriverci 5 linee, ma proprio un piccolo, no? Con il sotto, che facciamo circolare, se anche coloro che non ci sono oggi hanno un'idea dei temi, cioè dei luoghi in cui possiamo. Se nel frattempo vi vengono altre idee, le facciamo circolare. E poi siete voi che dovete lavorarci sopra, quindi per noi va bene. Adesso magari cosa, io ne collega volevamo sapere se è possibile spostarsi nelle situazioni molto probabilmente la domanda fondamentale, probabilmente sarà toccata anche in un altro gruppo e allora per omogeneità diciamo Allora, in teoria il 3 era già pieno, però aspetta, il discorso è che bisogna guardare un attimo rispetto a quelli che adesso, voi siete nell'1 e nel 2?
nell'1, ok? Dovete convincere qualcuno a pari ruolo e a pari competenza di passare nel primo rispetto al terzo. Questo è più che altro perché sennò rischiamo di avere una sovrapposizione, di sbilanciarli. Già abbiamo tutti gli ingegneri che hanno deciso di fermarsi sull'1, quindi non ci abbiamo nel 2 né nel 3, quindi proprio per... Sì. Sì. Ma potete stare anche nell'uno, anche nel primo gruppo in questo caso, sì, perché è un nuovo un intervento, insomma, di riqualificazione binaria attraverso questo. Va bene, però cioè, il temi ce ne siamo capiti noi, teniamo sotto controllo la situazione, ci siamo capiti, no? L'unica cosa che occorre ricordare è che giustamente sono gruppi più ampi, quindi magari voi potete avere un'idea, però dovete condividerla e far sì che il vostro gruppo la condivida e la sposi. Questo è importante, perché magari ognuno porta un'istanza, ma se sono 2 persone su 6 e gli altri 4 non vogliono, poi cioè dovete, per quello vi dico, oggi esprimete delle individualità e dei pensieri comuni, dei pensieri individuali che poi deve essere condivisi con il gruppo, quindi dovete, prima di dire vogliamo fare, pensiamo di poter provare a convincere gli altri di voler fare in questo senso. Per noi, come ha detto la professoressa, va bene tutto, siamo molto flessibili su questo. Un tema perché è un tema su cui siamo tecnici. Sono tutti termini, però è da pensare che secondo me ci siamo proposta per Ma il fatto che ci siano proposte molto simili, ma in contesti diversi, non è un problema. Diciamo che io posso chiedere eventualmente i materiali, però non ho la lavoro specificamente. Ok. Come ho detto prima, vi può servire come caso comparativo. Esatto. Con che piattaforma si collegano? Zoom. Mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Noi settimanalmente vi invieremo il programma del venerdì successivo con allegata la locandina dei relatori di dettaglio. Aggiorneremo settimanalmente il programma che trovate online, quindi nel caso in cui avete anche lo storico di quello che succede a ritroso, non in proiezione. E soprattutto nei primi giorni della settimana, lunedì, entro martedì, vi invieremo il link di collegamento a Zoom per la connessione del venerdì. Quindi in teoria nei primi 2 giorni massimo della settimana dovrete ricevere questo tipo di comunicazione. In caso non la riceviate, fatevi sentire perché sennò non potete connettervi. Ok? Direi che se non ci sono altre domande, per oggi vi lasciamo ampiamente liberi e ci vediamo la prossima settimana online. Grazie mille a tutti e buona giornata. Sì. 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 Io le ho messaggio e anche lei